Diamo inizio a questo Consiglio Comunale del 26 novembre 2018. Saluto i consiglieri, il pubblico che ci segue da casa e saluto il Presidente di Piave Servizi, Alessandro Bonet, e il consigliere Masucci Enrico, che abbiamo ospiti in Consiglio Comunale per brevemente illustrarci una iniziativa. Quindi do sicuramente subito la parola al Presidente Bonet. Buonasera a tutti, ringrazio della cortese ospitalità il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale e tutti voi consiglieri. Innanzitutto credo sia una cosa positiva che veniamo noi a presentarci senza che ci chiamino. Prego? Ci sono problemi? No. No, ma questa è una comunicazione. Diciamo che è una comunicazione, il Consiglio non è ancora iniziato. Non abbiamo fatto neanche l'appello. Allora, Presidente Bonetta, allora facciamo una cosa. Segretario, l'appello. Aspettate qui un attimo. Prego. Boteon presente. Boteon, Carnelos, Costa. Per adesso è assente. Criscuoli, Darè, Darcier, no, Domini non c'è, Dus, Fasan, Fiorin, Maset, Assente. Posocco, Probabilmente arriva in ritardo. Sant'Antonio, Saracino, Sonego e Tocchetti. Presente. 13 presenti, corrisponde? Tredici presenti. Scrutatori, Dus, Darcier, Fasan. Ok, che accettano. Se arriva Posocco poi nomineremo consigliere Posocco. Allora, a questo punto, prima delle comunicazioni, stravolgendo un po' l'ordine del giorno ma non è un problema, surroga cessazione carica del consigliere comunale Fabio De Valier, rinuncia consigliere subentrante, surroga. Ecco qui nel deliberato leggiamo di prendere atto che delibera di prendere atto che la signora De Rosmichela, quale prima candidata dei non eletti nella lista 19, ha comunicato in data 15 novembre 2018 la sua rinuncia al subentro alla carica di consigliere comunale, di surrogare il consigliere rinunciatario signora De Rosmichela con il signor Domini Ludovico, nato a Varese, residente a Vittorio Veneto, eccetera, eccetera, che a questo punto io metto ai voti la delibera. Se qualche consigliere vuole intervenire prima, altrimenti metto direttamente ai voti, se siete d'accordo. Ok, allora favorevoli, contrari, astenuti, unanimità, 13 su 13, invito il consigliere Domini a prendere posto. Benvenuto in Consiglio Comunale. Se vuole porgere una parola di saluto al Consiglio le do sicuramente la parola, però devo stare attento qui al microfono, probabilmente è questo. No, non è questo. Eccolo qua, eccolo qua. Prego. Grazie signor Presidente. Devo dire che questa esperienza comincia bene, con un voto all'unanimità, quindi
Spero che possa essere di buon auspicio. Devo dire che è un grande onore per me poter prendere la parola in questa sala. È anche un'emozione. Questa sala io ritengo sia il cuore pulsante della nostra città, sicché poter intervenire qua insieme a voi e potermi sedere qui con voi è una grande emozione. Volevo prima di tutto ringraziare i miei predecessori, in particolare Fabio De Vallier, la cui serietà abbiamo avuto modo di apprezzare nel corso di questi anni, tanto dal suo posto in questa sede quanto nella sua attività proprio inserito nella città. È un testimone difficile da raccogliere e posso assicurare che farò del mio meglio. Nel breve tempo che avrò a disposizione, so che non è moltissimo, manca qualche mese allo scadere di questa esperienza amministrativa, mi metto a disposizione della città con umiltà, con impegno, e spero, diversamente da quella che è la tendenza generale di questi tempi, di questa politica dei social network, cercherò di mettermi a disposizione di tutti quelli che vogliono impegnarsi a favore della città nel costruire ponti, non nel distruggere, non nel fare polemica, specialmente non nel fare polemica gratuita, ma per cercare di mettere insieme quelle che sono le forze che possono fare il bene di questa città, perché ne abbiamo bisogno. Continuerò in quello che è il mio impegno, iniziato diversi anni fa, a favore dei nostri concittadini, specialmente cercherò di riprenderò gli incontri con i nostri concittadini che avevo iniziato 1 anno e mezzo fa, purtroppo ho dovuto sospenderli per motivi di studio. Adesso che sono nuovamente in città e con questo incarico di sicuro valore, spero di poter essere davvero ancora più utile. A tutti noi auguro un buon lavoro. Grazie. Grazie consigliere Domini. Hanno chiesto la parola il consigliere Dus, prego. Sì, buonasera a tutti, anche agli ospiti e anche al nuovo consigliere Ludovico Domini, che saluto con affetto e amicizia. Rubo solo 2 parole perché ci tengo in particolar modo a ringraziare il consigliere De Vallier, che ha lavorato con noi in questi anni e è rimasto seduto qui con noi ai tavoli della maggioranza e ha lavorato sempre con impegno e con pacatezza. Ora ha dovuto intraprendere una strada nuova dal punto di vista lavorativo e credo che l'etica che l'ha guidato nelle nuove scelte sia un esempio per tutti noi. Lo ringrazio infinitamente a nome del gruppo di maggioranza e sono sicuro che continuerà a esercitare la propria passione politica, anche se non da consigliere comunale. Grazie consigliere Dus. Consigliere Carnelos. Sì, volevo anch'io esprimere la gratitudine a quello che è stato fino al Consiglio scorso il mio vicino di banco. Lo ringrazio per quello che ha fatto e lo ringrazio soprattutto per il messaggio che ha dato come consigliere e come politico, che è il messaggio della mitezza in politica. Mitezza che non è il contrario di intransigenza. Mitezza che è il contrario di prevaricazione. Io credo che Fabio abbia insegnato a tutti, con le sue modalità di intervento, di come la politica gridata o la politica urlata fosse agli antipodi di quello che era. E fra l'altro quella intransigenza e quella mitezza hanno fatto sì che, pur non essendo giuridicamente un obbligo, e se gli amici consiglieri l'avranno certamente fatto, leggendo le norme che regolano la soggetta materia, non sussiste affatto alcun tipo di incompatibilità o ineleggibilità con l'attività lavorativa che ha intrapreso. Però esiste
al di là della Lex esiste l'etica che l'ha caratterizzato e che caratterizza la mia parte politica. L'etica che va al di là anche della legge. È opportuno, è necessario che non solo Cesare, ma anche la moglie di Cesare sia al di sopra di ogni sospetto. Quindi, proprio per evitare che ci fossero fraintendimenti o misunderstatement, come si dice oggi, eventuali e improbabili conflitti di interesse, ma anche per evitare chiacchiericci o illazioni, ha preferito alla seggiola. Oggi tanto si parla delle seggiole, è vero che questo non contano nulla probabilmente, ma è sempre seggiola è, per rispondere alla sua coscienza e a quel primato dell'etica che vorremmo, credo tutti noi, fosse alla base dell'agire politico di ciascuno di noi, dai più bassi livelli, ovviamente, con maggiore responsabilità negli alti livelli. E accanto al saluto al consigliere smontante, credo sia doveroso un saluto al consigliere montante, che sarà il nuovo mio compagno di banco, e sperando che possa trovare fra questi banchi l'attuazione di quello che dovrebbe essere, o che dovrebbero essere, principi categorici che esercita quella nobile arte che è la politica. Si bistrattata, si vilipesa in questo decennio, in questo ventennio, ma che è la base della democrazia, è la base di quello che i padri costituenti ritenevano il perseguimento del bene comune. Il perseguimento del bene comune non è, lo dico al consigliere Montante, il perseguire l'interesse di ciascun singolo soggetto, ma è qualcosa di molto più alto, il perseguire l'interesse della collettività nel suo complesso. Quindi auguri a Ludovico, e credo così, di solito alle new entry, alle mascotte, si fa un applauso. Credo che da consiglieri comunali potremmo fare l'applauso al consigliere Domini. Grazie consigliere Carnelos. Consigliere Darè, prego. Sì, buonasera a tutti, grazie. Innanzitutto un saluto al nuovo consigliere Ludovico Domini, un grazie naturalmente al consigliere Fabio De Vallier per questi 4 anni e mezzo fatti assieme. Sicuramente non abbiamo condiviso magari poco o quasi niente, ma sta nel gioco delle parti, però il rispetto reciproco della persona per il lavoro svolto, per quello che rappresentava nella città, e quindi un buon lavoro alla MOM e naturalmente un buon lavoro al nuovo consigliere in questo benvenuto nell'arena. Grazie. Grazie consigliere Darè. A proposito dei 4 anni e mezzo, consigliere Darè, oggi 26 novembre mancano esattamente 6 mesi alla fine della... E sono proprio 4 anni e mezzo, come diceva lei, non sono circa 4 anni e mezzo, sono esattamente 4 anni e mezzo. No, è il 26 novembre, è una casualità, ma vale la pena rilevarlo. Consigliere Botteon. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora intanto saluto l'amico Fabio De Vallier. Ciao Fabio, e in bocca al lupo per la tua nuova avventura, e grazie sicuramente per quello che hai fatto in questi anni in Consiglio Comunale. Benvenuto al Dottor Domini, che è sicuramente persona di qualità, come ce ne sono parecchi nella lista del Partito Democratico che ho contribuito a formare.
buoni 6 mesi, ti auguro una permanenza anche più lunga oltre a questi 6 mesi. E una sola piccola raccomandazione: so che con te non ce n'è bisogno, Ludovico, ovvero pensa sempre con la tua testa e se capita vota anche con la tua testa, mi raccomando. Grazie. Grazie consigliere Botteon, la parola al consigliere Sant'Antonio. Sì, molto sinteticamente, anche da parte di Forza Italia, un grazie al consigliere De Valier che lascia e un benvenuto al consigliere Domini. Grazie. E la parola al consigliere Saracino. Sì, grazie, buonasera. Innanzitutto anch'io mi sento di ringraziare De Valier, perché anche se abbiamo avuto punti divergenti sul discorso dei quartieri o anche altri temi, posso dire che nell'ultimo Consiglio Comunale ha guadagnato tutta la mia stima, ammettendo davanti a tutti che anche lui come consigliere di maggioranza non ha mai visto i documenti sull'ex Carnielli. Quindi insomma gli faccio i complimenti per il coraggio che ha avuto e mi dispiace che sia andato via senz'altro e gli auguro il meglio. Grazie. Grazie, consigliere Saracino. Consigliere Fasan. Velocissimamente, un saluto a De Valier a cui auguro buon lavoro e un saluto a Domini, al dottor Domini, perché vista la moria di consiglieri comunali degli ultimi tempi gli auguro buona salute, almeno quella. Grazie. Grazie consigliere Fasan. Grazie, grazie. Ecco, a questo punto ridò la parola al Presidente Bonetti. Prego, Presidente. Grazie, ripeto, grazie dell'invito da parte del Sindaco, del Presidente del Consiglio Comunale e di tutti quanti voi consiglieri. Quello che stavo dicendo prima, quando mi sono interrotto, era appunto che credo sia già una buona notizia il fatto che veniamo noi a presentarci senza che veniamo chiamati in causa per qualcosa che non funziona. Battute a parte, la nostra presenza qui stasera, che ripeto sarà brevissima, è dovuta alla richiesta di presentare un'iniziativa in tutti i 39 consigli comunali delle amministrazioni proprietarie di Piave Servizi. Ricordo che Piave Servizi è la società del servizio idrico integrato, quindi acquedotto, fognatura e depurazione, di proprietà dei 39 consigli comunali che vanno dal limite di Vittorio Veneto a nord per terminare a Marcon e Quarto d'Altino a sud. Società totalmente pubblica con gestione appunto in-house, che nonostante sia in-house ma produce utili, i quali utili servono a loro volta per finanziare le opere del quale il territorio ha bisogno, fognature, impianti di depurazione e acquedotto. Questa iniziativa del quale prima dicevo è relativa a queste caraffe dell'acqua serigrafate che trovate nei vostri scranni. Se avessimo provveduto a riportare, a farvi consegnare queste caraffe semplicemente, credo che le ragioni dell'iniziativa stessa non avrebbero trovato la giusta rilevanza. La filosofia che ha mosso questa consegna è la promozione dell'acqua potabile. Noi abbiamo un'acqua che, oltre a essere economica, ricordo che 1 metro cubo dell'acqua del rubinetto Piave Servizi costa 80 centesimi, per i non ingegneri 1 metro cubo sono 1000 litri, quindi fate i dovuti conti rispetto ai dovuti paragoni. Questa, ripeto, è un'acqua che è ecologica, non servono camion che vanno su e giù per l'Italia per trasportarla, non servono bottiglie di plastica per contenerla, e ricordo che l'utilizzo delle bottiglie di plastica è l'utilizzo di petrolio maggiore che c'è attualmente in Italia per manufatti. Oltre a queste caratteristiche è anche un'acqua sicura perché viene controllata 1500 volte l'anno. 1500 volte l'anno vuol dire circa 5 controlli al giorno, dagli uffici dai laboratori delle ASL e dai laboratori certificati delle società di gestione venete, che si sono messe in rete l'una con l'altra per dare garanzia che questi controlli siano sicuri, siano incrociati, e per appunto dare garanzia sulla qualità dell'acqua che forniamo a tutti quanti gli abitanti serviti. Abbiamo promosso questa iniziativa su tutte le scuole della promozione di acqua potabile, distribuendo 28.500 borracce a tutti i ragazzi del nostro bacino, parlo di scuola primaria e scuola secondaria,
perché il nostro è il paese che in Europa vede il più alto consumo dell'acqua acqua in bottiglia, e abbiamo provveduto a distribuire quindi un Natale le borracce, dal Natale successivo abbiamo provveduto anche al portaborracce. Quest'anno arriveremo con una nuova sorpresa a tutti i nostri ragazzi. Abbiamo bisogno di promuovere questa cultura e ci siamo detti insieme al Consiglio di amministrazione, qui con me abbiamo il consigliere Enrico Masucci, che era bene coinvolgere anche tutti i consiglieri comunali e tutte le amministrazioni comunali che, oltre a essere i proprietari della nostra società, sono anche il trade union con la società civile, e quindi eleggerli in un certo senso simpaticamente quali ambasciatori dell'acqua del rubinetto. Speriamo che questa iniziativa, che il fatto di parlarne, del fatto di abusare della vostra pazienza e della vostra capacità di interloquire con i cittadini tutti i giorni, porti ai risultati nel lungo periodo che noi ci aspettiamo. Oltre a questa caraffa che viene distribuita e che mi auguro vorrete utilizzare, vi abbiamo consegnato anche un totem che verrà posto nel municipio. Ogni lato di questo prisma contiene delle informazioni, oltre alla tasca con le informazioni di servizio, contiene anche il riferimento agli sportelli con i numeri verdi e con gli orari di apertura, e nell'ultimo lato del prisma contiene l'indicazione, i riferimenti dei nostri social. Né io né il consigliere Masucci siamo dei fanatici di social, però sono lo strumento più efficace nel comunicare quelle che sono le interruzioni del servizio o altre comunicazioni che rivestono carattere d'urgenza, perché non riusciamo ad arrivare in maniera altrettanto efficace ai 380.000 abitanti serviti in maniera puntuale, quando ci sono rotture, quando ci sono interruzioni di servizio. Quindi mi auguro che entrando in contatto con i nostri, lì ci sono i nostri riferimenti, se no è sufficiente entrare in Piave Servizi e fidelizzarsi, e vorrete darci una mano nel divulgare le informazioni di carattere istituzionali che quotidianamente attraverso questi canali divulghiamo. Prima di concludere il mio intervento, ne approfitto della vostra pazienza per fare un breve bilancio dei nostri 2 anni di mandato, da quando le amministrazioni, quando i sindaci ci hanno eletto. Ci avevano dato 3 grossi obiettivi. Il primo, ricordo che Piave Servizi nasce nel 2016 dalla fusione di Sinistra Piave, Servizi Idrici Sinistra Piave, con Sile Piave. Ci avevano detto: fate conoscere questa società. Noi ci siamo mossi fin da subito, abbiamo fatto in modo di organizzare tutta la comunicazione a partire dal sito internet, che di fatto non c'era, per passare ai social, per passare a una campagna informativa che ha visto Vittorio Veneto, lo dico anche perché sono qui, protagonista della partenza di una iniziativa che è stata la staffetta dell'acqua, che ha coinvolto tutte e 39 le amministrazioni comunali, da Vittorio Veneto a Marcon, e che ha coinvolto 10.000 contatti. 10.000 sono le persone che sono entrate in contatto con Piave Servizi con la staffetta dell'acqua, che ha promosso appunto la conoscenza della nostra società e dell'utilizzo dell'acqua. Oltre a queste iniziative, altre ve le ho dette prima, noi stiamo cercando, passando tutti e 39 i consigli comunali, entrando anche nelle manifestazioni, siamo stati a Codognier, siamo stati anche a Casier, proprio per cercare di comunicare una cultura, perché noi, a differenza delle società del settore privato, oltre ad avere un'arena nella quale ci muoviamo più complessa, dobbiamo anche fare in modo di comunicare quella che è anche la mission, che non è una mission di fare utili e basta, è una mission anche di divulgare una cultura e una cultura del servizio. Il secondo punto chiestoci era quello di continuare con queste performance di servizio o eventualmente di incrementarle. Noi per la prima volta quest'anno siamo stati misurati dall'autorità di Milano, autorità di vigilanza, che si chiama ARERA, e per la quasi totalità dei parametri di qualità tecnica e qualità contrattuale siamo risultati in fascia di mantenimento, nel senso che è la fascia migliore di performance, e quindi faremo comunque di tutto per cercare di migliorarci quotidianamente. Questo non è merito ovviamente esclusivamente nostro, anzi dobbiamo ringraziare i nostri padri, che hanno sempre gestito, padri in senso professionale, che hanno gestito in maniera scrupolosa e attenta questa società come fosse un bene prezioso, un bene di tutti quanti.
Oltre a questo, l'ultimo grosso obiettivo che i sindaci ci avevano dato era quello di cercare di moderare la tariffa. Noi veniamo da un contesto in cui la tariffa dell'acqua è mediamente la metà delle altre tariffe europee, cioè mediamente in ogni paese europeo si paga l'acqua al doppio, l'ho semplificata, e veniamo da un contesto dove la corrente elettrica cresce del 5%, il gas cresce del 7%, l'ultimo piano tariffario per il biennio 2018-2019 ha previsto un calo del 12% rispetto al biennio precedente, e questo appunto è quello che è stato approvato dall'autorità e dall'assemblea dei sindaci riunita in sede di Consiglio di Bacino. Quindi questo è un po' il responso rispetto a quegli macro obiettivi che ci eravamo dati. Vittorio Veneto è una città che ha dato molto in termini di idrico, perché si diceva prima con i consiglieri a margine, prima del Consiglio Comunale, che fino a Fontanelle l'ambito di Piave Servizi beve grazie al tributo di acqua di Piave Servizi, di Vittorio Veneto, pardon, e fonti di qualità, fonti che vengono protette e incrementate, manutentate per dare qualità del servizio. Quindi Vittorio Veneto è una città che dà e continua a dare molto a Piave Servizi, della quale tutti quanti devono essere grati. Noi siamo in una fase, servizio idrico integrato, in una fase delicata da un punto di vista normativo. Sono in discussione 2 disegni di legge che vedono il mondo del servizio idrico integrato in maniera molto diversa. Noi abbiamo sempre garantito questo sistema degli affidamenti in house, da un lato l'efficienza che si sposa con una gestione industriale di questo comparto, con la trasparenza e con l'utilizzo, il fatto di non fare dividendi e non speculare sull'acqua potabile. Abbiamo sempre cercato questo è il nostro modello, è il modello che ha garantito la coesistenza di questi 2 principi: da un lato l'efficienza gestionale e dall'altro il non speculare sull'acqua e l'utilizzare gli eventuali utili nel ciclo stesso dell'acqua attraverso il reinvestimento in opere infrastrutturali. Nel prossimo biennio i dati dell'ARERA, l'autorità regolatrice, prevedono un raddoppio degli investimenti sul comparto idrico. Piave Servizi c'è e ci sarà in questo, ha l'obbligo anche morale di esserci in questa necessità di fare investimenti, perché se vogliamo garantire il mantenimento della qualità del servizio, gli investimenti sono da fare, devono essere fatti per guardare a modelli virtuosi come siamo tuttora, ma che non possiamo permetterci anche di peggiorare. Dobbiamo guardare al mantenimento o, come dicevo prima, al miglioramento. Abbiamo bisogno che le amministrazioni, e ho chiuso perché so che avete i tempi contingentati, che le amministrazioni comunali continuino ad essere continuano ad esserci vicine e ad esserci al nostro fianco, come lo sono state finora, anzi forse anche di più. Chiudo qua, vi ringrazio per la vostra cortesia di averci ospitato e vi aspettiamo per qualsiasi cosa in quel di Piave Servizi. Grazie Presidente Bonet. La invito a rimanere ancora un attimo. Consigliere Dus. Sì, ringrazio il Presidente per la disponibilità e anche per le iniziative meritorie che sta perseguendo in questi anni, non ultima appunto questa, che sensibilizzano su un tema che sembra molto banale ma non deve essere dato per nulla per scontato. Approfitto della sua presenza per segnalare quello che succede un po' nel nostro territorio, e mi riferisco a 2 zone un po' critiche per il nostro territorio, che sono quelle di Maren e di Piadera, dove alcuni nostri concittadini non hanno la possibilità di avere l'acqua in casa. So che è una questione che è sicuramente alla sua attenzione e che conosce. Io le chiederei un impegno e uno sforzo perché
venirci un po' tutti incontro. Lei ha detto giustamente che Vittorio Veneto ha dato molto e continua a dare molto in termini idrici alla pianura. Credo che magari potrebbe essere una misura di ricompensa, anche se non sostenibile dal punto di vista totalmente economico, però ripeto, possa essere una misura di compensazione il fatto di poter portare a queste famiglie dell'acqua. Grazie. Grazie, consigliere Dus. Consigliere Fasan. Sì, grazie Presidente. Saluto il Presidente Bonetta e il consigliere. Sono 20 anni che sono in questo Consiglio Comunale e da almeno 15 sono critico nei confronti di Piave Servizi. La cosa mi ha portato, anche quando ero assessore, a votare contro il bilancio, unico caso raro di votare contro il bilancio di Piave Servizi, per delle osservazioni che ripeterò ma nel succo adesso. Il Comune di Vittorio, la bolletta è di 3 milioni di euro circa, 2 milioni e mezzo, 3 milioni, sono passati un po' di anni, e Piave Servizi reinveste a Vittorio Veneto 500.000 euro l'anno, 250 per le fognature e 250 per gli acquedotti. Pertanto 2 milioni e mezzo circa, perché non ho dati reali degli ultimi 5 anni, vanno reinvestiti, delle risorse pagate a Vittorio Veneto, vanno reinvestite nei comuni limitrofi. Io dico che si potrebbe migliorare la qualità delle fognature a Vittorio Veneto, migliorare la qualità degli acquedotti e investire un po' di più su Vittorio Veneto. Ha citato il caso di Maren e di Piadera, era il mio cavallo di battaglia qualche anno fa, però sempre negativo. Poi ricordo che fra non molto verrà collegata alla rete di Piave Servizi anche il nuovo tubo da 1,20 m di Negrisiola. Quello lì noi riusciremo a allagare di acqua potabile tutta la pianura trevigiana. Io dico, non so, mi auguro che la prossima amministrazione interloquisca con Piave Servizi per un riconoscimento alla Valle Appesina, a Vittorio Veneto e per la montagna da dove partono tutte le sorgenti. Ricordo anche che la Regione Veneto aveva indicato 10 anni fa la Valle Appesina come sito, e può confermarmi Bonet, sito interessante per la qualità dell'acqua e perché sgorga a 270 metri d'altezza e non occorre pomparla nemmeno fino a Portogruaro, si ricorda? Beh, lei non c'era forse, Piave era sindaco però, mi ricordo. Allora un piccolo riconoscimento ci vuole. Ricordo che quando facevo l'assessore ai lavori pubblici c'era un accordo, voglio ricordare questa cosa che mi sta un po' qua. Sopra il tubo che parte dalle sorgenti del Meschio a Savassa fino in piazza Santa Giustina si doveva fare una pista ciclabile. L'accordo era che, visto che la metà dell'esproprio era stato già pagato, il comune investiva 80.000 euro, che era la metà dell'altro esproprio, si doveva fare una pista ciclabile che era il primo stralcio della Venezia Monaco. Passai il santo, passai il miracolo, gli è andato via e non ha fatto più niente. Ecco, speriamo che la prossima amministrazione ritiri fuori tutte le carte e vediamo di fare qualcosa anche per Vittorio Veneto. Grazie. Grazie consigliere Fasan. Consigliere Botteon. Grazie Presidente. Quindi, non era previsto questo incontro e quindi non ho portato, se non l'avrei fatto. Siccome qualche anno fa avevo fatto un'analisi sul costo delle bollette dei vittoriesi dopo il passaggio all'attuale Piave Servizi, ed era emerso come il costo dell'acqua per i vittoriesi era più che raddoppiato nel giro di 4 anni, mi pare. Non so se si ricorda il consigliere Fasan, che quando era assessore in maggioranza avevo portato questi dati. Quindi non posso far altro che avallare quelle che sono le richieste. Cioè, Vittorio Veneto dà un grande apporto, ha visto dalla fusione c'è sicuramente chi ci ha guadagnato, chi ci ha rimesso. Vittorio Veneto ci ha rimesso, ma ci ha rimesso in maniera clamorosa, perché il costo delle bollette, il costo dell'acqua per i vittoriesi è più che raddoppiato. Quindi, sommando le cose, dico Maren, Piadera, ma anche direi qualità delle tubature, qualità
del servizio, che sicuramente qualche problema l'ha avuto ultimamente, Vittorio Veneto sicuramente merita un occhio di riguardo. Il Consiglio Comunale, come ha sentito, quindi sia da ogni parte, richiede fortemente attenzione per la nostra città. Ultima cosa, ricordo una curiosità, che questa iniziativa l'abbiamo già votata in Consiglio Comunale. Ancora, vedo che l'assessore Costa si ricorda. Purtroppo è tramontata, che fa pensare che non tutte le nostre iniziative poi vengono seguite. Adesso per fortuna abbiamo le caraffe, e quindi spero che ogni volta a un Consiglio Comunale troveremo le nostre caraffe. Qui siamo già in difficoltà, siamo già a metà, farò cambio con quella dell'assessore Napoli, che mi sembra ancora integra. Ringrazio e ci vedremo prossimamente, però mi raccomando, perché sicuramente Vittorio Veneto richiede un'attenzione che non credo abbia avuto in questi anni. Un'ultima cosa, non c'è stato nessun accenno al fatto che sono stati trovati, non a Vittorio Veneto ma verso sud, dei pozzi inquinati, e quindi sappiamo che l'uso di prodotti per l'agricoltura ha portato all'inquinamento. Sarebbe ogni tanto il caso di avere un aggiornamento, quando vi vediamo, di qual è la situazione, quindi se è migliorata, se è peggiorata, anche se è fuori contesto, però mi sembra che un richiamo andrebbe fatto. Grazie mille. Grazie consigliere Botteon. Consigliere Saracino. Sì, mi unisco anche a quello dei consiglieri in precedenza, senz'altro più attenzione a Vittorio, vedendo la nostra importanza strategica per tutto il mercato della Piave Servizi. Io tra l'altro voglio dire una cosa, il tema acqua è un tema che ero molto affezionato e lo sono tuttora, infatti avevo portato all'epoca una mozione Stop TTIP, che è per fermare questi grossi trattati, che se andranno avanti questi trattati internazionali rischieremo che la gestione dell'acqua diventerà privatistica, e quella volta con molto rammarico la maggioranza ha bocciato questa tutela del nostro territorio. Grazie. Grazie consigliere Sant'Antonio. Sì, ringrazio anch'io il Presidente e il consigliere di Piave Servizi, e pensavo fosse una visita di cortesia, anche perché non ne sapevamo nulla, e quando vi ho visti pensavo che foste venuti a portarci queste belle caraffe. Mi spiace constatare che tra le righe del consigliere abbia citato un probabile futuro aumento delle bollette dell'acqua, e qua mi sono venuti i capelli dritti, per cui messo tra le righe, ecco, speriamo di no. E poi, visto che non siamo stati avvisati di questo intervento, almeno potevamo portare anche noi le istanze sul territorio, come ha fatto il consigliere Dus, che sicuramente lo sapeva prima di noi. Grazie. Grazie consigliere. Questo non è un punto all'ordine del giorno, era semplicemente la presentazione. È per quello che vi invito a essere piuttosto succinti e brevi nel vostro intervento. Consigliere Carnelos. Ovviamente sarò nell'ambito di quelle che sono le tempistiche del regolamento, Presidente. Credo... No, mi permetta, non sono i 7 minuti, sono comunicazioni. Queste sono comunicazioni, non c'è tempistica. È vero che... Quindi non era previsto. Ma nel momento in cui c'è una comunicazione... Vabbè, non importa, comunque, per carità. Come vuole. Tutto sommato, così mi hanno stuzzicato un po' gli interventi dei colleghi, e Fasan ha detto una cosa, sarà bene approfondire, perché da un lato, se vi erano promesse, direi all'ex assessore Fasan che sotto il profilo amministrativo parlano esclusivamente le carte. Io non so i pourparlers o accordi fatti in che modo. Mi risulta, e se non fosse così sarà opportuno approfondire, che non sussistono atti amministrativi vincolanti su quello che lei ha detto. È vero una cosa, che se vi erano stati e vi sono, è opportuno che casomai, se c'è da concretizzare sotto il profilo amministrativo degli accordi che sotto il profilo politico erano stati assunti, sarà opportuno, ecco, che il consigliere Fasan sia più concreto, più esplicito, e ci dia la possibilità
di valutare se sono solo parole, come sa, verba volant, oppure se sussistono impegni vincolanti. E in quel caso, per quel tratto di strada che spetta a noi, ci ha detto prima il Presidente, esattamente 6 mesi, se è possibile fare questo passo. E questo è la prima cosa che mi ha stuzzicato. La seconda è, come si può dire, il tanto a parlare sulle tariffe. Perché da un lato, se avete presente, tante volte sui giornali, nelle discussioni, quando si vuole far parlare male dell'Italia, si dice le tasse in Europa tanti basse, e la benzina tanti bassa, e tutto meglio dall'altra parte rispetto alla nostra bistrattata Italia in cui tutto va male e tutto è alto fuori di maniera. Ci ha detto il Presidente del Piave Servizi, e per carità fino a prova contraria gli credo, che abbiamo le tariffe sull'acqua più basse d'Europa. Beh, su qualcosa saremo bravi, quantomeno. Sarebbe opportuno che mass media, noi, per quello che sono i nostri compiti, le nostre capacità di, come può essere tramite con quello che è il fantomatico popolo, di dirglielo. Ecco, se è così. Poi è vero, sento Botteon, l'altro collega, che dice che abbiamo a Vittorio, l'acqua è raddoppiata. Allora non capisco più assolutamente nulla, o meglio capisco anche che viviamo nell'epoca in cui si può dire tutto il contrario di tutto. Sì, d'accordo, ma se è la più bassa d'Europa, credo che non possa diventare più bassa di così. Dopo non lo so, per carità, i miracoli, pani e pesci, moltiplicheremo anche l'acqua e la faremo gratis. È vero, tutto si può fare nella vita, salvo poi non considerate però che nella nostra attività è anche un organo di gestione pubblico. Deve avere l'oculatezza del buon padre di famiglia. E termino sul fatto che ovviamente qui si sfonda una porta aperta, va salvaguardata e valorizzata la società pubblica, e qui è un messaggio che è politico. Si è tanto bistrattato l'in-house e credo, io da keynesiano e in generale spero che la buona politica cominci a rivalutare il fatto che l'in-house può essere anche buono. Perché per un decennio certo ultraliberismo, certo, come si può dire, privatismo, che guarda caso, guardando così si sa da che parte è, dal punto di vista di destra o sinistra, ma taccio, e quindi sono contento che possa diventare invece un obiettivo che non ci divida ma ci unisca. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Darè. Ma in breve, soltanto per dire intanto un grazie al Presidente. Voglio ricordare a tutti che il Piave Servizi è un gruppo sovracomunale in cui fanno parte maggioranza e opposizione. Le tariffe vengono votate all'unanimità da tutti i sindaci, e quindi credo che questa sia la gestione, mi pare oculata, e se continuiamo a innaffiare il giardino con l'acqua dell'acquedotto vuol dire che la tariffa è ancora bassa. Grazie consigliere Darè. La parola per il saluto e per rispondere. Una precisazione. No, solo una precisazione. Non abbiamo pozzi aperti che siano inquinati, non abbiamo pozzi con la presenza di glifosate, perché poi vedo media qui presenti in sala e non voglio trovarmi domani a smentire fake news. Queste non sono notizie vere. In pozzi di prelievo
tempo fa, ma non pozzi utilizzati per dar da bere alle persone, erano stati trovati delle piccole tracce che peraltro nelle controanalisi non sono poi state confermate, delle piccole tracce di glifosate, ma ripeto, non sono pozzi che danno da bere alle persone e sono fatti che risalgono a oltre di 2 anni fa. Dopo non è più emerso niente, c'è stato un mondo che è passato in mezzo con le ordinanze dei sindaci del territorio di questa fascia che ha vietato l'uso di questo prodotto. Ripeto, non ci sono tracce di inquinamento, facciamo 1500 controlli all'anno, nessuno di questi 1500 controlli è risultato positivo nel senso con l'emersione di qualche inquinante. E lo dico perché è fondamentale non divulgare messaggi di questo genere. Noi abbiamo dovuto combattere settimane a smentire un messaggino che diceva che a seguito degli eventi calamitosi di qualche tempo fa l'acqua degli acquedotti non era utilizzabile, perché la sensibilità della società civile in argomenti come questo è molto marcata, quindi aiutateci a dare informazioni corrette. Prima cosa. Seconda e ultima cosa per quanto riguarda le opere. Piave Servizi è a disposizione a fare tutte le opere del mondo. Sapete che Piave Servizi si muove, e lo dico anche perché anch'io ho fatto l'amministratore e il sindaco per diversi anni, si muove sulla base di un piano degli investimenti che viene votato da tutti i sindaci riuniti in Consiglio di Bacino e attua il piano di investimenti che prevede nella fattispecie investimenti per 240 milioni di euro da qui al 2037 e che vengono finanziati tutti con la tariffa. Per cui noi attuiamo, noi forniamo le progettazioni perché Piave Servizi progetta praticamente tutto in casa, però ci muoviamo sulla base ovviamente di un piano che viene concordato, come diceva prima il consigliere, e approvato. Quello che stiamo attuando è stato approvato 2 anni fa, è stato approvato all'unanimità. Per quanto riguarda le tariffe, io rispondo per quelle degli ultimi 2 anni che hanno visto un calo, quelle dei 2 anni precedenti rispetto al 2014 avevano visto un aumento dell'8%, dopo questi ultimi 2 del 12%. Questi sono i dati medi e sono i dati che hanno approvato i sindaci, ripeto, come diceva prima il consigliere, all'unanimità in sede di Consiglio di Bacino. Poi rispetto a tanti anni fa o quando c'era la gestione municipale non ho evidenza e non posso rispondervi rispetto a quello che succedeva prima. Per quanto riguarda la tariffa del biennio 2018-2019, il dato è un calo rispetto a quella precedente del 12% e è un dato approvato e approvato non solo dai sindaci ma anche dalle autorità di vigilanza. Poi per il futuro io non ho dal 2019 in poi, dal 2020 non so cosa dirvi, quindi non riesco a dirvi di più. Ecco. Bene, allora ringrazio il Presidente di Piave Servizi Alessandro Bonet e il Consigliere Enrico Masucci e grazie per l'iniziativa. Grazie. Invito l'assessore Denardi a prendere posto. Prima di annunciare poi le lievissime modifiche all'ordine del giorno, diamo corso al punto numero 1 che sono le comunicazioni. Quindi se non sbaglio do la parola velocissimamente all'assessore Turchetto. Prego. Sì, grazie, buonasera a tutti. Allora, 2 comunicazioni, una che riguarda la scuola media da Ponte, i lavori di adeguamento antisismico della scuola. In data odierna, finalmente, posso dire, è stata fatta la determina di aggiudicazione definitiva dei lavori di adeguamento antisismico. Appunto. Questo è avvenuto dopo un lungo iter, un iter molto complesso e complicato di gara. I lavori presumibilmente inizieranno quindi durante le vacanze natalizie, compatibilmente con le esigenze scolastiche ovviamente, per quelle parti che sono compatibili e ricordo insomma, che l'investimento è di circa 800.000 euro. La seconda comunicazione riguarda invece gli eventi di emergenza di protezione civile che hanno caratterizzato la fine del mese di ottobre.
A seguito delle segnalazioni del centro funzionale decentrato della Regione Veneto che dava allarme rosso per il nostro territorio, è stato aperto il COC dalle ore 9 del 27 ottobre alle ore 14 del 3 novembre, quindi 7 giorni consecutivi e 5 ore, quindi per un totale di 173 ore. Durante questo periodo è stata garantita la reperibilità del personale della Polizia Locale e dell'ufficio tecnico H24. Da venerdì 26 a domenica 28 l'amministrazione ha operato con le funzioni 01 tecnica pianificazione, 04 volontariato e numero 10 strutture operative e viabilità del COC per programmare la gestione dell'emergenza nei seguenti ambiti: informazione ai cittadini, reperimento risorse umane e mezzi, allerta, sistema del volontariato di protezione civile e imprese del territorio, comunicazione alle strutture sovraordinate di protezione civile, coinvolgimento di soggetti gestori di servizi e manifestazioni. Nei giorni 29 e 30 la sala operativa è stata presidiata con continuità per 41 ore, coinvolgendo oltre alla Polizia Locale e all'ufficio tecnico anche i servizi sociali, il centro elaborazione dati, nonché il personale amministrativo qualificato in dotazione ad altre unità come supporto alle funzioni di protezione civile allertate. Ecco, scorrono intanto alcune foto che ho fatto insieme alla dirigente del servizio tecnico la sera stessa dell'evento calamitoso. Il personale operativo del Comune ha lavorato ininterrottamente dalle 7 del mattino di lunedì 29 alla mezzanotte del 30, giorno e notte, con volontari della Prealpi Soccorso, Vigili del Fuoco e ANAS per liberare le strade dagli alberi caduti che impedivano il transito. La prima ricognizione di quanto accaduto in Valle Appisina veniva effettuata già durante la notte tra il 29 e il 30 dal sindaco, vice sindaco, ufficio tecnico e polizia locale. Ecco, queste foto si riferiscono alla mattina successiva e quelle notturne ovviamente alla notte stessa tra il 29 e il 30. Impartendo quindi le prime disposizioni sugli interventi da effettuare, in particolare per lo sgombero delle strade e di ripristino dei servizi di prima necessità. Già il 30 sono state incaricate aziende specializzate per far fronte alle diverse problematiche per un importo complessivo di 80.000 euro. Utilizzando lo strumento di avviso telefonico Alert System è stata allertata ed informata ripetutamente la popolazione, sia in merito alle condizioni atmosferiche sia ai tempi di ripristino dei servizi. Successivamente si è aperta la ricognizione e la stima dei danni, sia pubblici che privati, già comunicata alla Regione, che sono quantificati come segue. Per quanto riguarda i privati abbiamo avuto 21 richieste per un importo complessivo di 500.000 euro, per quanto riguarda invece il patrimonio comunale abbiamo 200.000 euro stimati di danni, di cui 80.000 come detto prima di somma urgenza. Non abbiamo invece un elenco di danni subiti da Autostrade, ANAS, Enel e Terna. Con questa comunicazione si vuole ringraziare tutto il personale comunale che si è reso disponibile per gestire l'emergenza, i volontari delle associazioni di protezione civile che sono intervenuti, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine che hanno fattivamente operato. Un grazie particolare anche a tutti quei cittadini che hanno sopportato civilmente i disagi causati dal maltempo e a quelli che si sono prodigati per contribuire alla risoluzione degli stessi. Infine, con la presente, forte dell'esito molto positivo avuto dalle comunicazioni telefoniche divulgate alla cittadinanza con il sistema Alert System, si invitano tutti i cittadini ad accreditarsi utilizzando l'apposito portale, in modo da poter essere raggiunti in futuro anche alle proprie utenze cellulari. Per agevolare l'accreditamento al sistema, visto il positivo feedback avuto soprattutto tra la popolazione anziana, o acquisire ulteriori informazioni nel merito, nel mese di dicembre sarà attivato, nei normali orari di apertura al pubblico dell'ufficio, uno sportello allo scopo dedicato presso il comando della Polizia Locale. Grazie. Grazie Assessore Turchetto. Signor Sindaco, prego. Sì, grazie, buonasera a tutti. Era per annunciare, probabilmente l'avete già anche intuito dal piccolo manifesto che è stato consegnato a ciascuno di voi, che domenica 2 dicembre alle 11, dopo la Santa Messa che si celebra nella chiesa di Meschio, sarà finalmente restituita definitivamente alla città la piazza Meschio. Ovviamente siamo tutti invitati a questa piccola inaugurazione. Grazie. Grazie. Credo che l'assessore Oliana dovesse dire qualcosa. Allora, due comunicazioni.
Vi ricordo che venerdì 30 alle ore 21 al Teatro da Ponte ci sarà la seconda parte di quell'evento, appunto in 2 parti, Musiche di guerra, sinfonie di pace, che rientra nel programma del centenario. Il titolo è Alzarsi in volo e ci sarà musica di Igor Stravinsky e letture da parte del critico musicale Sandro Cappelletto, il quale terrà al mattino alle scuole medie inferiori una lezione di sensibilizzazione al linguaggio musicale, in particolare per quanto riguarda il rapporto parola e suono. Poi vi ricordo che sabato 1 dicembre alle ore 17 presso la Galleria Civica di Villa Croce verrà inaugurata una mostra fotografica dal titolo Incontri di Carlo Del Puppo. Sono ritratti in bianco e nero di artisti e personalità del Triveneto fotografati appunto da Carlo Del Puppo. Siete tutti invitati a entrambi gli eventi. Grazie. Grazie, Assessore Oliana. Assessore Barbara Denardi, prego. Buonasera a tutti. Io vi segnalo, come forse tutti quanti saprete, che ieri, 25 novembre, era la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Il centro antiviolenza di Vittorio Veneto, insieme a quello di Schio, di Rovigo, di Chioggia, di Verona, di Venezia e di Vicenza, è ufficialmente partner, perché sono stati realizzati proprio per questi giorni del progetto regionale Vera verso la rete antiviolenza regionale. Sapete che sono 21 i centri antiviolenza della regione presenti in Regione Veneto. Noi siamo uno dei 7 che fa parte di questo progetto, che vuole porre le basi per una rete informativa tra tutti i centri antiviolenza della nostra regione, per cui vedrete anche in giro per la città i volantini e le locandine con il contenuto appunto di questo progetto informativo. Sempre su questo tema, venerdì 30 alle 20:30 presso il Museo della Battaglia, insieme a Paola Ortolan, che è una nostra concittadina che è giudice proprio da qualche giorno, tra l'altro trasferita al Tribunale per i minorenni di Milano. Appunto c'era una serata sul metodi di contrasto nei casi di violenza domestica, nei quali la giudice Paola Ortolan presenterà anche il suo volume edito con le edizioni San Paolo, La toga addosso, che tra l'altro racconta anche degli episodi legati al suo ormai ultradecennale impegno come giudice proprio nei casi di violenza familiare. E penultima indicazione, il 2 dicembre, quindi domenica, alle 17:30, sempre presso il Museo della Battaglia, ci sarà il secondo dei concerti dedicati a Brandolini Dadda. In questo caso si esibiranno Emanuele Bastanzetti e il quartetto Aura, con musiche di diversi autori, da Mozart a Bach a Schubert a Handel, e ovviamente siete tutti invitati a partecipare, l'ingresso è libero. E vi segnalo poi, sempre per il programma Brandolini Dadda, che la mostra Res Bellica a Palazzo Todesco, che era previsto rimanesse aperta fino all'11 novembre, visto lo straordinario successo che ha visto anche punte di 500 visitatori per fine settimana, è stata, grazie alla disponibilità dei componenti della consulta delle associazioni combattentistiche d'arma e delle singole associazioni d'arma vittoriesi, è stata prolungata fino al 31 dicembre e aperta ogni domenica al mattino e al pomeriggio. Grazie. Assessore Denardi, credo che non ci siano più altre comunicazioni, per cui, come previsto dall'articolo 24 del regolamento sul Consiglio Comunale, ci è giunta una domanda di attualità. Oggi 26 novembre 2018, quindi do la parola al consigliere Saracino per illustrarla. Sì, grazie. Apprendo da notizie apparse sulla stampa locale riguardanti la situazione di Piazza Meschio, che a riguardo della proprietà di 40 parcheggi pubblici sottostanti la piazza, il titolare della DLV, Diego Pavan, ha dichiarato: «Noi ci stiamo attenendo alla transazione del 2016 e la stiamo rispettando.
Questa dichiarazione significa che l'impresa EDLV considera efficace l'accordo conciliativo raggiunto in sede di consulenza tecnica preventiva, sottoscritto tra le parti in data 19 gennaio 2016, e la delibera del Consiglio Comunale numero 6 del 7 marzo 2016 che approva lo schema di accordo. L'accordo prevede la rinuncia dell'amministrazione dei 40 parcheggi pubblici sottostanti alla piazza. Queste dichiarazioni trovano riscontro anche nell'atto del dirigente del servizio di gestione del territorio, che ha sottinteso l'efficacia dell'accordo inserendolo come documento valido per la concessione del certificato agibilità del parcheggio interrato, pratica numero 30261 del 22 luglio 2008. Chiedo se anche questa amministrazione considera efficace l'accordo suddetto e se non lo ritenesse efficace perché abbia concesso l'agibilità dei parcheggi. Grazie. Grazie consigliere. Parola al sindaco Roberto Tonon. Grazie Presidente. Premesso che i contenuti della domanda di attualità non sono tali da qualificarla in tal senso, si riportano infatti dichiarazioni non meglio qualificate del signor Diego Pavan e quindi documenti risalenti al 2016 e al 2017, comunque si ritiene doveroso fare chiarezza. Verosimilmente il consigliere si riferisce a dichiarazioni attribuite al sottoscritto ed apparse nei giorni scorsi sulla stampa locale. Oppure, devo dire, si tratta solo dell'ennesimo tentativo di fare polemica prima dell'inaugurazione della piazza. In ogni caso, costa proprio poco ripetere sempre le stesse cose, datate e sancite negli atti assunti da questa amministrazione. Lo schema di accordo del 19 gennaio 2016, sottoposto alla valutazione del Consiglio Comunale il 7 marzo del medesimo anno, non ha trovato attuazione. Non è mai stato sottoscritto in forma contrattuale per manifesta contrarietà di uno dei potenziali sottoscrittori, la compagnia assicurativa. Tale fatto ha comportato, come noto, l'apertura di un contenzioso ancora in corso. Tutto trova narrazione in delibere della Giunta Comunale del 2017, la numero 36 del 28 febbraio e la 191 del 17 ottobre. L'agibilità dei parcheggi, iscritta al registro delle agibilità 2016 AG 018 del 25/11/2016, richiama tra l'altro lo schema di accordo conciliativo, ma è stata rilasciata sulla base di tutta la documentazione in atti. Il fatto che esista tale schema di accordo è certo. Che sia efficace, ovvero abbia prodotto gli effetti che si prefiggeva, direi proprio di no. La piazza è stata realizzata dal Comune e non dall'assicurazione. Anche questo ovviamente è noto dallo scorso anno, quando ad agosto l'opera è stata inserita nel programma delle opere. Il contenzioso, come noto, è tuttora in corso. Grazie. Grazie signor Sindaco. Consigliere Saracino. Ringrazio per la risposta. Grazie. Non ho attualità, che posso dire. Allora, a questo punto era stato deciso unanimemente di inserire l'ordine del giorno integrativo a questo punto, e cioè sostituzione del consigliere comunale dimissionario Fabio De Valier nella terza e quarta commissione consigliare e nella commissione consigliare temporanea ex Carnielli. Quindi do la parola al consigliere Dus come prevede il Consiglio Comunale. Prego. Prego. La proposta vede l'entrante del nuovo consigliere comunale Ludovico Domini, che sostituirà l'uscente Fabio De Valier in quarta commissione. Sì. Sì. Poi c'era anche la questione Terza della terza commissione. Anche per la terza commissione come sopra. Domini, consigliere Domini. E la commissione consigliare temporanea ex Carnielli? Il sottoscritto Marco Dus. Ecco, formalmente devo mettere ai voti. Devo mettere non so ai voti, se c'era quindi... anche la questione, il consigliere De Valier rivestiva un ruolo all'interno della Proloco, se non sbaglio. No, ma non ha attinenza con questa nomina. Va bene. Con questa nomina. Allora, metto ai voti favorevoli, contrari, astenuti,
3 astenuti, sì, manca il consigliere Darè e Posocco, quindi siamo in 14, votanti 14, 3 astenuti e 11 e 3 14, esatto, 11 favorevoli. Entra il consigliere Darè, quindi siamo in 15, metto in votazione l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora, 4 astenuti, 11 favorevoli. Non è all'ordine del giorno, non è all'ordine del giorno e comunque lo metteremo la prossima volta e non sarà fra molti giorni. Ecco. Allora, a questo punto, interrogazione e risposta orale, pervenuta in data 16 novembre, presentata dal consigliere comunale Bruno Fasan, relativa ad interventi di recupero dei sentieri. La parola al signor Sindaco, se non sbaglio. Prima la parola a Fasan. Ero già alla risposta. Consigliere Fasan, le do subito il microfono, eccolo qua. Grazie Presidente. Dice bene che è stata fatta il 16 novembre, pertanto 18 giorni dopo l'evento calamitoso e 4 giorni dopo il Consiglio Comunale del 12 novembre. Nella giornata del lunedì 29/10/2018 il nostro Comune è stato colpito da un evento atmosferico di eccezionale gravità che ha provocato gravissimi danni al patrimonio boschivolo e alle proprietà immobiliari, soprattutto in Valle Pisina. L'eccezionalità dell'evento atmosferico è stata comprovata dal rinvio da parte dell'amministrazione del Consiglio Comunale di martedì 30/10/2018, volendo la stessa dare un segnale di vicinanza ai cittadini vittoriesi che al momento si trovavano in difficoltà. Nel Consiglio Comunale di lunedì 12/11, fra le comunicazioni, il Sindaco ha fatto un breve cenno ai danni provocati dal maltempo, non informando però il Consiglio quali fossero, e l'ho fatto questa sera credo, e non ha quantificato le risorse messe a disposizione dell'amministrazione per ovviare ai danni subiti alle proprietà comunali e quali fossero le azioni intraprese dall'amministrazione per aiutare i cittadini che specialmente in Valle Pisina hanno avuto il tetto della propria abitazione distrutto o danneggiato. Sarebbe stato opportuno che anche in quell'occasione il Sindaco avesse provato la propria vicinanza, perché la solidarietà si prova con i fatti, non con le parole. È un fatto sintomatico. Oggi, dopo 20 giorni, molte strade comunali della periferia nord della nostra città, lontano quindi dalla giunta di Piazza del Popolo e da interessi elettorali, visto lo scarso peso elettorale dei numeri della Valle Pisina, ancora non hanno visto alcun intervento della macchina comunale e non ho notizie di alcun sopralluogo di membri della giunta comunale. Tutti i percorsi del progetto Sentieri e i percorsi ciclopedonali attorno ai nostri laghi sono impraticabili e solo la buona volontà di volontari si sta cercando di aprire un varco fra le piante abbattute. Ricordo che il Consiglio 2 anni fa, su proposta del consigliere Posocco, all'unanimità diede indicazioni alla Giunta affinché mettesse a disposizione la cifra di 100.000 euro per incentivare l'attività turistica delle prealpi vittoriesi, indicazione finora disattesa dalla Giunta, delegittimandone con questo la funzione propositiva e confermando, se mai ne fosse stato bisogno di riprove, del disinteresse di questa amministrazione del quartiere più in difficoltà della nostra città. Dalla chiusura, non sono troppo duro, dalla chiusura della statale 51 da oltre un anno e mezzo, che ha dissolto tutte le attività commerciali di La Valle, all'assoluto disinteresse per la manutenzione dei percorsi di Tre Laghi, che richiamano annualmente più visitatori di quelli dati dal progetto turistico del centenario, l'amministrazione, nel conclamare la propria vicinanza, non è riuscita neppure a riempire le buche delle strade comunali che quest'anno hanno provocato la caduta di numerosi ciclisti e non ha mandato neppure una spazzatrice per pulire dalle foglie le strade comunali, dando ai residenti la certezza della lontananza dell'amministrazione.
Neppure l'area camper di Basso Fadaldo, dopo 5 anni di abbandono, questa amministrazione è riuscita a mettere in funzione, non riuscendo a capire l'importanza turistica e recupero sociale che la stessa avrebbe avuto in un borgo dalle potenzialità turistiche, ma che non riesce ad avere neppure una strada comunale di accesso degna di questo nome. Chiedo quindi all'amministrazione di inserire nel prossimo assestamento di bilancio, nel prossimo bilancio di previsione, una cifra pari a quella indicata dal Consiglio Comunale per interventi di recupero dei sentieri e di attivarsi con progetti dedicati per reperire fondi da finanziamenti regionali, soprattutto nel piano di sviluppo rurale. Grazie. La parola all'assessore Turchetto, prego. Sì, grazie. Allora, i dati che lei ha richiesto sono già stati elencati nella comunicazione che ho già fatto in precedenza e i fatti sono stati tutti elencati nella comunicazione, tutti i dati, tutti i fatti. Ecco, spiace rilevare come a fronte di un grave evento che ha causato molti danni e a fronte dell'impegno profuso dall'amministrazione, sia in fase di programmazione della gestione dell'emergenza, come è stato detto appunto, sia durante l'emergenza e quindi dopo la stessa, lei non abbia resistito alla tentazione di speculare su questi fatti a fini di mera polemica politica. Unico peraltro perché, come detto durante le comunicazioni, i cittadini, pur colpiti, hanno dato prova di responsabilità e senso civico. Per quanto riguarda il recupero dei sentieri, anche danneggiati dagli eventi atmosferici, contiamo di reperire risorse dai fondi di protezione civile secondo le stime già comunicate, posto ovviamente che comunque l'approvazione del bilancio previsionale 2019 spetta, come è noto, ai consiglieri comunali e al Consiglio Comunale. Grazie. Consigliere Fasan. Dovrei ringraziare l'assessore Turchetto per la risposta, ma non è confacente alle mie aspettative. Oggi è 26, è passato un mese, penso che siano arrivati questa settimana o alla fine della scorsa settimana i mezzi del comune a pulire le strade di Calonica e altre, ma un mese dopo. Vabbè, lei ha notizie, sì, con che mezzi? Sì, ma è talmente ampio, gli interventi da fare che non credo che la sera stessa lei abbia risolto tutto. Io dico che le associazioni della Valle hanno riaperto il percorso attorno al Lago Morto e si danno da fare anche tutte le altre parti in convenzione con le associazioni, però quello, caro Assessore, le ho mandato anche altre comunicazioni, no? Quello è una manutenzione straordinaria in cui servirebbe che il Comune incontrasse le associazioni per stabilire un progetto di interventi. Anche perché si è visto, non so se mi sente. Le ricordo che lei deve esprimere o meno la sua soddisfazione in questi 3 minuti che le rimangono. Cosa devo dire? Insoddisfatto. Mi farò nel piano opere pubbliche il mio intervento. Grazie. Punto numero 4 all'ordine del giorno, interrogazione a risposta in Consiglio Comunale. Dichiarazioni dell'assessore Costa in merito al parere dell'avvocato Colla su questione Eternit ex Carnielli. La parola al consigliere Saracino. Grazie. Nel corso della seduta notturna del Consiglio Comunale del 12 novembre scorso, nella sua risposta al primo giro di interventi sulla mozione Eternit ex Carnielli, in riferimento al parere legale in materia dell'avvocato Colla, mai portato a conoscenza della Commissione consigliare, come poi confermato anche dall'ex consigliere di maggioranza De Valier, l'assessore Costa riferiva che il parere Colla è stato letto in una seduta pubblica del 24 novembre 2017 dall'architetto Antoniazzi in biblioteca in quella riunione organizzata dal presidente del centro e c'è il verbale, è stato letto, punto e a capo. Quindi non c'è niente di misterioso o di arcano o che vogliamo tenere nascosto ai consiglieri e alla cittadinanza. Onde evitare magari qualche querela come è successo a qualche consigliere, questo è stato detto vedendo lo streaming della TV
dopo 4 ore, 31 minuti e 35 secondi, quindi tutto registrato. Chiedo di dare lettura integrale del verbale della seduta del Consiglio di quartiere del centro, citato dall'assessore Costa, svoltesi in Biblioteca Civica il 24 novembre 2017, e di fornire copie ai consiglieri. Grazie. Assessore Costa, a lei la parola. Sì, grazie, buonasera. In risposta alla sua interrogazione comunico quanto segue. Come è noto, il 24 novembre 2017 presso la sala riunioni della Biblioteca Civica si è svolta una riunione promossa dal Consiglio di quartiere aperta al pubblico. Di questa riunione non è stato redatto alcun verbale da parte del quartiere. Io ho dato per scontato, sbagliandomi, che questo fosse avvenuto, come avviene per tutte le riunioni di quartiere. Dopo non è che io vada a vedere o la segreteria mi trasmetta tutti i verbali delle riunioni di quartiere, quindi lo davo abbastanza per scontato. Essendo un incontro pubblico, parlando con alcuni componenti del Consiglio di quartiere, probabilmente il segretario ha ritenuto, essendo un incontro pubblico, ha ritenuto di non stendere il verbale. Tuttavia esiste una registrazione fatta da un componente del Consiglio di quartiere col proprio telefonino che abbiamo avuto in copia, dove si sente l'intervento che la dirigente Wanda Antoniazzi ha pronunciato nel corso di tale incontro, avvalendosi di una serie di appunti, di una relazione di 4 pagine. Nel file audio si sente che la dirigente fa espresso riferimento al parere dell'Avvocatura Civica riguardante gli oneri di bonifica e legge anche alcune sentenze relative a questa materia. L'audio non è di buona qualità, ma comunque possiamo scegliere tra 2 cose. O decidiamo di dedicare 2 ore intere all'ascolto integrale, come da lei richiesto, del file, che in pratica sostituisce il verbale, no? E quindi non c'è un verbale scritto, però c'è una registrazione orale che può essere trascritta. Questa però deve essere trascritta da parte del comitato di quartiere, del consiglio di quartiere, perché se ricordate nei patti iniziali era che il funzionamento dei quartieri non dovesse incidere dal punto di vista economico sull'ente, sull'amministrazione. Oppure lei può domattina fissare un appuntamento in segreteria, chiedere o dedicare 2 ore, 2 ore e mezza all'ascolto di tutto, oppure sentire quei 3-5 minuti in cui si parla dove c'è proprio la frase, avvalendomi di un parere legale reso dall'ufficio dell'Avvocatura Civica alla 4ª Commissione nel 2015, riscontro che è giù tutta la valutazione. Oppure quindi va domani in segreteria e si legge la parte che interessa. Personalmente si legge, pardon. Forse però personalmente ritengo che sia meglio che non ci sia il verbale scritto, in quanto se dovesse esserci una trascrizione integrale del dibattito saremmo costretti ad ascoltare anche qualche proposta di come ottenere il finanziamento per la bonifica, qualche proposta non molto ortodossa o comunque sopra le righe. Comunque se vuole leggerselo tutto è a disposizione. Ascoltarlo. Sì, naturalmente. Tutto. Consigliere Saracino, prego. Innanzitutto lo richiedo, farò un accesso atti per avere l'audio integrale e me lo ascolterò con calma, visto che è un documento. Dopodiché dico, insomma, l'ha citato come un verbale, anche se non era vero, e diciamo che da quello che lei ha detto a quello che ha ripetuto adesso c'è un po' di differenza. Quindi sono soddisfatto dell'interrogazione. Grazie. Grazie. Non c'è differenza. Consigliere. Non c'è differenza. È diverso non perché c'è è stato differenza, letto pure... non c'è un verbale scritto, sì, ma c'è ma un lei file audio. ha detto che è stato letto il parere, cosa che da quello che ha appena detto non ha letto il parere, ha letto alcune sentenze, ha letto il parere, ha riferito il parere. Avvalendomi di un parere reso dall'ufficio dell'Avvocatura Civica,
riscontro che il curatore è giù, ha letto alcune sentenze. Ma ha letto quel parere legale Sì, che sì, noi il abbiamo? parere della colla. Poi allora chiederò tutto l'audio, così vedremo. Grazie. Mi sembra di poter confermare in ogni caso che la cosa non era segreta, è stata dibattuta in un convegno pubblico. No? C'è anche il consiglio di quartiere. Allora, a questo punto, in riunione di capigruppo è stata fatta una proposta da parte del consigliere Sant'Antonio di spostamento di un punto all'ordine del giorno sul quale io non sono d'accordo e che sono costretto a mettere i voti. E chi l'ha fatta? Allora ho sbagliato. Boteon, chiedo scusa, consigliere Boteon. E cioè spostare il punto 10 prima del bilancio. No, io non sono d'accordo perché l'ordine del giorno l'ho steso con una certa cura. No, non ho cambiato idea, non ero d'accordo. No, io non propino niente, doveva essere 5 minuti e poi i consiglieri hanno approfittato per dire la loro, giustamente anche, la loro opinione. Doveva essere una comunicazione di 5-10 minuti. Comunque metto in votazione allora lo spostamento del punto numero 10, cioè la mozione presentata dal consigliere comunale Paolo Sant'Antonio sulla organizzazione e programmazione dei lavori del Consiglio Comunale dal punto 10 al punto appena dopo il punto 4. Metto in votazione, favorevoli? Contrari? Nessun astenuto? 10 contrari. Il mio parere pensavo fosse ovvio stante l'ordine del giorno. È palese che vuoi spostare tutte le cose interessanti alla fine. Fate la solita figura. Va bene, grazie. Allora, punto numero 5 all'ordine del giorno, è stata anche decisa in riunione dei capigruppo, è stato deciso di discutere congiuntamente i punti 5 e 6 e raddoppiare i tempi di intervento, cioè programma triennale e bilancio di previsione. No, questo è stato deciso all'unanimità. No, ascolti, il regolamento prevede che nel caso non ci sia il consenso unanime, si mette in votazione. Prima invece avete accettato unanimemente di unire i punti 5 e 6, quindi io non metto assolutamente in votazione. Io vorrei sapere chi è che invece si è detto contrario sull'altro punto. Appunto, lei non ha detto niente. Allora forse non ci siamo capiti, io sono naturalmente contrario perché quest'ordine del giorno l'ho stilato io. Allora, programma triennale opere pubbliche, la parola all'assessore Turchetto per illustrare il punto. Grazie. Allora, si tratta della seconda variazione al programma triennale opere pubbliche 2018-2020 e all'elenco annuale 2018. Allora, i punti in variazione sono i seguenti, li vado ad illustrare brevemente, magari anche con l'ausilio di alcune slide. Allora, il primo riguarda la sede della protezione civile della sezione Alpini di Vittorio Veneto, che richiede maggiori risorse per 83.000 euro, risorse richieste che derivano da richieste specifiche che ha fatto RFI e che ha fatto la sovrintendenza nel corso dei lavori. Poi
abbiamo, per quanto riguarda il lavoro interventi di qualificazione delle piscine comunali, abbiamo una riduzione dell'importo da 230.000 euro a 180.000 euro. Questo perché durante la fase di progettazione è emersa la necessità di fare ulteriori lavori di adeguamento antisismico delle piscine che non possono essere fatti in questa fase e pertanto si ritiene di dare corso ai soli lavori, quindi per 180.000 euro, che in questa fase appunto si riusciranno a realizzare, rinviando a un intervento più organico presumibilmente per il prossimo anno i lavori appunto di riqualificazione complessiva delle piscine. Ecco, c'è una immagine che ci può dare l'idea di come potrebbe venire, di come verrà, diciamo, la piscina comunale rivestita, per così dire, con una nuova vetrata ammorsata a una struttura di acciaio che consentirà sia di adeguare sismicamente il fabbricato e anche di renderlo dal punto di vista energetico molto più funzionale. La terza variazione riguarda l'inserimento di una nuova opera pubblica nel programma annuale 2018 e riguarda la riqualificazione delle aree centrali di San Giacomo di Veglia. Ecco, in questa slide vediamo appunto il lavoro che riguarderà la parte di piazza Fiume appunto a San Giacomo, nelle aree che sono appunto indicate qui e anche all'interno nel retro tra la chiesa e la canonica, nella piazza che sta tra la chiesa e la canonica e appunto lungo piazza Fiume fino a via del cimitero. Sì. Possiamo vedere anche la slide successiva. Ecco, la slide successiva riguarda, come da richiesta del consigliere Posocco, un piccolo lavoro che è stato inserito nell'elenco, diciamo, di lavori da farsi in economia e che riguarda il parco giochi appunto di Ceneda, che è stato richiesto anche dal quartiere, e questo è appunto il grafico progettuale del parco giochi a Ceneda, che si trova sul retro, per così dire, o meglio tra la scuola Foscolo e la piazza di Ceneda, in un'area verde che diventerà un'area verde attrezzata. Queste sono le modifiche, le variazioni principali. Grazie. La parola è al consigliere Saracino. No, non ho, avevo schiacciato per la mozione d'ordine e non per intervenire. Consigliere Botteon allora. Idem. Consigliere Fasan? Vabbè. Ci hanno chiesto la mozione d'ordine. No. Allora, scusate, sono io che non ho capito. Scusate. Neanche io ho capito. Chiedo scusa. Ti spieghi bene. Mozione d'ordine su? Articolo 23. E la mozione, quindi, chi la illustra, scusate? Prego. Vorremmo proporre un incontro dei capogruppi con il Presidente del Consiglio del Comunale su quanto avvenuto. Grazie. Ma, cioè, stiamo scherzando? Non ci sentiamo soddisfatti. Cioè, ma veramente io non riesco a capire.
C'è un ordine del giorno. C'è un ordine del giorno che è quello che vi è stato inviato. L'inserimento del... In sede di riunione capogruppo è stato detto altre cose che non ha portato in È stata Camera. proposta dal consigliere Botteon. Nell'ambito delle comunicazioni è una richiesta che mi è stata fatta un mese fa. Non l'ho portata al Consiglio Comunale scorso, nell'ambito delle comunicazioni mi è stato riferito abbiamo bisogno di 5 minuti per fare la comunicazione sull'acqua riempie la vita. Ma penso che sia anche compatibile con... Scusi se intervengo, non è che le faccia l'amministrazione, quando gli organi di cui l'amministrazione fa parte chiedono è cortesia istituzionale, per cui non è che le faccia l'amministrazione, le fa esattamente il Presidente, in questo caso della Piave Servizi, è venuto, ha fatto la sua comunicazione. Abbiamo punto. invitato gli alpini, ma era stato detto, vi ho detto, nell'ambito delle comunicazioni arriva il consigliere Bonetta Alessandro, il Presidente Bonetta Alessandro. dormivo. Ma stiamo scherzando? Per piacere. Allora, consigliere Botteon, come no, prego. No, siccome si parla di cortesia istituzionale, io chiedo, la conferenza dei capigruppo è un organo? Certo. E se è un organo, dov'è la cortesia istituzionale nei confronti della conferenza dei capigruppo? Che si riunisce, dibatte su una richiesta, nessuno della maggioranza esprime un'opinione in merito, si arriva qui e si ascolta l'opinione in merito, sono contrario a quello che è stato proposto prima. Dov'è la cortesia istituzionale? Cioè, c'è una conferenza, c'è un organo che si incontra, ma ditecelo, non siamo contrari, si dibatte, cerchiamo di convincersi, ma che vada, ma lì si fa. Non è che si arriva qui e poi no, non sono d'accordo. Dov'è la cortesia? Per piacere, cioè, una mancanza di rispetto così, veramente era anni che non la vedevo. Non è assolutamente mancanza di No, rispetto. se lo comunica, non è d'accordo, lo comunica. Non può venire qui e dire dopo mezz'ora quello che ha chiesto prima non sono d'accordo. Ma dov'era lei prima? Io ero in commissione. Ed è il Presidente e non dice cosa pensa? No, intanto la invito a non alzare la voce. No, lo dice. Se c'è stato Io un sono malinteso- offeso dal suo comportamento. Benissimo. Se c'è stato un malinteso le chiedo scusa, ma era palese. Non è malinteso, non ha detto niente, non è malinteso. Era palese che io fossi contrario perché l'ordine del giorno. Chiedo ai consiglieri, era ai quello- consiglieri, era palese? Ai capigruppo, era palese? A qualcuno di voi è passo palese? Allora, veramente io sono dispiaciuto ma anche allibito ma non si tratta di alimentare, questi sono cavilli che non hanno nessun risvolto di contenuto. Guardi, io chiudo il mio intervento, giuro che non volevo assolutamente votare quella mozione di cui parleremo dopo, di dimissione, ma veramente sto cambiando idea, perché non riesco a capire come si possa avere un'opinione, non esprimerla e tirarla fuori dopo. È una cosa proprio che... E dopo si parla di cortesia istituzionale. È stata calpestata la conferenza dei capigruppo, è stata calpestata. E insisto a dirle che la mia posizione è stata espressa, forse non esplicitamente. Il motivo, probabilmente non devo spiegarlo a lei, ma il motivo è che l'ordine del giorno è stato stilato tenendo conto di tutte le priorità, quindi l'ordine del giorno sul quale io sono d'accordo è quello che vi è arrivato. Ho messo, non essendo tutti d'accordo, ho messo in votazione e lo spostamento è stato annullato. Allora, come credete? Comunque io invito i consiglieri ad andare avanti col punto all'ordine del giorno, quindi è aperto il dibattito sul punto numero 5 all'ordine del giorno.
Sinceramente, che mozione d'ordine è proporre una riunione di capigruppo? La mozione d'ordine sarà su uno spostamento, sarà su una modifica all'ordine del giorno? Non riesco a capire. No, ha detto 5 solo. Perché se no mi puoi ripresentare anche variazione del bilancio, permetti? Sì. Boh, allora, era stato deciso all'unanimità questa volta. Benissimo, allora li facciamo, nessun problema, li facciamo separati. Avevo proposto di raddoppiare i tempi, li facciamo separati, se qualcuno va fuori tema io sono costretto a togliere la parola. Quindi a questo punto si è prenotato per primo il consigliere Fasan. A lei la parola, consigliere. Grazie Presidente. Per il fuori tema non è nelle sue competenze dire che quello che dico io è fuori tema. Chiedo scusa. Vabbè. E allora facciamo piano opere pubbliche? Allora, programma triennale opere Variante? pubbliche 2018-2020 ed elenco annuale 2018, seconda variazione. Approvazione. Va bene. Allora, l'assessore Turchetto ha presentato la variante del piano opere pubbliche. Ho qui davanti la lista degli interventi. Realizzazione nuovo campo di rugby 50.000, 450.000 il prossimo anno. Dico questo perché la gente a casa non si rende ben conto di quello che succede qui, quella confusione che è esercitata. Interventi di riordine, equivazione, messa in sicurezza e viabilità urbana 50.000 quest'anno, 110.000 PA, prossima amministrazione. Ammodernamento edifici scolastici 100.000 quest'anno, 400.000 prossimo anno. Progettualità strategiche dell'area di collegamento e o complementari alla pista ciclabile La Piave e per lo sviluppo del cicloturismo 250.000 euro. La cosa mi soddisfa, direi. 100.000 messi da BIM per la costruzione della pista ciclabile Piave, 150.000 messi dell'amministrazione, che poi in Camera Caritatis l'assessore dice basteranno anche 180, avremo un avanzo di 70.000 euro. Dice, posso sbagliare? L'ha detto lei? Ma l'ha detto così. Vabbè. Dico questo perché parimenti a Longhere c'era in progetto, la prospettiva di fare una seconda pista ciclabile, quella che riguarda la sicurezza dei pedoni, che da Longhere va verso Revine. Allora, lo scorso anno ci sono stati 2 incidenti mortali su quell'area lì e è appena uscito un bando della regione per finanziare viabilità soggetti a punti neri. Allora qui, ecco qua. Allora, mi sono preso la briga di stamparlo. Allora, sono stati finanziati 263 progetti che variano da 1 milione di euro fino a poche migliaia di lire e tutti sono stati finanziati. Dico tutti, forché 2 mi sembra, ma il Comune di Vittorio nemmeno fra quei 2 sfigati che non sono stati finanziati. Mi viene il dubbio, e qui vorrei la conferma dell'assessore Turchetto, che non è stato fatto nemmeno il progetto che aveva promesso in consiglio di quartiere a Longhere, c'ero anch'io, che aveva fatto un progetto di un marciapiede verso Revine. Mi viene così da sorridere, vedo Comune di Motta e Livenza 300.000 euro su 600.000, Comune di San Fior 2,94 su 600.000, Villorba 2,50 su 500.000, Comune di Tarso 250.000 su 500, ma dico solamente quelli più vicini a noi. E Comune di Conegliano 480, 192 su 480, Comune del Pago 291.000 su 600.000. Arriviamo al progressivo 110, Comune di Revine Lago. Lavori in messa di sicurezza della viabilità lungo la strada provinciale numero 35 con pista pedonale verso Vittorio Veneto. Costo intervento 310.000 euro, 155.000 il contributo.
è la stessa strada che prima passa per Revine e poi per Longhere. Io dico che bravissimo il comune di Revine Lago che ha attinto questa possibilità di finanziamento e ha preso un contributo di 155.000 euro. Pensi un po'. Allora io voglio sapere, siccome è venuta fuori una polemica anche sui giornali che contro la regione, la provincia, non si capisce bene con che documentazione in mano è stata fatta, io chiedo all'amministrazione comunale se ha fatto il progetto promesso per mettere in sicurezza la strada che da Longhere porta verso Revine. Ricordo anche che ci sono state recentemente, qualche giorno fa, un investimento mortale in un'altra parte della città, via Rizzera, che ha bisogno di interventi, e un anno fa di fronte all'ospedale un altro incidente mortale di un pedone. Allora c'erano ben i motivi per fare almeno non una ma due domande di finanziamento per progetti diversi messi in sicurezza, visto la scarsità anche di risorse dell'amministrazione. Andare a attingere minimo il 50% degli interventi pagati dalla regione credo sia stata una cosa salutare anche per le casse comunali. Poi vedo interventi sulle piscine comunali, 180.000, erano 2,50, sono stati tolti 70.000, però non sono stati riportati negli anni a seguire. Chiedo come mai. Riqualificazione aree centrali di San Giacomo, 156.000. Bene, sono perfettamente d'accordo. Qualche dubbio che le riusciate a fare, specialmente il marciapiede lungo il muro del monastero, perché alla fine il marciapiede da 1,5 metri si riducerebbe a 40 centimetri. Ricordo che per le strade statali ci vuole almeno 1,5 metri di marciapiede. Per il momento basta. Grazie consigliere. Fasan, la parola al consigliere Posocco. Sì, buonasera, cercherò di essere breve anche perché non sono informissima questa sera. Allora, innanzitutto San Giacomo, in commissione avevo capito che nella sistemazione di Piazza Fiume, diciamo, entravano anche dei parcheggi dietro la Sauro, che però in quello che ha presentato non ho visto segnati. E in questo senso e volevo capire se avevate pensato qualcosa anche riguardo i camion che passano davanti alla Canonica continuamente, se c'è la possibilità con qualche modifica del traffico di sistemare quella odiosa, insomma, quel passaggio là che è veramente pericoloso. E vorrei soffermarmi su un altro punto che era quello del parco giochi a Ceneda, per il quale le mamme tempo fa si erano, diciamo, attivate facendo un'altra richiesta all'amministrazione, dicendo anche, promuovendo una raccolta firme per il parco giochi. Il signor sindaco in un messaggio che ha mandato ha detto che comunque era pronto il progetto per il parco giochi, quindi firme o meno il parco giochi si faceva. Stasera ho visto che comunque il progetto non c'è, o meglio esiste uno schizzo, se mi posso permettere il termine, e quindi il progetto non c'è. Ma la cosa, questa non è che mi dispiace che non ci sia il progetto, anzi mi fa piacere perché potrebbe portare il Consiglio Comunale, la Giunta e magari il Consiglio di Quartiere e le stesse mamme a lavorare su un progetto migliorativo per il quartiere. A Vittorio ci sono parecchi parco giochi, quello che io suggerirei, l'idea che do a questa Giunta, all'assessore, è di provare a usare qualcosa in più, che non sia la classica giostrina con la panchinetta, ma che sia un qualcosa veramente di fatto bene. Un'idea che potrei lanciare è fare un parco giochi inclusivo per i bambini disabili, e quindi che sia accessibile e fruibile da tutti i bambini, anche quelli con disabilità.
Si potrebbe in questo senso coinvolgere l'ASL, si potrebbero coinvolgere i fisioterapisti per fare un progetto in linea, per dire, con i parchi giochi moderni che non sono costosi, che ci sono, per dire, in Alto Adige, che sono veramente fatti per dare un senso al parco giochi e portare un valore aggiunto anche al quartiere, perché Ceneda ha bisogno di un qualcosa in più, e questa è l'idea che lancio, è usare un qualcosina in più per questo parco giochi. Il progetto, ripeto, non è, perché quello, io non sono un tecnico, ma quello avete visto anche voi, non è un progetto, quindi ragioniamo in quest'ottica, coinvolgiamo i genitori, coinvolgiamo anche gli enti, e quindi appunto l'idea, io lancio qui un parco giochi inclusivo, ma se avete anche voi altre idee lo possiamo fare, perché ripeto, la cifra è importante. Ho visto parco giochi finanziati di questo tipo finanziati dalla Regione Lombardia recentemente, sono circa intorno ai 25.000-30 euro, quindi ci siamo, però usiamo qualcosa in più, facciamo qualcosa di diverso, facciamo qualcosa di importante, anche perché il quartiere di Ceneda se lo merita e se lo merita la città. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Saracino. Sì, velocemente, se mi potete spiegare la risoluzione interferenze e varianti strade statale 51 dalle Magne, in cosa consistono, e se avete deciso dove fare il campo da rugby, visto che ogni anno viene messo a bilancio, però sapere dove verrà fatto. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Dus. Sì, prego. grazie. Bene, questo piano delle opere pubbliche, mi pare che ci siano degli interventi che sono in linea con quanto previsto sia nel programma di mandato che con quanto già in parte realizzato. Mi riferisco in particolar modo al proseguimento degli interventi legati agli edifici scolastici e anche agli interventi sugli impianti sportivi. Mi fa piacere ricordare qui in questa sede come una notizia che è uscita sui giornali alcune settimane fa, e si riferisce al fatto che Vittorio Veneto è stata meritevole di essere iscritta all'interno dei fondi sport e periferie. Il DPCM è del 22 ottobre 2018, è a firma Giorgetti e fa parte di un intervento che era partito dall'allora governo Renzi e Gentiloni, che metteva a disposizione delle città fondi importanti per quanto riguarda appunto le strutture sportive, e Vittorio Veneto, ripeto, è risultata iscritta all'interno di questo fondo per la cifra di 500.000 euro. Credo che sia da ringraziare anche in questo caso il sottosegretario Giorgetti, che ha voluto confermare questo fondo per la nostra città, per cui una sinergia tra sicuramente due forze politiche non vicine, che però entrambe hanno lavorato per la nostra città. L'augurio e l'auspicio è che questi fondi possano arrivare più velocemente possibile, in modo da poterli inserire nel prossimo bilancio e quindi poter iniziare a spenderli per il completamento dell'area sportiva, che come abbiamo visto è già in fase di notevole restyling. Mi riferisco in particolar modo alla pista d'atletica, ma anche, come avete visto oggi, al progetto legato alle piscine comunali, che assumeranno una veste e una funzionalità del tutto adeguate ai tempi e alle esigenze anche degli sportivi, ma anche dei dilettanti. Il nostro centro sportivo credo che abbia una peculiarità che altri non hanno, e qui mi riferisco in particolar modo al fatto che si possono trovare diverse strutture sportive, una a fianco all'altro, per cui una madre quando può portare un bambino in piscina e magari l'altro a judo, per fare un esempio, e è una caratteristica che credo sia stata un'ottima idea delle amministrazioni precedenti. E spero anche che si possa trovare compimento in quest'area il campo da rugby, che, come chiedeva prima il consigliere Saracino, di cui si è tanto discusso, di cui noi tanto abbiamo promesso, e spero che appunto possa trovare realizzazione all'interno di questo polo sportivo. Grazie, per il momento è tutto e poi ritornerò. Grazie consigliere. Io a questo punto darei la parola all'assessore Turchetto per le risposte.
Grazie, brevemente. Allora, consigliere Fasan, noi la pista ciclabile Revine-Longhelia la facciamo ed è quella finanziata con le risorse anche del BIMPIAVE, quindi ha un finanziamento, a questo finanziamento aggiungiamo un finanziamento nostro. Per quanto riguarda, purtroppo ci sono stati 2 incidenti gravissimi giustamente in quella strada, ma io ricordo che c'è un tratto comunque di provinciale in cui è accaduto uno di questi 2 incidenti che non è di nostra competenza diretta. Per quanto riguarda i finanziamenti a opere di sicurezza stradale, la rotatoria, come l'ha definita lei davanti all'ospedale, è finanziata anche dalla Regione proprio a seguito di un bando per il finanziamento di opere per la messa in sicurezza delle strade, quindi l'abbiamo acquisito quel finanziamento, sì. E ancora il progetto che abbiamo illustrato di San Giacomo, abbiamo solo individuato le aree in questa fase ovviamente, però anche quella è di fatto una messa in sicurezza. Tutto il lato ovest della statale viene messo in sicurezza per quanto riguarda l'utenza debole, quindi anche quella è una messa in sicurezza. Ricordo che stiamo intervenendo in questo momento a Carpesica con la realizzazione di 2 portali per i 2 passaggi pedonali illuminati, sempre per la sicurezza stradale, e anche questo intervento è stato finanziato dalla Regione. E ricordo che stiamo lavorando a Cozzuolo con la costruzione di un tratto di pista ciclabile che collegherà Cozzuolo a Ceneda, in un tratto che era totalmente sprovvisto di una sede appunto per l'utenza debole, quindi pedoni e ciclisti. Anche questo è un intervento che riguarda la sicurezza stradale. L'importo per la piscina, quello previsto negli anni successivi, ho detto già presumibilmente nel 2019, non l'abbiamo messo perché siamo ancora in fase di progettazione, quindi la stima precisa non è ancora stata fatta dell'intervento. Questa è la motivazione. Consigliere Posocco, non ci sono i parcheggi ex Sauro che avevamo visto invece in commissione, in realtà ci sono, fanno parte di un progetto più piccolo che sta nell'elenco dei progetti minori ed si chiama interventi di riqualificazione di Piazza Fiume, quindi è lì. Il traffico davanti alla Canonica potrà essere, dico parzialmente, comunque in qualche modo, non dico risolto, ma potrà trovare delle risposte all'interno della progettazione che stiamo facendo di quell'area, quindi eventualmente spostando leggermente o mettendo un po' in sicurezza la strada che attraversa in quel luogo e che collega la provinciale con la statale. Lì una risposta potrà essere data. Per quanto riguarda il parco giochi, va bene, lei ha fatto una proposta, in realtà non è uno schizzo, è già una idea progettuale effettiva quella, ha anche una quantificazione economica e anche una previsione di quali tipologie di giochi o di intrattenimenti ci possono essere all'interno, quindi insomma, non è uno schizzo come l'ha definito lei, è un progetto, ovviamente è un piccolo progetto perché non si tratta di una area molto vasta, ma è un progetto. Le interferenze con la strada statale 51 l'avevamo già parlato, mi pare, in precedenza, comunque non è oggetto di modifiche, sono tutte quelle interferenze che ci possono essere sia negli impianti pubblici che nei sottoservizi con i lavori di realizzazione del traforo. Grazie Assessore. Consiglieri, a voi la parola. Consigliere Fasan, prego. Voglio ricordare che la variazione del piano opere pubbliche e tutti i progetti devono essere legittimati entro il 31/12 con un progetto esecutivo, altrimenti non si avrebbe i soldi stanziati per i progetti, andrebbero tutti sì. Non si potrebbero più spenderli in avanzo di amministrazione. Ecco. Ricordo che questa graduatoria è valida 3 anni, Assessore,
perché sono stati finanziati i primi 80 e credo che la Regione ne finanzi 80 all'anno. Pertanto lei, non partecipando a questa graduatoria, ha vincolato anche i prossimi 2 bilanci comunali. Io credo che sia una cosa molto grave. Inoltre mi chiedo perché non è stata richiesta il finanziamento della rotonda di via Ippolito Pinto, che era di pertinenza della provincia. La provincia ha tolto i soldi di quella rotonda perché il comune ha tardato a fare gli espropri. Mi sbaglio? No, posso sempre correggermi se sbaglio, tanto viene registrato tutto. Pertanto vedo l'assessore Napoli che si trova estremamente a suo agio. Pensi a quello che le capiterà poi nella variazione di bilancio. Sì. Comunque non sono assolutamente soddisfatto poi le chiedo un'ulteriore cosa, così mi è venuto in mente adesso. I 50.000 euro che vanno a finanziare i serramenti del Fender sono in questa variazione di... Ecco. Allora io chiederei al Presidente Tocquet che prima di votare questa variazione di bilancio, sì, questa variazione di opere pure, stavo pensando a altre cose, chieda l'incompatibilità di tutti i membri di questo Consiglio che vanno a votare questo punto e anche il prossimo sul bilancio, perché a mio parere i 50.000 per il progetto Fender danno un problema di incompatibilità a qualcuno di questi consiglieri qui dentro. Ecco, la ringrazio. Grazie, consigliere Fasan. Consigliere Posocco. Sì, grazie. Riguardo a San Giacomo, assessore, c'è anche via San Fermo da prendere per mano, col traffico pesante in via San Fermo, mi raccomando. E le chiedo vorrei anche una risposta, mi è venuta in mente in termini di sicurezza stradale, poi magari mi dirà che sono fuori tema, però c'è parte di via del Bersagliere e parte della Bretella che da quasi un anno hanno le luci spente, e sì, i lampioni spenti. Volevo capire il perché è più di un anno che ci sono problemi di illuminazione lungo la Bretella e lungo via del Bersagliere per salire a Carpesica. Riguardo al parco giochi di Ceneda, mi scusi se insisto ma ci torno sopra, perché non basta dire metto là 2 giostrine così ho accontentato il quartiere. Secondo me non mi piace. Mi piace guardare oltre e creare un progetto fatto bene e osare un po' di più se ne ho la possibilità. Io penso che ci sono altri là a Ceneda dei terreni magari del comune da valutare, magari anche un pochino più grandi, e in un'ottica così che mi veniva in mente un parco giochi inclusivo per bambini disabili potrebbe attrarre anche più genitori da fuori, magari potrebbe dare un valore aggiunto allo stesso nido. Si parlava l'altro giorno, così la gente che viene, il nido è là vicino, vedono i servizi anche del nido, possiamo creare un progetto, insomma idee ce ne sarebbero tante, penso che un'amministrazione le debba mettere in piedi, e quindi invito veramente a far di più. Grazie. Grazie consigliere Posocco, la parola al consigliere Saracino. Sì, no, io perché ci tengo molto alla concretezza rinnovo l'invito del campo da rugby, perché ormai è una promessa che va avanti da 3 anni, il posto dove viene fatto, se c'è oppure dobbiamo ancora deciderlo. Dus ha detto gli piacerebbe nella stessa area, io voglio sapere oggi c'è un'area individuata, abbiamo l'area o ancora dobbiamo trovarla e quindi arriveremo alle prossime elezioni senza un campo da rugby. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Carnelos. Sì, piccolissimo l'intervento, che devo dire un po' il consigliere Fasan si è corretto nel secondo intervento, mentre invece, a dire la verità, la lacuna manca ancora il consigliere c'è ancora nel consigliere Posocco, perché è vero,
purtroppo mi sto abituando al fatto che la politica stia diventando mera propaganda. Ma Pasan nel primo intervento ha fatto passare l'idea, fake news, che quell'elenco che aveva erano tutti progetti finanziati dalla Regione. Non è vero. Quindi all'inizio serviva... L'hai detto tu? Nel secondo intervento hai detto, correggendo il primo, e hai detto che quei progetti ad oggi sono finanziati per il 2018 fino al... avevo in testa, non so se l'80 o il 63, tant'è vero che il progetto di Revinelago non è fra quelli finanziati attualmente, perché in graduatoria è un po' sotto, vero, se verrà rifinanziato, quindi metti i puntini sulle i, perché nel primo intervento hai detto tutti i soldi cash per tutti dall'1 ai 300, non è vero, e sarà il caso che come polizia anche piccolini come siamo noi, non certo ai livelli più alti, a Dita da Renzi è già a un livello più alto, ma in questo momento è come noi di dire la verità, di non dire balle. E allora la precisazione che hai fatto nel secondo, perché non dirla all'inizio? Serviva propalare, propaganda. Consigliere Posocco, quindi conosco nell'attività in questo Consiglio Comunale acume e talvolta interventi notevolmente sensati. Quello di stasera sui progetti è del tutto infondato o insensato. E mi spiego. La variazione delle opere pubbliche serve quando l'amministrazione individua un progetto, un intervento che non aveva preventivato prima. Questo intervento può essere determinato dalla richiesta dei cittadini, da accadimenti che non potevano essere previsti prima, e una amministrazione solo si permette di fare progetti su interventi non previsti nel piano delle opere pubbliche, travalica le sue competenze. È uno schiacciare il Consiglio Comunale che fra i pochi compiti che gli sono rimasti è quello di autorizzare ex ante una amministrazione a procedere su certi progetti. Quindi questa prima scorrettezza. Seconda scorrettezza. Come lei sa benissimo, lo schizzo, la visuale di questi possibili interventi che potranno essere fatti solo se il Consiglio Comunale li approva, in sede di commissione legittimamente e con correttezza e pacatezza ha chiesto: si potrebbe avere così per i consiglieri comunali, per il Consiglio Comunale, così un abbozzo, un vedere qualcosa su questi progetti che voi, chiaro, non potete aver già fatto perché il Consiglio Comunale non vi ha autorizzato, ma così tanto per sapere, tanto per vedere, e cortesemente l'assessore vi ha detto: beh, sì, mancano pochi giorni, ma ci attiviamo per darvi una visuale di quello che intenderemmo fare e di dare ovviamente l'incarico dopo di quello che intendiamo fare, e la ragione per cui chiediamo al Consiglio Comunale di fargli approvare
Tra l'altro poi vedremo chi li approva. E cortesemente l'assessore e l'amministrazione hanno mantenuto quella promessa che avevamo fatto proprio in quella sede, che serve appunto a questo scambio di opinioni fra l'organo deliberativo, che è il Consiglio Comunale nella sua strutturazione delle commissioni, rispetto all'organo esecutivo che esegue e può eseguire esclusivamente quello che l'organo deliberativo gli dice e gli approva di fare. Ora, dopo che è stato fatto l'abbozzo, non va bene. Ci vuole il progetto esecutivo. Com'è possibile avere il progetto esecutivo o qualcosa di specifico su un intervento che ancora adesso, mentre sto parlando, non è stato approvato? Propaganda anche quella. E lo si capisce dal secondo intervento, che è mera propaganda. Quello di dire, facciamolo in un altro posto. Prima che, senza che ci fosse l'autorizzazione, cortesemente l'amministrazione risponde e un presepe non mi piace, direbbe De Filippo. Un presepe gli fa da parte. Ma signori miei, non siamo mica fessi. Io non lo so e mi auguro vivamente che questo Consiglio lo approvi, quei progetti. Si finisca un minuto solo. Spero altrettanto che si riesca a realizzarli, perché quello che vorrebbe il consigliere Posocco è quello di fare per il momento assolutamente, di cercare da un'altra parte una fantomatica area che non si sa e no, ecco, quella è troppo piccola e bisogna studiarci sopra. La volontà è meglio non far niente. Vabbè, io ho fatto il mio intervento e voi avete fatto il vostro. Grazie. Grazie consigliere Carnelos, e adesso si è prenotato il consigliere Botteon. Grazie Presidente. Allora intanto chiedo scusa se ho alzato la voce prima, ma quando resto deluso dal comportamento delle persone, purtroppo fatico a contenermi quando certi atteggiamenti sono incoerenti proprio con l'idea che ho di dibattito e di coerenza. Allora, per quanto riguarda questo piano di opere pubbliche, vi è una cosa che mi piace molto e che voglio sottolinearla, ovvero la volontà, almeno sulla carta, di tornare a investire sullo sport, una cosa che ho già detto in passato, però lo si vede in maniera piuttosto netta guardando le voci di questo piano opere pubbliche, ovvero c'è la volontà di tornare a investire e quindi di riqualificare alcune aree, tra cui le piscine, come abbiamo visto, questo campo da rugby che è tanto atteso, però anch'io devo dire che sottolineo la richiesta di maggiori informazioni che viene dal consigliere Saracino, però questa è sicuramente una serie di iniziative che vanno verso un obiettivo, ed è un obiettivo di quelli che sono elencati nelle premesse del programma triennale opere pubbliche. Quello che manca però secondo me è quella di rilancio della città, questo lo vedo bene, cioè si rilancia la città, si vede il lato sportivo, manca un po' il resto. In particolare viene sottolineato nelle premesse la città green e smart, in particolare per quanto riguarda l'efficienzazione energetica degli edifici, però vi sono degli aspetti di questa città che fanno di Vittorio Veneto una città che è tutta tranne che smart, tranne che green e smart. Io penso che prendere la macchina a Vittorio Veneto al mattino o la sera tornando dalla zona industriale, oppure passando per qualsiasi scuola o edificio, per la maggior parte delle scuole e edifici di Vittorio, sfido chiunque a dire che Vittorio Veneto sia una città green e smart, è una città dull, direi, da questo punto di vista, un po' ottusa nelle sue scelte effettuate negli anni passati e purtroppo non cambiate in questi.
manca quindi quella che è un'idea di città, un'idea di rivoluzione della mobilità, di cambiamento profondo. Non c'è mai stata e purtroppo manca adesso. Io potrei citare una cosa che si era messo in programma elettorale, ovvero il tentativo ad esempio di cambiare la viabilità del centro, il famosa inversione di sensi unici di cui si è parlato. Faremo, mancano 6 mesi, ormai dubito che verranno fatti, però è una città che ha paura di modificare, ha paura di se stessa, è un'amministrazione che purtroppo ha paura di prendere certe decisioni oppure non ha le forze per farlo. E ci sono degli interventi ciclabili qua e lì, ma sono interventi random che vanno a tamponare delle falle, vanno ad assecondare delle richieste, che è giusto, però manca una visione d'insieme, manca una progettualità e purtroppo è una mancanza grave che secondo me incide profondamente sulla mancanza di rilancio della città. Quindi in parte promuovo il piano opere pubbliche, in parte no, perché non vedo assolutamente il rilancio auspicato da questo piano opere pubbliche. Grazie. Grazie consigliere Botteon. Consigliere Dus, a lei la parola. È il secondo giro, giusto? Mi sono un po' perso. No, mi riallaccio un po' a quanto diceva il consigliere Botteon, che era una considerazione interessante secondo me, e provo a dare una risposta di come ho interpretato io questo piano delle opere pubbliche e anche il resto. E secondo me c'è un fil rouge che collega le diverse opere pubbliche, che è partito 4 anni fa e che adesso sta perseguendo i suoi obiettivi. Mi riferisco in particolar modo agli edifici scolastici che hanno avuto un importante riammodernamento e assestamento sia dal punto di vista sismico che dal punto di vista energetico. Mi riferisco anche a quei piccoli interventi di collegamento ciclabile, perché come sappiamo tutti Vittorio Veneto ha una straordinaria pista ciclabile che rappresenta l'ossatura centrale, gli mancano però tutte le ramificazioni che poi potrebbero portare alla mobilità sostenibile di cui lui parlava. C'è una visione legata allo sport, ripeto, sull'area sportiva. Io adesso non lo so esattamente se quale area è stata identificata, se al momento è ancora possibile identificare un'area. Io ripeto quali erano i nostri desiderata. Sappiamo che quella vicenda del Victoria è andata come è andata e continuo però a sostenere che quella dovrebbe essere la vocazione per quell'area lì. Credo anche che molti interventi siano stati fatti anche in aree più periferiche della nostra città. È chiaro che c'è ancora molto da fare perché la città è molto grande e ha molte esigenze, però credo che quello che è stato fatto e quello che verrà fatto va nella giusta direzione. Grazie consigliere Dus. Bene, allora vedo che non ci sono interventi, quindi a questo punto l'assessore Turchetto vuole dare le risposte alle domande. Direi brevemente. Posocco fa alcune segnalazioni e quindi le prendiamo come tali. Il consigliere Fasan ancora sulla rotatoria di Via Pinto, ne abbiamo già parlato tante volte in questo Consiglio Comunale, abbiamo letto anche le comunicazioni che ci ha dato la provincia e quindi è inutile che ci torniamo sopra, sono verbalizzate e sono già state dette più volte. Noi abbiamo fatto la nostra parte acquisendo i terreni, manca la parte di chi doveva realizzare la rotatoria. Per i progetti esecutivi, lo sapevamo, grazie comunque di avercelo ricordato. Invece volevo dare una risposta un po' più organica al consigliere Botteon, che tutto sommato ha fatto una serie di valutazioni che secondo me meritano attenzione. Sullo sport condivido, nel senso che c'è un fil rouge, anche sottolineato da parte del consigliere Dus, su questo tema, sulla riqualificazione degli impianti sportivi cittadini. Non sono invece d'accordo per quanto riguarda, ma lo dico garbatamente, nel senso che anche le sue opinioni sono state, mi sembra, abbastanza
garbate e anche motivate in certi passaggi, però ecco, la città green e smart, così come era prevista nel nostro programma di mandato, che prevedeva rigenerazione e riqualificazione di edifici esistenti e di sviluppare una rete ciclopedonale integrata nella città e nel territorio. Allora io faccio presente che abbiamo solo riqualificato edifici esistenti. Tutti gli interventi che noi abbiamo fatto hanno riguardato semplicemente la ristrutturazione o la riqualificazione sia energetica sia strutturale degli edifici esistenti, quindi siamo stati assolutamente all'interno di questo ambito. La rete ciclopedonale, è vero in parte che sono stati fatti dei piccoli tratti, no? Però sono dei piccoli tratti che, se ci pensiamo bene, sono strategici. Allora abbiamo realizzato la pista ciclopedonale di Viale Sant'Antonio, che collega San Giacomo fino alla zona di San Pietro e Paolo sostanzialmente. Abbiamo poi realizzato la sistemazione della Vittoria Lata, dando continuità alla pista che da San Giacomo arriva a San Pietro e Paolo. Abbiamo poi realizzato la pista di Via Celante, che consente il collegamento quindi di fatto tra San Giacomo e il centro città. Stiamo lavorando nella zona di Cozzuolo, come ho detto prima, e è in fase di approvazione anche il progetto esecutivo del secondo tratto, quello che collegherà la rotatoria di Via Grazioli con Ceneda, per cui anche quel quadrante sud-ovest viene sistemato tutto quanto col parcheggio dell'A27 Sud e la pista ciclabile che da Cozzuolo arriva a Ceneda. Anche il quadrante sud-ovest, diciamo, ha una sua riorganizzazione organica. La stessa cosa la stiamo programmando, la stiamo progettando per quanto riguarda la Val Lapisina, in particolare nel collegamento con Revine Longhere, come abbiamo detto prima, e altri interventi sono stati fatti a Serravalle, dando continuità alla pista ciclabile, la dorsale, diciamo così, che attraversa per lungo da nord a sud tutta la città e che va da San Giacomo fino a questo punto fino a Piazza Flaminio, quindi riqualificando un percorso che oltre a essere un percorso ciclopedonale è anche un percorso turistico. In questo senso io ci vedo invece assolutamente un filo conduttore, un fil rouge, che ovviamente compatibilmente con le risorse che abbiamo a disposizione stiamo cercando di portare avanti e siamo riusciti a realizzare. Queste sono le mie osservazioni. Grazie. Grazie Assessore. Signor Sindaco. Grazie, se posso aggiungere, lo scorso Consiglio Comunale sottolineavo la comunanza di visione rispetto all'intervento che aveva fatto il consigliere De Re, per cui posso dire che per quanto riguarda il campo da rugby mi sono incontrato 2 volte con il signor Armando Scarpis, con cui sto parlando, speriamo che vada tutto a buon fine. Grazie. Grazie. Ecco, a questo punto non mi resta che dare la parola per le dichiarazioni di voto, se ce ne sono. Consigliere Fasan. Volevo ribattere alcune affermazioni dell'assessore Turchetto. Io parlavo del marciapiede di Longare, se lei parla di pista ciclabile parliamo di 2 cose ben diverse. Poi le avevo chiesto di verificare la compatibilità di tutti i consiglieri su questo punto, si possono votare questo punto all'ordine del giorno. Mi auguro che lo faccia, è una mia richiesta formale, perché a mio parere lei, Presidente Toccherli, non è compatibile in questo momento, perché fa parte della consulta, no? Sono rimasto ai tempi d'oro, non so. Poi, non mi risulta di far parte della consulta, io faccio parte di un'associazione, una delle tantissime che dà il suo appoggio morale. Sono ben felice che lei lo affermi perché viene messo a verbale. Certo. Poi c'è l'ex sindaco Butteon che è anche lui. E poi se vuole, ho anche contribuito personalmente, metti un mattone al parafender a dare un facciamo le cose formali, lei faccia Presidente e i suoi soldi li metta dove vuole. Certo. Sì. Dichiarazione di voto. Avevo chiesto espressamente di domandare. Domanda, c'è qualcuno incompatibile? Vabbè, tutti compatibili, va bene? Ecco, stiamo attenti a quello che facciamo quando alziamo la manina, va bene? Assolutamente contrario a questa variazione di
piano opere pubbliche. Consigliere Saracino. Sì, opere pubbliche, gran parte delle opere pubbliche, devo ammettere, sono state completate quelle della precedente amministrazione, questo bisogna darne atto. Di propri progetti di questa amministrazione ci sono pochi, che non condivido con le priorità che vengono dati e quindi voterò contro. Grazie. Consigliere Posocco. Sì, allora una risposta che sono stato tirato in ballo dal consigliere Carnelos. Probabilmente non mi sono spiegato bene, probabilmente o potrebbe essere stato distratto o non aver capito. Non ho detto che il parco giochi non sa da fare, anzi, volevo dire, come amministrazione, visto che non c'è un progetto esecutivo, c'è un finanziamento, volete osare? Volete osare un po' di più con un progetto degno di una città da 30.000 abitanti, un qualcosa di nuovo che coinvolga la città? Sì. Bene, vi ho dato un'idea, ce ne sono altre che i cittadini di Ceneda vi possono dare. No, va bene, se non riuscite a farlo, spero che la prossima amministrazione magari possa pensarci per fare, appunto, per osare qualcosina di più e avere una visione della città che, scusate se ve lo dico, mi sembra vi manchi. Il voto sarà contrario. Grazie consigliere Posocco. Consigliere Botteon. Grazie, allora il mio voto sarà di astensione perché sono favorevole più o meno al 70, 60, 70%, per me il 30% invece le opere avrebbero meritato altre priorità, quindi non mi vede favorevole. Brevissima replica. Io vorrei tanto vedervi in bicicletta, capireste, perché se voi vai in bicicletta da Costa a Meschio, capisci che non va bene la città. Se vai in bicicletta da Meschio a Ceneda, capisci che non va bene la città. Se vai dal centro a Serravalle, capisci che non va bene la pista ciclabile. Non devi fare dei piccoli tratti, devi fare collegamenti. Una volta che si gira e ci sono collegamenti, allora la gente va sicura. Invece continuiamo a fare dei piccoli tratti da qui a lì, da qui a lì e da qui a lì. Ma se non fai un progetto di collegamenti, serve a poco. Grazie consigliere Botteon. Consigliere Dus. Sì, dispiace che per l'ennesima volta sento dichiarazioni di voto che prevedono la bocciatura di questo piano opere pubbliche, ma non mi dispiace per il fatto che questo piano opere pubbliche sia presentato da noi e quindi voi in una certa maniera, voi bocciate questa proposta e dopo conseguentemente l'attuazione di questa proposta. Quello che dispiace è che il piano riguarda tutti i cittadini. Voi magari non potete condividere alcune di queste opere, come ha detto giustamente il consigliere Botteon, ne avreste fatte delle altre. Credo che però ci siano degli strumenti che la politica mette a disposizione. Uno strumento è l'astensione, perché queste opere che verranno realizzate non vengono realizzate per una parte dei cittadini, ma vengono realizzate per tutti i cittadini. Credo che bocciarle significa bocciare la decisione di dare alla città delle risorse e questo secondo me è un atto, ripeto, politicamente non scorretto, però giustamente chi sono io per giudicare voi e quindi votate come meglio ritenete. La maggioranza sosterrà, come ha sostenuto altre volte, questo piano di opere pubbliche perché, ripeto, va nella direzione da noi auspicata. Grazie consigliere Dus. Consigliere Darè. Noi questo piano opere pubbliche, se non ci fossero i 50.000 del Pala Fender o il Pala Capanon, ormai come viene definito, noi ve lo votiamo, perché le altre le condividiamo tutte, non possiamo condividere altri 50.000 su un'opera che non serve a niente e è comunque di parte. Proponi un emendamento. No, ha ragione, consigliere Carnelos, ha ragione. Però anche a lei ho dato la parola qualche volta. Anche in dichiarazioni. Guardi, vado nei verbali e trovo. Va bene. Metto in votazione il punto numero 5 all'ordine del giorno, programma triennale opere pubbliche ed elenco annuale 2018, seconda variazione, approvazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora, 10 favorevoli,
1 astenuto, 5 contrari, 16 e quindi tornano i conti, siamo in 16 presenti. Metto in votazione l'immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, astenuti, medesimo risultato. A questo punto do la parola per il punto numero 6, bilancio di previsione 2018-2020, quinta variazione, all'assessore Napoli, quinta variazione con applicazione parziale dell'avanzo di amministrazione esercizio 2017. Assessore Napoli ha la parola. Allora, questo punto riguarda il riconoscimento di debiti fuori bilancio da sentenze esecutive. Ecco. No, bilancio di previsione, punto 6. Scusate. Punto 6. Punto Siamo 6. già alla variazione. Sì. Scusate. Allora, questa è la quinta variazione con applicazione parziale dell'avanzo di amministrazione esercizio 2017. Così molto velocemente do una scorsa ai vari passaggi. Praticamente noi abbiamo già avuto una serie di variazioni di bilancio, esattamente 4, dopo l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2018 e il triennale 19-20, e quindi praticamente oggi siamo all'ultimo passaggio, ove è possibile intervenire per fare appunto delle variazioni al bilancio. Quindi io darei velocemente lettura dei passaggi più significativi della nostra delibera. Quindi allora, richiamate la deliberazione di giunta numero 82 del 3/5/18, legalmente esecutiva, successivamente ratificata con propria deliberazione numero 20 del 04/6/2018, esecutiva ai sensi di legge, con cui si è provveduto ad una prima variazione d'urgenza con applicazione parziale dell'avanzo di amministrazione esercizio 2017 per l'importo di euro 50.000 e adeguamento al PEG 2018-2020. La deliberazione di giunta comunale numero 115 del 21/6/2018, legalmente esecutiva, successivamente ratificata con propria deliberazione in data numero 29 in data 30/7/2018, con cui si è provveduto ad una seconda variazione d'urgenza con applicazione parziale dell'avanzo di amministrazione esercizio 2017 per l'importo di euro 92.690 e adeguamento del PEG 2018-2020. La propria deliberazione numero 32 del 30/7/2018, legalmente esecutiva, con cui si è provveduto all'assestamento generale di bilancio con applicazione parziale dell'avanzo di amministrazione esercizio 2017. La propria deliberazione numero 38 del 28/9/2018, legalmente esecutiva, con cui si è provveduto ad una quarta variazione con applicazione parziale all'esercizio dell'avanzo di amministrazione esercizio 2017. Dato atto che oggi, esclusa la presente variazione, risulta applicato al bilancio 2018 avanzo di amministrazione per euro 1.079.667,82, di cui 726.977,82 destinato a spese di investimento ed euro 352.690 destinato a spese correnti. Richiamato l'articolo 187,2 del TUEL, il quale stabilisce che la quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere applicata solo per le seguenti finalità elencate in ordine di priorità. A. Per la copertura di debiti fuori bilancio. B. Per i provvedimenti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, di cui l'articolo 193 del TUEL, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari. C. Per il finanziamento di spese di investimento. D. Per il finanziamento di spese correnti a carattere non ripetitivo. E. Per l'estinzione
anticipata di prestiti. Considerato che sulla base delle richieste pervenute dai dirigenti dell'ente in atti al servizio finanziario si devono registrare alcune variazioni di entrata e conseguentemente adeguare alcune variazioni di uscita relativamente al bilancio di previsione 2018-2020, di cui si evidenziano di seguito quelle principali e di importo più rilevante. Esercizio 2018, entrata corrente. Allora, maggiori e minori entrate, anche questa è una voce, come abbiamo rilevato anche nella commissione consiliare, che comprende un numero notevole di piccoli e meno piccoli aggiustamenti, ma sono stati ricompresi in un'unica voce per semplicità e comodità, ma comunque tutta la documentazione è disponibile. Maggiori e minori entrate relative a proventi con vincoli di destinazione che determinano un corrispondente aumento o riduzione della spesa correlata, trasferimenti IMU, immobili diversi e tasi, abitazione principale, contributi statali, regionali e da privati negli ambiti asilo nido, attività assistenziali, CAV, che sarebbe centro antiviolenza, eliminazione barriere architettoniche, per complessivi 65.145 euro. Maggiori entrate per diritti di segreteria, pratiche varie per euro 29.100. Maggiori proventi per gestione impianti sportivi per euro 10.800. Maggiori entrate per distribuzione utili, società partecipate per euro 47.500. Maggiore entrata da proventi impianto fotovoltaico in zona industriale per euro 23.700. Maggiori entrate da introiti utilizzo sale comunali per euro 12.000. Minori entrate per proventi concessioni cimiteriali per euro 44.000. Esercizio 2018, spesa corrente. Quindi prima abbiamo fatto le entrate, adesso facciamo le uscite. Maggiore spesa per erogazione contributi vari in ambito sportivo, culturale, scolastico, sociale, derivante anche da contributi regionali per euro 33.685. Maggiore spesa per manutenzione vari e servizio viabilità e impianti sportivi per euro 27.150. Maggiore spesa per collaborazione incarichi professionali per pianificazione territoriale per euro 51.352. Minore spesa per acquisto carburanti mezzi diversi per euro 26.500, minore spesa per interessi passivi e quota capitale mutui per euro 39.500, minore spesa per interventi in ambito sociale per euro 8.814, minore spesa per forniture diverse per euro 2.500, minore spesa per assunzione a termine e per spesa di personale non assunto per euro 70.400. Variazioni compensative fra stanziamenti relativi a spese correnti all'interno di singoli servizi per un migliore utilizzo delle risorse disponibili. Esercizio 2018, entrata in conto capitale. Allora, maggiori entrata per alienazione di beni mobili, euro 15.100, maggiore contributo dello Stato per interventi presso l'asilo nido comunale, precedentemente iscritto nell'annualità 2019 per euro 280.000. Minore entrata per proventi derivanti da permessi di costruire per euro 111.232. Esercizio 2018, uscita in conto capitale, maggiore spesa per verifica sismica e riqualificazione energetica dell'asilo nido comunale, precedentemente iscritta nell'annualità 2018 per euro 280.000. Intervento riqualificazione aree centrali di San Giacomo per euro 156.000. Maggiore spesa per la nuova sede della protezione civile presso l'ex scalo merci per l'ex scalo merci della stazione ferroviaria per euro 83.000, realizzazione di un parco giochi in zona Ceneda per euro 30.000, minore spesa per manutenzione straordinaria fontane cittadine per euro 80.000, minore spesa per riqualificazione piscine comunali per euro 50.000, minore spesa per lavori e interventi vari reimpiegati in specifici interventi per euro 91.
ritenuto per finanziare spese di investimento, in particolare di destinare la parte libera dell'avanzo di amministrazione per euro 50.000 per l'acquisto di serramenti in un edificio comunale. Ritenuto altresì necessario apportare variazioni alla parte corrente dell'esercizio 2019, si riportano quelle maggiormente significative, quindi parliamo dell'anno 2019. Per la parte entrata sono per la parte entrata 2019 stralcio del contributo dello Stato per interventi presso l'asilo comunale per euro 280.000, detto contributo è già stato registrato e incassato nel 2018. Per la parte spesa 2019, maggiore spesa per contributi alle scuole materne paritarie per euro 10.000, riduzione di spesa per verifica sismica e riqualificazione energetica all'asilo nido comunale per euro 280, maggiore spesa per consulenze e liti di contenziosi relativo a derivati per euro 20.000. Quindi, visti tutti i vari prospetti, dato atto pertanto che in seguito alla presente variazione l'avanzo di amministrazione 2017 è ora pari ad euro 2.321.025,26, così composto: a parte accantonata 2.295.419,78, parte vincolata 18.490,10, parte destinata ad investimenti 0, parte libera 7.115, totale avanzo di amministrazione 2.321.025. Ecco, ora la parte principale di questi 2.325.025 è la parte accantonata, che sono 2.295.000, che diciamo per la gran parte è costituita dal fondo pluriennale vincolato, che è praticamente il finanziamento delle opere pubbliche che sono in corso di realizzazione e che quindi vanno a scaricarsi man mano che procedono nel loro percorso. Ecco, grazie. Grazie Assessore Napol. La parola ai consiglieri. Aperto il dibattito sul punto 6. Consigliere Sant'Antonio, prego. Sì. Acclarato il fatto che questa variazione di bilancio è stata fatta sostanzialmente per dare questi 50.000 euro per i serramenti del Pala Fender, perché sostanzialmente sì, nel ritenuto c'è scritto per edifici comunali, ma specifichiamo che sono per il Pala Fender. A questo punto il Pala Fender ha avuto 120.000 euro e 50.000 che fanno 170.000 euro, che sembra abbastanza un finanziamento di un'opera pubblica a stralci. Vorrei chiedere alle persone competenti, all'assessore ai lavori pubblici o al bilancio, se questo è l'ultimo intervento che viene fatto sul Pala Fender. E se poi il Pala Fender sarà agibile, perché se ci fossero altri lavori vorrei capire poi chi li finanzierà e quando sarà utilizzabile, cioè quando è che potremo utilizzare questo Pala Fender per farci qualcosa di concreto? Questa è la prima domanda. Poi vedo che ci sono 280.000 euro per la verifica sismica e riqualificazione energetica dell'asilo nido. Allora, siccome nella precedente delibera sono messi come impegno di spesa 400.000 euro nel secondo anno, cioè 2019, per l'asilo, cioè vorrei capire se i 280 sono parte di questi 400 e che tipi di lavori verranno fatti sull'asilo nido, ovvero l'asilo nido è antisismico, non è antisismico, cosa significa verifica sismica e cosa significa adeguamento energetico. Sono stati messi 400.000 di impegno, vuol dire che qualcuno ha pensato a come spenderli. Terza e ultima domanda, a cui vorrei 3 risposte, se possibile. Questa
Questa l'avevo fatta anche in commissione, relativa alla spesa corrente dell'esercizio 2018, prima riga, i 33.000 euro maggiore spesa erogazione contributi vari, in cui avevo chiesto il dettaglio alla ragioniera generale del comune, e stamattina mi ha inviato il dettaglio, e vorrei chiedere cosa significa, quali sono, mi ha inviato il dettaglio delle spese in modo, insomma, come avevo chiesto in commissione. Ci sono contributi per scuole infanzia paritarie pari a circa 20.000 euro, 18.980, e contributi per scuole materne non statali altri 10.000 euro, che in totale fanno 30.000. Vorrei sapere a chi sono andati questi contributi, a quali scuole materne per l'infanzia paritarie o non statali. Grazie. Grazie consigliere Sant'Antonio. Consigliere Botteon. Grazie. Allora, prima vorrei così salutare simpaticamente l'ex assessore al bilancio, Antonella Caldart, che presentava il bilancio. Lo presentava, mostrava delle diapositive, faceva vedere le voci più interessanti, ovviamente dava un suo punto di vista, era un punto di vista ovviamente di parte, quindi evidenziava le cose che più le piacevano, però almeno mostrava qualcosa. Adesso ci stiamo abituando a queste letture che sono ovviamente piatte per loro natura, e che purtroppo sicuramente non danno nulla al Consiglio Comunale, le letture delle delibere. Allora cerco un pochettino di portare quello che è stato il dibattito in commissione consigliare, perché la commissione consigliare ha cercato di analizzare alcune di queste voci, quindi soprattutto quelle più sostanziose, ovvero quindi il maggiore entrate tra l'entrata corrente, la maggiore entrata per distribuzione utili 47.500 che viene dalle farmacie, quindi rispetto al previsto un aumento di quasi 50.000 euro dalle farmacie. Per quanto riguarda la spesa corrente, vi è una maggior spesa per collaborazioni incarichi professionali che si è approfondito, vengono soprattutto dalla Carnielli e da un 20.000 euro per uno studio su un impianto ambientale per l'uscita del traforo, però è un aumento sostanziale, insomma, di 50.000 euro. Vi è una piccola diminuzione di spese in ambito sociale di 8.000 euro, vi è una sostanziale minor spesa per assunzioni a termine di 70.000 euro, che è una somma di voci, ma la parte più importante è quella per l'asilo nido. Circa 30.000 euro mi pare che sia stata la risposta per assunzioni previste e non andate a termine, non concretizzate, e quindi mancate sostituzioni di part-time e quindi risparmi che vengono dall'asilo nido. A proposito, siccome ho visitato l'asilo recentemente, devo dire che posso confermare, lo scriverei dappertutto, che è ancora un fiore all'occhiello di questa città, grazie a chi ci lavora dentro. È tra parentesi pieno come nuovo, nel senso che abbiamo tutti i posti pieni, ci saranno, con le prossime immissioni vi saranno delle persone in lista d'attesa, quindi continua a essere sicuramente un servizio apprezzato e devo dire che lo è, perché effettivamente è un gran bel servizio e per fortuna che lo abbiamo a Vittorio Veneto. Altre voci, vi è interessante sottolineare i 110.000 euro in meno come proventi da permessi a costruire. A me non dispiace come dato, di verità, che il fatto che vi sono meno ingressi per permessi a costruire, perché secondo me non bisognerebbe costruire più nulla a Vittorio Veneto. Vi è una voce, quindi prima è stata già citata, quindi sul piano opere pubbliche, lo spostamento importante di un finanziamento, quindi per San Giacomo, 156.000 euro riqualificazione aree centrali di San Giacomo, che però hanno portato uno spostamento di alcune voci, tra cui la minor spesa di 80.000 euro, cifra importante per manutenzione delle fontane cittadine, quindi cancellata questa spesa. Mentre quelle per le piscine comunali viene spostata e aggregata un'altra spesa per l'anno prossimo, e poi vi sono altri risparmi, manutenzione e viabilità sui 90.000 euro, però anche quelli alcuni sono accorpati a San Giacomo, quindi all'investimento su San Giacomo.
Sulla Fender aspetto le risposte, però ho anch'io le mie belle perplessità e le mie osservazioni che penso di farle nel secondo intervento. Infine, le ultime cose da segnalare che mi ero segnato, piuttosto importanti. Ci sono 10.000 euro in più che diamo al Cesana Malanotti, che da 140 a 150.000 euro per le scuole materne a San Giacomo, e in più i derivati che costano. Il consulenza e l'ITI sui derivati non è gratuito, ma costa. Abbiamo una maggiore spesa di 20.000 euro che sommati ai 15.000 precedenti fanno 35.000 euro. Quindi per l'ITI è contenzioso relativo ai derivati. Speriamo che poi effettivamente abbia un qualche ritorno, perché sembrava gratuito alla fine, dei primi dibattiti sembrava che le società si finanziassero dai risultati ottenuti, in realtà così non è, abbiamo una spesa di 35.000 euro. Bene, quindi queste alcune delle osservazioni che vengono dalla Commissione Bilancio, che mi premeva sottolineare, dalla Commissione Bilancio dell'altro giorno, mentre per la Fender aspetto il secondo intervento. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Fasan. Grazie. Con la presente siamo alla quinta variazione di bilancio e la domanda che subito ci poniamo è di quanto è questa variazione, quanti soldi sposta o sono entrati nelle casse comunali. Ci ho riflettuto solo, ho fatto un po' di conti, vedo che la cosa che traspare sono degli spostamenti di soldi all'interno del piano opere pubbliche e del bilancio, però alla fine la cosa che risalta di più sono i 50.000 per l'area Fender. Per le maggiori spese, anzi dico 50.000 per l'area Fender, però non ho visto un euro per le prossime festività di Natale. La domanda che faccio all'assessore Napoli: sono state messe delle risorse per il prossimo Natale? No, domando perché la ringrazio, ma è Napoli che deve rispondermi. Va bene che lei è l'assessore più competente che ha molte funzioni, però domando quanti sono i soldi messi a disposizione, visto che le città qui vicine a noi stanno facendo il massimo sforzo per fare risaltare le festività di Natale e contribuire anche alle nostre attività commerciali. Mi auguro che il Comune di Vittorio faccia la sua parte. Bene, molto bene. Maggiori spese per collaborazioni incarichi professionali 51.352. Qui ho domandato in commissione, sono delle risorse messe a disposizione per i Carnielli e lo studio Via del Carso. A questi vanno aggiunti 20.000 euro per spese per pareri legali, più 15.000, spese legali per i derivati, più 15.000. Diciamo che raggiungiamo la cifra considerevole di 86.000 euro. Saranno anche utili, ma sono sempre 86.000 euro che magari avrebbero servito, a mio parere, a maggior causa. Per i Carnielli non vorrei che gli incarichi fossero una foglia di fico dell'amministrazione per giustificare l'operato dell'amministrazione stessa. Quello che incuriosisce di più, leggendo queste righe, perché alla fine sono sempre gli stessi dati, no? Si leva una parte e si mette dall'altra, si fanno somme, alla fine sono sempre 50.000 in più, e potrò anche sbagliare, però è una cosa un po' confusa. Quello che incuriosisce di più sono le minori spese per le assunzioni a termine, e per le spese correnti per personale non assunto sono 70.400. Mi è stato detto in commissione che buona parte di queste spese sono risultate dalla mancata assunzione dell'asilo nido. Inoltre, per finanziare spese di investimento da destinare la parte libera all'avanzo pari a 50.000 sono gestiti per l'acquisto dei serramenti. A questo punto voglio capire e chiedo a chi e darmi una risposta, ma quella è un'opera pubblica o è un'opera privata finanziata da risorse comunali perché è di interesse pubblico? Non si capisce bene.
alla fine, dopo aver investito 170.000 euro più, mi sembra, Assessore, mi ascolti lei almeno, vedo che mi presta attenzione. Chiedo scusa, ma mi sembra che sia stata firmata una convenzione di 8 anni per 18.000 euro l'anno per la Fender. Mi confermi se ho detto giusto o se sbaglio. Voglio sapere poi alla fine chi gestirà il Fender, il Pala Fender. Ci sarà un bando? Se è un'opera pubblica ci deve essere il bando. E l'amministrazione, in caso serva quella famosa struttura da 200 posti, dovrà pagare l'affitto? Poi? Domande, sono tutte domande. Ho ricordato in commissione che ci sono tante altre associazioni che meritano di essere aiutate per il lavoro e voglio domandare per quale ragione la consulta che gestisce l'area Fender ha sempre un occhio di riguardo da parte dell'amministrazione. Associazione amica, chi lo sa. Ma io ho chiesto anche prima e ribadisco anche questa volta che il Presidente del Consiglio domandi se ci sono dei consiglieri incompatibili. Poi non è una domanda peregrina, diciamo che è dovere del Presidente verificare se ci sono dei motivi di incompatibilità, perché se no cosa votiamo? Va bene, per il momento basta. Grazie consigliere Fasan. Consigliere Dus. Sì. Poi entrerò magari più nel dettaglio di quanto è già stato illustrato. Però mi preme chiarire un punto sul quale si sta facendo, c'è una credine particolare, è quello legato al Pala Fender. E la cosa mi dispiace in particolar modo perché giustamente Fasan faceva delle domande, chiedeva ma è un'area pubblica, è un'area privata, ma questi soldi vengono dati a un'associazione, questi soldi vengono dati a chi? Come se noi stessimo facendo una marchetta, no? Non lo so. Era quello che stavi insinuando all'interno del tuo intervento. Cosa che peraltro ricordo, però appartiene a Aeree Geologiche fa, situazioni laghetti blu, però non è questo l'ordine del giorno e quindi andiamo avanti. Dicevo, quello che stiamo facendo è il finanziare un'opera pubblica su un sedime pubblico, un'opera che rimarrà a disposizione dei cittadini di Vittorio Veneto e per la città di Vittorio Veneto. Non stiamo facendo nulla di più, nulla di meno. E infatti la stiamo portando e discutendo all'interno di questo Consiglio Comunale. Perché questo ulteriore finanziamento rispetto a quello che era già stato dato? Esclusivamente per... e qui sento di rispondere al consigliere Sant'Antonio, per fare in modo che quest'opera, anche se è solamente il primo stralcio, possa diventare immediatamente funzionale, possa rispondere alle esigenze della città di avere una sala di più di 200 posti a disposizione, possa essere, ripeto, a disposizione di tutti. Non è un'opera di qualcuno, è un'opera per la città. E per questo la stiamo votando e per questo la troviamo all'interno di questo piano. Anche in questo caso, come il resto del piano delle opere pubbliche, può piacere oppure no. Su questo ci possono essere sicuramente delle discussioni. Come può piacere oppure no che mettiamo un ulteriore finanziamento, cosa che magari vi siete dimenticati di ricordare, nella stazione della protezione civile all'interno dell'ex stazione ferroviaria, che quella, ricordo però, è una sede che servirà a tutti, però non è del comune, ma se non sbaglio, e se qualcuno magari mi correggerà se sto dicendo delle cose errate, è di proprietà delle Ferrovie dello Stato. Quindi il comune di Vittorio Veneto sta dando dei soldi per un'opera pubblica che rimarrà di tutti, però che è di proprietà di qualcun altro. Allora, cerchiamo di fare chiarezza e di dire tutte le cose che troviamo all'interno di questo documento. Ci sono dei finanziamenti per opere pubbliche che sorgono su un suolo pubblico, ci sono anche ulteriori finanziamenti che noi approviamo perché secondo noi sono anch'essi meritori di essere rifinanziati, che però rimarranno di proprietà di altri. Questo è il mio primo intervento. Grazie consigliere. Consigliere Posocco. Grazie Presidente. Quando inizio un intervento ultimamente ho sempre il timore
come dire, di beccarmi qualche querela, visto gli ultimi fatti che hanno riguardato un collega consigliere. Quindi cercherò sempre di stare attento e ho sempre un timore nel fare gli interventi ultimamente. Allora, volevo capire, prima di tutto, perché non abbiamo fatto le assunzioni. Mi sembra che avevamo 200.000 euro a disposizione per fare le assunzioni e non le abbiamo fatte. Quindi sono 70.000 euro in questa variazione, mi sembra che fossero 130.000 euro nella precedente, poi non so se ce n'erano ancora, comunque mi ricordo queste due qui. Riguardo al Palafender, sì, allora, quello che dice DUS dice è un'opera pubblica, noi andiamo a finanziare un'opera pubblica. Perfetto. Ma quanto mi costa il Palafender? Innanzitutto, perché nell'ultima convenzione che il sindaco ha firmato si diceva chiaramente, quando avete votato i 120.000 euro, tale importo inferiore al 50% del costo complessivo dell'intervento è riconosciuto a fronte di una spesa stimata e documentata pari a 300.000 euro. Ok, qua mi dice sempre sulla convenzione che la consulta col suo egregio lavoro ha raccolto 150.000 euro, quindi noi ne davamo altri 120 per completare l'opera che il costo stimato e documentato era pari a 300.000 euro. Tant'è che siccome noi non davamo il 50% anche perché noi non davamo il 50% del valore dell'opera al Palafender, non occorreva, per la sua realizzazione non trova applicazione il codice degli appalti, dice, perché non è sovvenzionato direttamente in misura superiore al 50% dall'ente pubblico. Allora io mi chiedo, adesso diamo altri 50.000 euro, andiamo a 170.000 euro. Se la spesa è sempre di 300.000 euro, diamo più del 50%. Quindi per questo dico, quanto costa il Palafender? È un'opera pubblica, senz'altro, non è mai passata nelle aule delle commissioni, non è in quarta commissione e neanche nel piano opere pubbliche. Nella convenzione si dice chiaramente che tra i compiti c'è quello di provvedere alla tenuta di un fascicolo relativo al progetto, ammesso e contribuito, comunicare la data di inizio lavori, fornire di incontri periodici sullo stato di realizzazione, partecipare ai tavoli tecnici che il Comune potrà convocare per la verifica dello stato di avanzamento dei lavori, assicurare la realizzazione dei lavori nei tempi indicati. Tra l'altro sapete che i tempi indicati, lo dice l'articolo 8, era quello per il 2018, lo dice qua, il Comune non intende concedere proroghe sui tempi di inizio e ultimazione dei lavori di realizzazione del Palafender, in quanto la struttura è ritenuta necessaria anche per ospitare i grandi eventi previsti nel 2018 nella ricorrenza del centenario della Grande Guerra. Quello che voglio dire è questo. Possiamo noi consiglieri, visto che il Comune, penso sia la seconda opera come importi finanziata da questa amministrazione in 5 anni e realizzata con i propri fondi, lasciamo stare la pista di atletica e la scuola di Carpesica che sono state finanziate con un mutuo. Quindi dopo Piazza Meschio penso che questi 170.000 euro siano l'importo più consistente. Ma noi possiamo sapere di cosa stiamo parlando. Possiamo avere un report dettagliato dei costi, cosa è stato speso, di cosa è stato incassato, qual è l'entità dei contributi pubblici. Si può avere un po' di trasparenza in questo? Quindi, signor Sindaco, signor Assessore ai lavori pubblici, io lo trovo giusto e corretto nei confronti della città che almeno il Consiglio Comunale o la quarta commissione abbia, diciamo, un sunto di quello che è stato fatto, perché comunque sono 170.000 euro che noi diamo, sì, d'accordo,
è un'opera pubblica, rimane per la città tutto quello che vuoi, però non sappiamo assolutamente niente, perché qui nella convenzione c'è scritto una cosa. Noi abbiamo dato 120.000 euro in base a una cosa che c'era scritta nella convenzione e adesso ne saltano fuori altri 50.000 euro che cambiano un po' il senso anche di questa convenzione. Ecco. E quindi vorrei veramente più chiarezza, più trasparenza, vorrei capire con le manifestazioni che ci sono a che punto siamo arrivati con i contributi pubblici. Riguardo a questo, Presidente, mi permetta, riguardo all'osservazione che le ha fatto il mio collega Fasan sull'incompatibilità. Se io sono presidente di un'associazione, perché mi sembra che sia questo, che fa del bene per la città, per tutto, e comunque opero e usufruisco di una struttura pubblica per fare la mia attività di associazione, operare, trovo quantomeno inopportuno che io stesso mi finanzi l'opera che poi utilizzerò. Quindi non so se ci sia incompatibilità, ma che la cosa sia opportuna, non lo so. Ecco, grazie. Grazie, consigliere Posocco. E le risposte? Assessore Napoli, assessore Turchetto, signor Sindaco, c'è ancora il consigliere Saracino? No, volevo capire, questo è quindi da fine al primo giro? Se il suo No, è... faccio come secondo, no, volevo solo capire questa tempistica. Se da fine faccio l'intervento sulla dopo. Ho visto che non c'erano prenotazioni, Perfetto. quindi ho immaginato che... Ecco, d'accordo. Quindi do l'assessore Turchetto e poi l'assessore Napoli. Prego. Solo alcune osservazioni, insomma, perché poi se ne è parlato anche già in precedenza. Il consigliere Sant'Antonio che dice che questa variazione è fatta solo per il parafender, vi faccio notare che in realtà, come già spiegato nel punto precedente, abbiamo stanziato ulteriori 83.000 euro per la sede della Protezione Civile degli Alpini. Non è solo per il parafender, è anche per la sede della Protezione Civile degli Alpini, che ovviamente votando contro, come avete votato prima, avete votato contro questo stanziamento. Questo tanto per chiarezza, insomma. Ecco. Prego? Sì, no, ma votando contro avete votato contro anche lo stanziamento che abbiamo previsto per la sede della Protezione Civile degli Alpini in un momento in cui la città ha bisogno di protezione civile, direi. Ha molto bisogno di protezione civile, anche questo va detto secondo me. Il Palafendel è un edificio comunale. È un edificio comunale, io non capisco tutto questo stupirsi attorno a questo finanziamento. Noi l'abbiamo sempre scritto nel programma elettorale, è stato scritto che eravamo a favore della costruzione del Palafender e a supporto del Palafender. È stato scritto in due parti, nella parte del rilancio della città e nella parte anche della cultura, con riferimento appunto al Palafender. Nel programma di mandato ancora si fa riferimento, l'abbiamo riportato per stralci, ma comunque sia il rilancio della città sia il capitolo cultura, c'è il supporto al Parco Fender e si persegue la promozione del Parco Fender. Quindi non si capisce come mai ci si stupisca così tanto, insomma, se si dà un supporto economico a questo intervento, sempre dichiarato. È fruibile ovviamente e come piazza coperta in questo momento, non avendo ovviamente i serramenti, con i serramenti potrà essere utilizzato anche come spazio coperto, insomma, ecco. Poi direi che per il resto sono considerazioni e ovviamente noi abbiamo considerazioni di tipo diverso. Sì, è un intervento complessivo che viene messo il prossimo anno, che verrà fatto il prossimo anno, ed è un intervento complessivo che serve per adeguare alle attuali norme antisismiche l'asilo e a riqualificarlo dal punto di vista energetico.
oggi ha bisogno di essere adeguato alle nuove norme, questa è la necessità dell'asilo. Grazie. Se permette, consigliere Sant'Antonio, le norme antisismiche sono state cambiate a partire dal 64, 76, 96, 2012, 2008 e recentemente 2018, e ogni salto sono diventate un pochino più restrittive. Quindi l'asilo era sicuramente antisismico al momento della costruzione, ma non con le attuali norme. Attuali norme, attuali. Assessore Napoli, prego. Sì, beh, insomma, allora diciamo che le variazioni di bilancio generalmente servono a cosa? Servono a ottimizzare la gestione delle risorse disponibili in quel momento, registrando gli opportuni assestamenti, cambio di capitoli, perché magari può capitare che in un certo ambito non si realizzino le spese preventivate e magari in un altro abbiamo bisogno di risorse da trasferire. Allora le variazioni di bilancio hanno questo scopo. E, come si può notare, ci sono spostamenti di risorse da un capitolo all'altro. È chiaro che sì, poi insomma ci sono state tante considerazioni, ma se volete io a tutte le variazioni possiamo fare una bella proiezione di slide, se ritenete opportuno, io non ho problemi. Le proiezioni di slide le abbiamo fatte quando abbiamo approvato il bilancio di previsione, se vi ricordate, e anche nell'assestamento forse, dove diciamo siamo in presenza di un intervento complessivo per aiutare meglio a districarsi nell'ambito di questi provvedimenti assai complessi. Anche perché, vuol dire, i documenti che vi vengono forniti sono molto dettagliati e se magari i consiglieri quando facciamo le convocazioni delle commissioni sono diligenti nel venire a ritirare documenti della convocazione qualche giorno prima della riunione, magari hanno il tempo di osservarli, guardare così, e magari avere il tempo anche di chiedere qualche chiarimento agli uffici prima di venire in commissione o in consiglio comunale, perché magari il consiglio comunale non è un luogo dove si fanno i quiz, perché ovviamente non possiamo portarci dietro 1 metro cubo di carta che riguardano tutta la costruzione di una variazione o di più ancora il bilancio, insomma. Quindi siamo qua, i documenti sono a disposizione di tutti quanti, la dottoressa Costalonga e il Vassore sono a disposizione di tutti per rispondere alle vostre richieste opportune e giuste, come ha fatto con il consigliere Sant'Antonio, che ha chiesto un chiarimento rispetto a un dettaglio di spesa che era, come dire, un raggruppamento di tutta una serie di voci. Ciò detto, ci sono sì, alcune considerazioni, voglio dire, il consigliere Botteon si compiace del fatto che abbiamo 110.000 euro in meno di entrate da permessi a costruire. Probabilmente non gli è chiaro il senso, il concetto di cosa sono i permessi a costruire. I permessi a costruire non sono nuove costruzioni, sono anche interventi di ristrutturazione, ok? Allora, se Vittorio Veneto ha 400.000 euro circa, o 450 di permessi a costruire, e Conegliano ha 5 milioni, magari qualche differenzina possiamo anche pensare che poi il Comune la restituisce ai cittadini, no? In termini di manutenzione stradale, interventi sugli edifici pubblici e quant'altro. Se non li ha, non le può fare queste spesine, mi pare che sia ovvia questa cosa, no? E questo era anche il senso di quella ricerca che, come dire, con l'aiuto degli uffici avevamo fatto, comparando
le entrate di Vittorio Veneto con altri 5-6 comuni della provincia di Treviso comparabili come struttura, da cui deriva il fatto che abbiamo delle carenze di entrata strutturale. Ecco. E questo è un problema che abbiamo noi e avranno chi arriverà dopo di noi e dovrà risolverlo o cercando nuove entrate oppure mantenendo le uscite compatibili con le risorse che ha a disposizione. Terzo, non dator, mi pare che si dica così, chi conosce il latino. Allora, noi abbiamo attivato, altro argomento, il contenzioso sui derivati. C'erano, così, mi pare che siano alleggiate delle leggende metropolitane che qualcuno si era offerto di fare questa cosa gratis. Mi pare la cosa alquanto bizzarra. Noi abbiamo fatto tutti i passaggi corretti, abbiamo fatto una gara per l'assegnazione di questo servizio, è risultato vincitore uno studio legale al quale ha iniziato un percorso e adesso noi siamo arrivati alla come si dice, attivazione di un contenzioso a fronte dell'autorità giudiziaria, punto. Adesso aspettiamo. Sulle festività natalizie che il consigliere Fasan sollecita. Diciamo che questa è stata una vicenda che ho seguito, diciamo, personalmente assieme con il vice sindaco, molto interessante, nel senso che abbiamo avuto delle sollecitazioni, degli incontri partendo da quest'estate con un gruppo di commercianti, insomma, via via più numeroso di Vittorio Veneto, che hanno espresso, come dire, una volontà di in qualche modo darsi una scossa rispetto alla situazione di una certa situazione di calma, se possiamo definirla così, rispetto magari al contesto di alcune realtà vicine a noi, soprattutto per quanto riguarda il Natale scorso. Ecco, da qui è partito questa idea, questo progetto di cominciare e si è iniziato a costruirlo non in maniera semplice, sia per le difficoltà nel tenere assieme tante persone e farle convergere su un progetto unitario, sia per le questioni di tipo economico, che poi alla fine sono sempre quelle che tengono in piedi tutto quanto. Allora, alla fine, l'idea finalmente di dire non facciamo centro Ceneda, Serravalle o San Giacomo o Costa, facciamo il Natale a Vittorio Veneto. E questa è stata, secondo me, la chiave di volta. E qui forse ha aiutato anche l'esperienza avuta nel corso delle manifestazioni e degli eventi legati anche al centenario, dove è stata la prova provata che lavorare assieme senza avere, come dire, l'obiettivo di un interesse immediato e tangibile, magari nel medio e lungo periodo si hanno dei benefici, e questa secondo me è stata la cosa che mi è più piaciuta. Per quanto riguarda le risorse che noi mettiamo a disposizione, allora noi metteremo come comune intanto la somma di 12.500 euro, che non sono pochi, più la somma che noi mettiamo per confermare l'albero natalizio dei giardini, che è, a mio parere, ormai è diventata una tradizione, che a me personalmente piace, perché è qualcosa di unico, perché un albero grande così non lo si trova da nessuna parte, forse in piazza San Pietro a Roma, magari adesso, no? Con l'abete del Cansiglio. Poi vedremo, perché, come dire, l'appetito viene mangiando, e quindi sembra che adesso le idee, ci sono altre idee per mettere in piedi altri eventi nel corso delle festività, e quindi vedremo se ci sarà spazio e l'opportunità di eventualmente dare un'ulteriore mano. È un esperimento che, se andrà a buon fine, sarà un successo non per noi ma per la città, perché finalmente potremo dire che
magari abbiamo rotto quella specie di incantesimo che vedeva Vittorio Veneto incapace di ragionare come un centro unico, ma ancora no, Ceneda, Serravalle e questo e quell'altro, eccetera. Quindi io mi auguro che la cosa vada a buon fine e di questo ne saremo sicuramente contenti tutti quanti. Per quanto riguarda poi le assunzioni, e qui anche in commissione avevamo affrontato un po' anche questo argomento. Ecco, no, ma nel senso che noi avevamo previsto in sede di bilancio preventivo una serie di assunzioni con relative risorse, ovviamente. Poi, fra il dire il mare e fare, c'è sempre di mezzo il mare, cioè nel senso che per attivare le assunzioni bisogna prima che ci sia una procedura di mobilità con altri enti, e quindi questo già porta, allunga nel tempo le situazioni. Poi l'attivazione di concorsi è un qualcosa di, insomma, prima di arrivare a fare una procedura di concorso cerchiamo di esperire tutte le altre vie più semplici, che sono le mobilità da altri enti. Ecco, questo nel corso di questi mesi sono state fatte queste cose, ma alcune sono andate a buon fine, altre purtroppo no, e ne stiamo ancora patendo. Alcune persone sono entrate, adesso non ho il numero preciso, ma insomma nel corso degli ultimi, diciamo dall'estate, abbiamo avuto l'inserimento di alcune persone nella struttura del comune, e per fortuna devo dire, perché veramente siamo in sofferenza, sia nella struttura tecnica che nella struttura come dire, operativa, operai per dire, questo è un problema. E stiamo lavorando anche qua per trovare persone che possono venire a lavorare col comune, col nostro comune. Per quanto riguarda l'asilo nido, io so che c'erano delle persone che dovevano andare a passare a part-time, attualmente sono ancora in servizio, mi pare di aver capito, a tempo pieno, e quindi le risorse che noi avevamo previsto per sostituire i part-time non servono, e quindi le abbiamo utilizzate in altra direzione. Se vi ricordate, nella variazione di bilancio fatta il 29 di settembre c'erano 44, mi pare, una somma sui 44.000 euro che servirà nel 2019 proprio per coprire le ore che si rendono vacanti per il fatto che queste persone passeranno a part-time nel 2019. Ecco, questo è un po' il quadro della situazione. Naturalmente poi rimangono, adesso noi ci stiamo attivando per fare dei concorsi, credo per la polizia locale, perché anche qua siamo ecco, arriva, mi dice la dottoressa che arriva dal 1° di dicembre un'istruttura di vigilanza, credo in mobilità a questo punto. Utilizzando la graduatoria in un altro comune, sì, perché anche questa è un'altra possibilità, cioè quella di utilizzare graduatorie di concorsi fatti in altri comuni, cioè un comune fa un concorso, deve assumere 3 persone, ne arrivano 20, quindi assunti i suoi 3, gli altri sono, diciamo, disponibili come ci si chiede se vogliono venire a lavorare, ovviamente dipende sempre dalle persone se sono disponibili. Quindi, come voi capite, il quadro è molto fluido, no? Nel senso che non sono decisioni meccaniche, automatiche, no? Ma è una gestione, come dire, quasi giorno per giorno di queste cose qua. L'altra ultima questione è quella del palafender. Ecco, io credo che su questa ci sia veramente un grosso equivoco e anche un'ingiustizia, se vogliamo. Perché dico questo? Perché allora, quella è uno spazio pubblico di proprietà del comune di Vittorio Veneto, è un progetto, c'è un progetto dagli anni 90 che prevede tutta una serie di cose, e questo è un altro step che prosegue in quella direzione. Va ricordato poi un altro aspetto su questa opera, che non si è mai visto che cittadini, aziende, istituti di credito, associazioni, gruppi vari tirino fuori quasi 200.000 euro e li regalino sostanzialmente al comune per fare un'opera pubblica
un'opera che è pubblica, fatta in parte da privati con contributi privati, e la mettono a disposizione. Cioè, secondo me questo è un fatto, in questo momento storico, rivoluzionario, e non so perché non viene mai sottolineata questa cosa. Cioè, gli organi di stampa questa cosa non l'hanno mai detta, ed è una roba, secondo me, di una importanza straordinaria, perché noi ci troviamo continuamente, cioè la gente suona il campanello, il comune dice fammi questo, fammi quest'altro, invece qui abbiamo avuto prima le persone che hanno cominciato a tirar fuori soldi per costruire un qualcosa che è del comune, questo esattamente, ma hanno cominciato ancora prima, hanno cominciato prima che il comune desse contributi. Ecco, no, ma è sbagliato il concetto. Allora, quello lì, a fianco, c'è la protezione civile dell'ANA. Io sono un alpino iscritto all'ANA. La sede degli alpini dell'ANA costa, soldi pubblici, più di 500.000 euro. Ok? Benissimo. Benissimo. Sì, no, esatto. Allora noi abbiamo la protezione civile che serve per il territorio e dall'altra parte abbiamo un'altra sede di protezione civile, ma che serve per la testa. Lì è un luogo di cultura, di aggregazione, così lo vedo io, dove si fanno spettacoli, si fanno corsi, si fanno lezioni, luogo di integrazione. Allora queste cose qui hanno un valore oppure no? Questa è la domanda che io pongo. Ecco, tutto qua. Grazie. La parola al consigliere Saracino, prego. Questa è l'osservazione politica e come secondo giro, allora vado un po' da quello che ha detto anche l'assessore Napoli. Giustamente l'altra volta aveva portato degli esempi con altri comuni che sono più virtuosi, quindi vorrei sapere se abbiamo avuto almeno l'intelligenza di andare da questi comuni e a prendere le buone pratiche che hanno per ottimizzare anche le nostre. Quindi io sto parlando, vede, forse non capisce quello che sto dicendo. Io sto dicendo buone pratiche di organizzazione del lavoro, buone pratiche diciamo della struttura degli uffici. Non sto parlando di tassazione, sto dicendo che ci sono comuni che per ottenere risultati vuol dire che sono strutturati in un modo specifico. Una buona pratica sarebbe andare in questi comuni, vedere come lavorano e portarlo a casa. Con molta umiltà si fa questo lavoro. Guardi le aliquote degli altri comuni, non c'entra l'organizzazione del lavoro. Continui pure, consigliere Saracino. Dopodiché, il discorso del Palafender è stato già ben parlato. Io ricordo solo cose velocissime. Portateci un resoconto dettagliato di quest'opera, perfetto, portatecela. Dopodiché c'è anche una delibera di giunta 2014 che dice sì al Palafender ma senza sovvenzioni dirette da parte del comune, va bene, quindi diciamo che le idee sul Palafender sono cambiate nel tempo. Dopodiché i permessi a costruire, io spero che calando i permessi a costruire non sposando l'idea detta da DUS e da Criscuoli come la decrescita, visto che non ci sono più diciamo, entrate dai permessi a costruire, si riduca anche il personale in questi uffici. Dopodiché parlava dell'asilo, non ho ben capito il discorso dell'asilo, dice che il part-time non è stato dato quest'anno, quindi non sono stati messi soldi, lo date il prossimo anno, perché un part-time era stato ok, perfetto, ha spiegato, si è reso più chiaro. Dopodiché mi dispiace per il discorso della riqualifica delle piscine, che sono stati tolti questi soldi, va bene, e dopo devo non essere d'accordo con quanto detto dall'assessore Turchetto. Non è che noi votiamo contro le opere pubbliche o contro una previsione di bilancio, quindi siamo contro un'opera specifica. L'abbiamo detto anche in discussione di voto, personalmente non condivido le priorità date a certe opere, non ho detto che non mi vanno bene le opere, quindi insomma stiamo attenti a quello che ho detto. Il discorso... Ma guardi, allora il consigliere diciamo Carnellos si lamenta che chi si astiene è peggio di uno con la peste. Io prendo la mia posizione e decido di votare contro motivandola, gliel'ho motivata, non sono contro un'opera specifica ma secondo le priorità e altre opere che non condivido, quindi diciamo le cose come stanno, non metta in bocca di altri parole non dette. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Posocco. Sì, Assessore Turchetto, una domanda per quel che riguarda la sede della protezione civile. Mi sembra che i 90.000 euro che mettiamo in più sono per le prescrizioni della sovrintendenza, è corretto?
che non ricordavo, se poi mi può rispondere. Poi anch'io diciamo mi aggrego alla richiesta del collega Saracino, siccome devo ancora capire quanto costa il Palafender, se cortesemente come previsto all'articolo 9 della convenzione stipulata possiamo avere copia del fascicolo di progetto o data ai consiglieri, oppure qua come preferite ai consiglieri, trovo più giusto a tutti i consiglieri, però se proprio è un problema magari in commissione, in quarta commissione. Ecco, faccio questa richiesta che penso sia condivisibile un po' da tutti. Grazie. Grazie. Consigliere Posocco. Consigliere Sant'Antonio. Sì. Io spreco il mio secondo intervento facendo la terza domanda a cui non è stata risposta precedentemente. Cioè i contributi, questa alla ragioniera o l'assessore, i contributi per le scuole di infanzia paritarie pari a circa 20.000 euro, e gli altri contributi a chi sono stati dati, se è possibile. Poi dico all'assessore Napol, che ci ha richiamato al fatto di venire preparati alle riunioni, vorrei dirle che la convocazione della commissione è stata fatta il 20 e il 23 abbiamo fatto la commissione, quindi sfido chiunque in 2 giorni andarsi a recuperare le carte, se uno lavora in giro, in 2 giorni andarsi a recuperare le carte, a studiarle e a venire preparati. Potreste convocarle prima e mandare in formato elettronico, in forma di email, tutti alla documentazione, così uno, se si trova anche in giro per il mondo nell'era dell'informatica, voglio dire, può studiarsi tutti i documenti che vuole. Ecco, quindi mi sembra che sia del tutto gratuita il fatto che non ci prepariamo alle commissioni, per questo che veniamo in Consiglio Comunale e facciamo le domande. Poi rispondo al caro consigliere Dus dicendo che se lei ritiene, se lei pensa di dover sfatare e quindi come l'ha chiamata lei, il fatto che possa essere una marchetta, così lei l'ha chiamata, no? Il discorso della Palafender. No, l'ha chiamata lei, l'ha definita lei una marchetta prima, quindi io riprendo le sue parole, quindi sperando che non mi succeda nulla. Detto questo, se lei ritiene, appunto, dovrebbe venire qua in Consiglio Comunale con tutta la documentazione e con tutto il piano, no? E spiegare, perdere 2 ore, no? Perdiamo tantissime ore per parlare del nulla, no? Tante volte. Un progetto di questo genere deve essere documentato e spiegato dettagliatamente da ingegneri, architetti o chi per essi, che ci spieghino una volta per tutte, perché sa, io ho l'impressione che dopo questi 50.000 euro non so se alla fine sia agibile questa struttura. Probabilmente ci troveremo a fare un'altra variazione di bilancio fra 6 mesi che ne chiede altri 50.000. Quindi 50.000 alla volta andiamo a finanziare un'opera pubblica. Ecco, io ho questa impressione, per cui auspico che venga portato in Consiglio Comunale un piano dettagliato di quali sono state le spese di questa opera. Grazie. Consigliere Fasan. Sì, grazie. Più che un intervento sono delle precisazioni. Paolo Sant'Antonio, Paolo, ha detto delle cose che condivido. Magari fra 6 mesi dobbiamo mettere altri 50.000 euro, perché non vorrei mica non finire un'opera pubblica di interesse che mette a posto le teste, accoglie i bambini e tutte quelle cose lì, no? E allora andiamo. Però ricordo che la convenzione della Fender, e qui dobbiamo essere chiari, è stata assegnata dicendo che il comune di Vittorio Veneto non avrebbe messo una lira, 1 euro, anzi, perché eravamo già in ambito dell'euro. Mi sembra che il comune di Vittorio non abbia rispettato il volere della loro consiglio comunale. Poi dico, l'incompatibilità è fino al 4° grado e pretendo, e mi rivolgo qui al segretario comunale, se è doverosa domandare in questo ambito l'incompatibilità dei consiglieri.
Noi abbiamo messo, la precedente amministrazione ha messo 300.000 euro per gli alpini, no? Voi avete messo il resto, però ricordo che voi avevate votato contro i 20.000 euro della tinteggiatura, la vecchia amministrazione, sono qua da tanti anni, voi eravate contro sempre e comunque su tutto, e eravate molti più in opposizione di quelli che siamo noi, e ogni consiglio comunale vi esprimate ben altri termini, andando anche alla Corte dei Conti e a Procura Repubblica. Vabbè, ma scordiamoci il passato, però ogni tanto è doveroso anche ricordarlo. Napoli ha fatto un bel intervento, però non mi ricordo, se ben ricordo, quando sedeva qui non era proprio del parere che esprime adesso, no? Buonismo, tutte che... lui andava a vedersi le carte quando anche lui faceva il consigliere, lavorava e non aveva queste possibilità. Non c'è tanta trasparenza, no, non c'è trasparenza, dai. Voi fate tutto per mettere in difficoltà la minoranza, e vabbè. Sì, ma no, ma non è vero, vai. Perdonate la battuta. Scusa, al di là degli problemi di ciascuno, voglio dire, gli uffici sono a disposizione, sì, per ogni richiesta, ogni domanda. Alle 20 e alle 24, grazie. Poi a Dus merita un capitolo a parte. Guarda, ha detto sottovoce, ma piano piano, paura che sentissi, ha menzionato i laghetti blu. Sì, l'ho sentito, ma ho sentito chiaramente. Lei ha detto, ha parlato, ha fatto un confronto, adesso lo dico a voce alta. Lei paragona il Fender con i laghi blu. Vabbè, allora è imparagonabile, sì, anche perché noi abbiamo fatto senza mettere un euro del comune. Qui ci sono, ti do ampia facoltà di dimostrare il contrario. La prossima volta vieni qua. No, ci sono stati 2 finanziamenti della provincia, diciamo la verità, ma il comune di Vittorio non ha messo un euro. 100.000 il primo finanziamento, tutto 100% fondo perduto. Lo dico perché Dus, oltre che non vedere le carte, semina anche il dubbio. 85.000 al secondo finanziamento, mancavano 15.000 per fare il lavoro. Ascolta Caneos, ti ho sopportato tante volte, per piacere, astienti, per una volta fai bravo ragazzo, come lo sei. Vabbè. No, perché spiego Dus, perché siccome è appena arrivato, il resto dei soldi l'ha messo l'associazione insieme a altri 150-200.000 euro. In questo momento, devo dirlo, nella pineta sono venuti giù 66 alberi di alto fusto, tutti perfettamente messi a posto, messi via, sistemato tutto. Quanti soldi ha messo il comune? Quella in area pubblica, molto più delle Fender, perché lì nessuno paga un euro per andare lì. Invece magari la Fender qualcuno paga a qualcuno non so cosa, va bene? Ecco. Allora non confondiamo la cioccolata con il cappuccino, va bene? Ecco. Dus, pertanto sono a tua disposizione quando parli dei laghi blu. Non devi mai parlare dei laghi blu se non sai di cosa parli. Ti ringrazio. Grazie consigliere Fasan. E adesso ha chiesto la parola il consigliere Darè. Io faccio un intervento e chiedo, però non è nel capitolato diciamo, di questa delibera, però volevo capire una cosa, visto che si parla di soldi pubblici e si parla di finanziamenti e di opere pubbliche. La Prealpi Soccorso aveva un contributo regionale di 200.000 euro, mi pare, per quanto riguarda la sede della sua protezione civile, o 2,50, adesso non ho qua. Volevo capire se quei soldi, siccome erano destinati alla caserma dei Vigili del Fuoco, la sede era messa lì, quindi il contributo era stato dato proprio specifico per la sede. Volevo capire se quei soldi li avete recuperati, li ha ancora la Regione perché purtroppo la Prealpi Soccorso ha cambiato destinazione, quindi il progetto per cui era stato finanziato, quindi quei 250 li ha messi il comune No, mi pare fossero, non ricordo male, erano 100.000 mi pare della regione, vero? 100.000.
Sì, però vado a memoria. Uno alla volta. Sì. No, No, volevo appunto, capire se io quei spero- soldi, siccome sono stati stanziati dalla regione, sono ancora in regione. Spero che arrivino. Magari cioè non è bisogna rifare un bando di qualche altra associazione, perché altrimenti sono persi. Sto dicendo questo. Sì, no, lei ha pienamente ragione. Speriamo che non siano persi, che possano. Perché erano finanziati in maniera sì. specifica nel complessivo della caserma dei Vigili del Fuoco. Grazie consigliere Darè. Consigliere Carnelos, prego. Sì. Anche su questo punto mi pare che si sia sviscerata una certa acredine e comincio ad annoiarmi. Pensate, a dir la verità, mi pare una cosa anche normale e non molto pesante, considerato che il tragitto di strada che manca è davvero breve. Ma dicevo, per cui talvolta si gira intorno, perché è vero, qualcuno si adombra se l'amministrazione dice voi votate no, no, ma non è un no per certe opere, il problema è un no nella sua globalità. Certo, avrà una ragione, giustissimamente, non dico di no. Il problema è che, come si può dire, è invertita la situazione di quando eravate in maggioranza rispetto a quando siete in minoranza. Questo è il gioco delle parti. Però vi confesso che vorrei meno acredine e, come si può dire, meno non detti, perché Dus ha usato un termine non politically correct, ma è indubbio che il consigliere Fasan gliene ha dato adito. Poi di rimbalzo Dus indica un altro luogo e dall'altra parte, che, a dire la verità, dall'unico di Schila in Sen, la Rebecca, guarda caso, deve fare la cronistoria di un qualcosa che, fra l'altro, dopo, non mi interessa nulla di quell'aspetto, non è una cosa di proprietà comunale, ma mi rende edotto su soldi pubblici avuti. Ma allora perché tanta credite con un'altra opera che fa un'altra associazione, meritoria tanto quanto l'altra, tanto quanto l'altra, e allora da un lato si fa, non so, la Maria Goretti di verginità e di chissà che cosa, dall'altra parte invece c'è chissà che cosa, chissà quali Belzebù si nasconde. Vedete, non è bello. E probabilmente questa guerreggiata fa male a tutti e fa male alla città. Seconda considerazione, mi dispiace non c'è Posocco, che nell'intervento delle cose molto sensate e che si possono anche condividere. Certo l'incipit è fuorviante, parla perché ha timore, male non fare, paura non avere. Io guardate, in tutte le sedi, private, pubbliche, non ho paura di quello che dico. Querele, non querele, se non faccio reati mi fanno un baffo. Se faccio reati è giusto che ci siano le querele, perché altrimenti a cosa serve il codice penale e il codice di procedura penale? È vero, potreste dire, faccio la proposta che anche i consigli comunali abbiano l'immunità parlamentare. Per carità, vabbè, non sono d'accordo, ma allora perché avere paura? Perché adontarsi? Facciano!
E invece no, perché bisogna naturalmente metterci il veleno, è tipico di un modo di fare politica in cui non siamo più considerati avversari, ma nemici. Guardate che un atteggiamento di questo genere porta alla morte della politica. Guardate che si sa dove si inizia e non dove si finisce. E allora cerchiamo, noi piccoli politicini, di non fare da una parte e dall'altra. Lo dico prima per me, ma lo dico per tutti, di non fare i pifferai magici di Hamelin, perché i pifferai magici ci portano dietro i topi, e allora invece che i pifferai sarebbe meglio che facessimo da esempio e mostrare alla collettività che non siamo l'un contro l'altro armati, ma siamo l'un contro l'altro animati da uno stesso obiettivo, il bene comune. Grazie. Grazie, consigliere Carnelos, grazie. Allora, credo che ci sia il momento delle... Consigliere Botteon? Sì, è il suo... Sì, esatto. Sì. Grazie Presidente. Allora, spero di stare nei 5 minuti stavolta io, perché ho un po' di cose da dire. Allora, prima sui permessi da costruire. Allora, sicuramente io credo che la nostra regione, i nostri comuni abbiano passato un tempo, ahimè, lungo, dicendo oh che bravo che è questo comune che incassa molto dai permessi a costruire. E secondo me questa è una delle cause che ha portato al fatto che il nostro territorio sia così bruttino sotto alcuni punti di vista. Basta vederlo dall'alto, chi prende un aereo ogni tanto vede case quei lì, vede zone industriali quei lì e non vede un ordine, perché ogni comune ha cercato di introitare il più possibile. Mi ricorda l'assessore che viene anche dalla ristrutturazione, ma viene anche dai nuovi permessi a costruire, la somma, i proventi derivanti dai permessi a costruire. Ad esempio io le chiedo se fosse passato il vostro progetto del nuovo supermercato vicino alla Cadoro, okay, quello a cui avevate legato a Piazza Meschio, sarebbe entrata qua dentro la voce, i nuovi permessi a costruire? Immagino di sì, quindi sono contento che sia diminuito, adesso capisce perché sono contento, questo importa. Non è infantile, è assolutamente serio. Se uno deve mettere in previsione perché pensa di introitare da un nuovo supermercato, io sono contentissimo che sia diminuito, non c'è niente di infantile, è estremamente serio, è estremamente politico come punto di vista. E così come io sono stato zitto mentre lei parlava, le chiedo la stessa cosa. Bene, un'altra, visto che è stato toccato l'argomento Natale, io ci tenevo a dire che adesso per fortuna abbiamo questa bella iniziativa dell'ASCOM con l'appoggio del Comune di Vittorio Veneto, che animerà come molto meglio dei Natali precedenti, anche per una nuova, rinnovata armonia fra i commercianti, animerà le prossime festività natalizie. E ci tengo a sottolineare questa cosa: la vitalità di una città è legata alla vitalità dei propri commercianti, e più la politica appoggia la grande distribuzione, più la politica fa un'opera di restringimento della vitalità di una città, uccide la città. Ogni volta che noi diciamo sì a un grande progetto di distribuzione commerciale, noi uccidiamo un pezzo di città, perché uccidiamo dei commercianti, e i commercianti sono coloro che animano le città, e credo che la dimostrazione venga da queste prossime festività. Ve ne sono numerose di attività, di manifestazioni che trovano l'appoggio dei commercianti, e io spero che si capisca e che finalmente la politica si muova verso una fine della diffusione della grande distribuzione commerciale, come purtroppo in Veneto abbiamo appoggiato dalla politica in maniera sconsiderata.
Detto questo, sulla Fenderl, allora io avevo le stesse perplessità che ha espresso il consigliere Posocco e a cui non ho sentito risposte, ovvero l'entità del finanziamento complessivo, 120 più 50 fa 170, che è maggiore di 300 mezzi, ovvero 150. L'avevo anch'io, l'ha espresso il consigliere Posocco e sinceramente quindi chiederei una risposta su questo. Io una cosa ho detto, sempre detto sul progetto Fender, che una maggioranza secondo me doveva o prendere quel progetto e prenderlo come opera pubblica oppure bocciarlo, ma il dare un pochettino ogni tanto come si sta facendo senza nessuna certezza che si arrivi a conclusione, secondo me dimostra assoluta mancanza sia di coraggio sia di capacità di prendersi una responsabilità. Si vuole appoggiare, si prende, si fa l'opera pubblica Palafender col gran contributo delle associazioni, non si vuole appoggiarlo, si boccia. Invece è mancata questa cosa, lo so bene, da quando ero in maggioranza è arrivata la richiesta di 120.000, cosa facciamo, cosa non facciamo, dibattito, ma ormai si era in prossimità della votazione in Consiglio Comunale e non so se sia successo lo stesso con questi 50.000, ma io vorrei fruibile, sarà agibile il Palafender adesso? O forse c'è qualche lavoretto ancora da fare? Si possono dare, mi sembra quasi a piedi lista, abbiamo bisogno di 100.000, ecco qua 100.000, abbiamo bisogno di 50.000, ecco 50.000. Non è così un'opera pubblica. Un'opera pubblica va progettata dall'inizio alla fine e alla fine deve essere pronta, allora lì viene inaugurata, viene dichiarata agibile e allora lì è veramente fruibile. Grazie. Grazie, consigliere Botteon. E allora dicevo le risposte, un attimo Napoli, poi non so. Sì, no, solo il consigliere Sant'Antonio chiedeva un dettaglio sui contributi alle scuole paritarie. Mi faccio aiutare dalla dottoressa Elvassore, che ha la vista più potente della mia, perché qui c'è un dettaglio, una tabellina che è scritta a corpo 2,5 che va oltre le mie possibilità e quindi me la legge lei. Sì, buonasera. Leggo l'estratto di una DGR del 22 ottobre con la quale la Regione tramite lo Stato ha erogato 18.980 euro, 18.980 euro che troviamo nei contributi sia in entrata che in uscita per le 4 scuole paritarie della città, cioè la scuola dell'infanzia De Mori, la scuola istituto figlie del Divino Zelo, scuola dell'infanzia San Pio X e scuola dell'infanzia Savassa Forcal. Grazie. Ci sono altre? Sì, Barbara Denardi. Sì, io ringrazio la dottoressa Elvassore per aver ripetuto quello che io avevo detto nelle comunicazioni dello scorso Consiglio Comunale, evidentemente qualcuno non aveva ascoltato. Parlo poche volte, ogni tanto può anche ascoltare. Un'altra cosa che volevo puntualizzare, quando si è detto che questa variazione di bilancio serve solo per i 50.000 euro del Palafender, con questa variazione di bilancio introitiamo anche un contributo di oltre 13.000 euro proveniente dallo Stato a favore del nostro centro antiviolenza per progetti di sensibilizzazione e altre attività. In questi giorni sì, che ci è stato notificato in questi giorni c'è stato anche contabilizzato e conteggiato il contributo regionale per quest'anno, che è di 14.500 euro e che andrà a copertura dei costi di formazione e a copertura parziale dei costi del personale sempre del centro antiviolenza, per cui nelle ultime settimane ci sono stati comunicati contributi statali e regionali per poco meno di 30.000 euro a favore del nostro centro antiviolenza. Grazie. Volevo
perché mi sono documentato raccogliendo un po' le vostre sollecitazioni, ma anche quella del consigliere Carnelos. Il mio vuole essere soltanto un chiarimento. Ho telefonato ai progettisti del Palafender. Alcune notizie sono secondo me molto importanti, non riesco a capire ancora, sto facendo un intervento da consigliere evidentemente in questo momento, la perplessità di molti consiglieri sull'utilità, sulla validità di questo progetto. Allora, è l'unica sala pubblica sopra i 100 posti a Vittorio Veneto, escluso il Teatro da Ponte. I lavori sapete che sono iniziati nel dicembre 2017 e finiti a settembre 2018. Le opere attualmente, quello che è già stato fatturato è 405.000 euro, 404 e rotti mila euro, IVA compresa. Le donazioni da parte dei privati sono oltre 200.000 euro e chi sta portando avanti il lavoro, cioè la consulta, sta pagando un mutuo di 90.000 euro, perché è evidente che se si sommano i 120 del comune, che diventeranno spero 170, e per arrivare a 405 questi sono i numeri. È una struttura, è l'unica struttura a Vittorio Veneto antisismica di classe d'uso 3, che è la classe maggiore, essendo nuova di zecca, è la classe maggiore che compete, la classe 4 è la più alta e appartiene a dighe e ponti, è classe opera strategica per la gestione delle emergenze, approvata dal Genio Civile, in zona di protezione civile. La prestazione energetica, una volta finita, sarà A o A+. È stato progettato, mi diceva il progettista, è stato progettato un sistema di riscaldamento a pavimento, ad aria calda e di raffrescamento, quindi molto versatile a seconda di quello che si vuol fare. È chiaro che i serramenti in questo momento chiudono, proprio dal punto di vista della sicurezza, chiudono l'opera dal punto di vista della sicurezza anche nei confronti degli atti di vandalismo e permetteranno, attraverso, immagino, qui dovremmo chiedere ai dirigenti, attraverso un'agibilità parziale, permetterà all'opera di essere usata. Veramente io non riesco a capire la perplessità sulla validità di un'opera del genere. Ci sono altre spiegazioni? Assessore Turchetto. No, semplicemente perché sono stato tirato in ballo. No, poi questi 50.000 sono concettualmente completamente diversi dai 120.000 che sono stati citati, perché quelli sono stati un contributo che è stato dato a chi ha realizzato i lavori e quello doveva stare al di sotto del 50%. In questo caso invece l'acquisto verrà fatto direttamente dal comune, quindi è diciamo il soggetto che agisce è in via diretta il comune. Questo cambia completamente le cose dal punto di vista normativo. Dopodiché ci sono gli importi che ha già indicato il Presidente del Consiglio Comunale, per cui siamo comunque al di sotto del 50% del costo complessivo. Però siamo in una fattispecie completamente diversa, quindi il paragone fatto secondo me non sta assolutamente in piedi. Il consigliere Posocco chiedeva della sede della protezione civile degli Alpini. Sono 83.000 euro, sì, per le prescrizioni della sovrintendenza e anche quelle di RFI, perché RFI mantiene una stanza all'interno, ha degli impianti all'interno e quindi ha imposto diciamo, alcune lavorazioni. Poi si tratta di un edificio storico e quando si interviene su un edificio storico con una ristrutturazione è ovvio che nel corso dei lavori possono emergere delle nuove esigenze. Ci dà anche un contributo. Sì, dà un contributo all'importo complessivo della realizzazione. È un'opera di uso pubblico. Di uso pubblico.
Allora, è stato specificato anche leggendo delle parti della Convenzione, per cui con quella fattispecie non si applicava il codice dei contratti. Punto. Questo è stato detto in maniera chiara, scritto nero su bianco. Non vedo che cosa ci sia da aggiungere. Bene, grazie. Allora mi sembra che vi siate già espressi sulle dichiarazioni di voto. Io comunque sono obbligato a chiedere se ci sono dichiarazioni di voto, altrimenti passo subito alla votazione. Consigliere Saracino. Senz'altro il voto è negativo per l'iter adoperato, come ha appena detto l'assessore Turchetto, è stato uno stratagemma per evitare certe pratiche, insomma, non mi piace molto. Io ribadisco, voglio carte scritte, voglio progetti, voglio stralci, è un'opera pubblica, datemi le carte. Dopodiché io non è che dico sempre no, dico... No, ma lei ha anche ragione, io esprimo una mia opinione come lei esprime la sua, mancherebbe. Ribadisco, certe opere possono essere anche accettate o vanno bene, altre che abbiamo chiesto documentazione e che siano atti ufficiali non ci sono stati dati, quindi non si può votare a favore, soprattutto perché quello che andiamo a votare va contro secondo me la Convenzione a questo punto, quindi io sarò contrario e chiederò delucidazioni se questa delibera va contro la stessa, diciamo, protocollo firmato con l'associazione. Grazie. Grazie consigliere. Bene. Consigliere Botteon. Sì, io coerentemente con prima mi astengo, anche perché ovviamente il bilancio è legato anche al piano opere pubbliche. Una sola considerazione su quello che ha detto l'assessore e il vice sindaco Turchetto, quindi sono due cose totalmente distinte, quindi noi abbiamo dato 120.000 su un progetto che non prevedeva i serramenti, che secondo me è una meraviglia, cioè è una cosa che veramente, i serramenti li mettiamo noi successivamente. E poi le cifre le dà in un secondo momento, quelle reali le dà il Presidente del Consiglio Comunale, non risultano nessun documento ma le dà il Presidente in Consiglio Comunale. Mi astengo, ultima cosa, vorrei far notare che è un gran progetto culturale che secondo me è un progetto culturale interessante, ma se riusciamo a non farci dare un euro dalla provincia, dalla regione, dallo Stato, dalla comunità europea, nonostante il centenario, e anche questo penso che sia notevole come risultato. Consigliere Fasan. Io dico che ho troppa considerazione per il ruolo che rivesto in questo Consiglio e per l'impegno che ci metto da 20 anni. Ho fatto 2 volte una domanda al Presidente del Consiglio che domandi i consiglieri se sono incompatibili, non mi risponde. Adesso, al momento è una se permette. È una cosa molto semplice, perché Di solito si fa quando c'è la volontà di fare questo, no? Allora io chiedo al segretario comunale: è possibile su una richiesta di un consigliere comunale non chiedere l'incompatibilità? Il mio voto è negativo comunque. Chiedo al segretario comunale che si esprima se sulla volontà di un consigliere di verificare la compatibilità è possibile non farlo. Grazie. Il Presidente, ma questo vale per tutte le deliberazioni. L'obbligo di astensione vale per qualunque deliberazione. Quindi il Presidente, visto che c'è stata una sollecitazione, adesso, anche gli dico anch'io, chieda ai consiglieri se sono in condizioni di incompatibilità. È semplicissimo. Hai visto? Consigliere Dus, prego. Sì. Ci sono dette tante cose e non voglio naturalmente ritornare in questa dichiarazione di voto, però vorrei dare una visione un po' più alta, proprio in termini figurati sull'area, nel senso che stiamo intervenendo su 2 aree molto vicine tra di loro, perché
che si trovano tutti nei pressi della stazione, dove è già avvenuto un primo intervento nella stazione ferroviaria che porterà anche a una riqualificazione dell'area che spero arrivi a breve, e mi riferisco all'elettrificazione. Viene riqualificato l'ex magazzino merci, che ricordiamo tutti in che stati era e che adesso sta assumendo una nuova forma e speriamo anche una nuova vita. C'è stata una riqualificazione molto importante, sempre ad opera degli alpini, che dobbiamo ringraziare, sulla stazione ferroviaria. Ci sarà anche una nuova opera pubblica, questo dal punto di vista culturale, che sarà nell'area adiacente e appunto l'area Fender. Quindi degli interventi che hanno un legame tra di loro. Prima si parlava di visione, credo che anche riqualificare un'area che è proprio qua dietro al centro, un'area che è verde ma che è molto utilizzata dai vittoriesi, sia un aspetto positivo che credo debba essere messo in luce, e mi pare prima nel dibattito questo non è stato fatto. Per cui credo che insomma, questo sia un buon piano, e quindi andiamo avanti. Grazie. Grazie consigliere. A questo punto l'invito ai consiglieri è quello di chiedere se c'è qualcuno che si ritiene incompatibile con questo tipo di votazione, invitandolo ad astenersi. Bene, non ci sono dichiarazioni in merito. Quindi metto in votazione il punto numero 6, bilancio di previsione 2018-2020, quinta variazione con applicazione parziale dell'avanzo di amministrazione, esercizio 2017. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora, 10 favorevoli, 5 contrari, 1 astenuti. Siamo in 16 presenti. Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Stesso risultato. Punto numero 7 all'ordine del giorno. Riconoscimento debiti fuori bilancio da sentenze esecutive. Spero che qui sarà rapido e veloce. Assessore Napoli, sì, mi auguro che sia 30 secondi di tempo. Una delibera lepre, come diciamo. No, allora, diciamo che nel corso dell'anno sono sopravvenute 2 sentenze che hanno visto il comune soccombente, come si dice in termine tecnico, che la dottoressa Costalonga mi assiste. Praticamente sono 2 sentenze che riguardano cioè di complessivi 1.628,79 euro, di cui 856,23 relativi al provvedimento del Tribunale di Treviso, giusta causa del 17/10/2018, e euro 772,56 relative a sentenze del giudice di pace numero 109/2018 del 7/6/2017. Si tratta di 2 sentenze, una che riguarda la remissione di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, mi pare una sanzione, e l'altra era un provvedimento perché il comune non ha adempiuto a un impegno che si era preso nei confronti di un privato, e quindi l'impegno è stato fatto in tempi diversi, il privato magari giustamente si è un po' adombrato e ci ha fatto causa, e quindi siamo chiamati a rifondere questa somma. Ripeto, il totale è 1.628,79 euro. Ecco, grazie. Grazie. Consiglieri, se siete d'accordo metterei subito in votazione, se non ci sono problemi. Bene. Allora metto in votazione il punto numero 7, riconoscimento debiti fuori bilancio da sentenze esecutive. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora 11 favorevoli e 5 astenuti. C'è l'immediata eseguibilità. Quindi immediata eseguibilità. Favorevoli? 11 favorevoli. Contrari?
Astenuti? 5 astenuti, 11 favorevoli. Punto numero 8 all'ordine del giorno. Fondi strutturali di investimento europei, le autorità locali e regionali non devono essere penalizzate, chiuse virgolette, atto di indirizzo, approvazione. È un atto di indirizzo. Quindi io per illustrarlo, no, io lo do per letto. Se il consigliere Dus vuole dire 2 parole come illustrazione, brevissimamente. Certo. Sì, questa iniziativa che era partita dal Consiglio regionale, dalla Giunta regionale, è votata unanimemente a livello regionale, è un'iniziativa che credo possa trovare accoglimento anche all'interno del nostro Consiglio comunale. È un'iniziativa che è volta a stimolare la Commissione europea in quello che è la definizione del nuovo bilancio del quadro finanziario pluriennale, sul quale sono in previsione dei tagli ai fondi strutturali che la Regione Veneto spende in modo egregio e di cui ha sempre usufruito. Credo che l'appello corale che è stato fatto sia a livello di Consiglio regionale debba essere perseguito anche all'interno di questo Consiglio. Non stiamo parlando di una cosa che è lontana anni luce da quelle che sono i desiderata e le esigenze di Vittorio Veneto, in quanto molto spesso succede che noi stessi usufruiamo di fondi e finanziamenti europei, e quindi credo che sia una battaglia che si debba combattere tutti assieme. Gli strumenti ci sono, anche l'approvazione di questo atto di indirizzo può essere uno strumento valido per dare maggiore peso al governo in sede di negoziazione, quindi credo che possa essere un'iniziativa che possa trovare l'accoglimento da parte anche degli altri consiglieri. Grazie. Anche qui, se non ci sono particolari problemi, io metterei subito in votazione. Consigliere Saracino, prego. Beh, senz'altro voteremo a favore di questa proposta, che è lungimirante, intelligente e accomuna tutti. Io invito semplicemente il Comune di Vittorio a partecipare a più bandi europei. Grazie. Grazie, consigliere. Bene, allora metto in votazione il punto numero 8 all'ordine del giorno. Fondi strutturali di investimento europei, le autorità locali e regionali non devono essere penalizzate. Favorevoli? Unanimità. 16 su 16. Non c'è immediata eseguibilità. Direttive, punto numero 9, direttive in merito alla concessione del terreno denominato area ex Torres di San Giacomo per finalità sociali. La parola credo al signor Sindaco. Sì, grazie Presidente, cerco di riassumere perché presumo che i consiglieri abbiano già avuto modo di leggere questa proposta di delibera, queste direttive. Il Comune di Vittorio Veneto ha tra le sue finalità statutarie, quindi non quelle di una singola amministrazione, ma quelle di tutte le amministrazioni che si susseguono, quella di perseguire politiche di integrazione sociale, soprattutto nei confronti delle persone con disabilità, promuovendo percorsi di inclusione lavorativa e relazionale. In questo senso, continuando peraltro quella che era stata un'iniziativa presa dalle precedenti amministrazioni con 2 concessioni di aree nel 2009 e nel 2014 dalle giunte Scottà ed Arè, anche questa amministrazione ritiene opportuno individuare come strumento da destinare ai fini sociali l'area sita San Giacomo denominata area ex Torres. In questo caso si chiede, si porta alla conoscenza del Consiglio Comunale questa intenzione e al Consiglio stesso si chiede una direttiva rispetto alla concessione. In questo caso il bando che l'amministrazione poi si impegna a realizzare deve essere orientato prioritariamente, leggo esattamente quanto
quanto c'è scritto in delibera, ad iniziative di agricoltura sociale e biologica finalizzata alla realizzazione di coltivazioni anche sperimentali, alla creazione di opportunità socioassistenziali, educative e di inserimento lavorativo per persone disabili e o svantaggiate, ad attività ludico-esperienziali aperte alla comunità, alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica e della disoccupazione, a favorire azioni di contrasto alla povertà e all'isolamento sociale, alla prevenzione del disagio mediante la creazione di opportunità di inclusione, coesione e crescita sociale, alla diffusione della cultura dell'alimentazione consapevole e della sostenibilità ambientale, al recupero di uno spazio urbano dismesso valorizzando il quartiere dove il progetto verrà realizzato, al ripristino delle coltivazioni tradizionali locali, al coinvolgimento anche di altri soggetti pubblici o privati presenti sul territorio e ad ulteriori indicazioni che potranno essere stabilite dalla Giunta Comunale. La durata della concessione è fissata fino ad un massimo di 20 anni, di 10 anni eventualmente rinnovabili, e il canone di concessione, scusate, non di locazione, il canone di concessione dell'area è fissato in 16.500 euro all'anno, cifre che potrà eventualmente essere ridotta o scomputata sulla base del progetto della rilevanza sociale che il progetto presentato potrà giustificare. Grazie. Prego, consiglieri. Consigliere Fasan, a lei la parola. Vabbè, grazie. Come mi sono già espresso in Commissione, io non sono concettualmente contrario ad affidare l'area Torres ad un'associazione o cooperativa che fra i suoi obiettivi statutari di impegnarsi nel sociale, ma ci sono delle valutazioni da fare. Innanzitutto dobbiamo vedere perché è stata acquisita il patrimonio comunale quell'area. Nessuno questa sera si è preoccupato di chiarire quali sono stati gli obiettivi che hanno spinto la loro amministrazione Scotà ad impiegare una considerevole risorsa del bilancio comunale, mi sembra una somma intorno ai 300.000 euro, per comprare quell'area. Sono rispettate le finalità votate dal loro Consiglio Comunale? Serve un ulteriore voto del Consiglio per finalizzare i nuovi obiettivi? Questa è una domanda che rivolgo al segretario comunale. Se ben ricordo, fra le file della loro minoranza si sedevano vari esponenti dell'attuale maggioranza, a cominciare dal sindaco. Mi piacerebbe andare a rileggere nei verbali del Consiglio come si espresse la loro minoranza. Se ricordo bene, si oppose candidamente all'acquisto di quell'area fondamentale per lo sviluppo futuro di San Giacomo, tranne il compianto consigliere Dan, che da residente aveva capito l'importanza strategica per il comune di avere in proprietà quell'area. Ricordo che il Brolo è la più importante area pubblica del quartiere di San Giacomo. In quell'area vi è indicata nel piano regolatore una strada per sollevare il centro del quartiere dal traffico urbano e vi si trova la sola area verde a disposizione del quartiere, imprescindibile quindi anche per la qualità della vita dei residenti. Gli obiettivi che spinsero all'acquisto furono di realizzare un parco e di costruire una scuola elementare ed una palestra. La scuola sappiamo tutti dove è stata costruita, ma rimane sempre valido obiettivo di individuare a San Giacomo una struttura dedicata al quartiere e di realizzare un parco. Ora, dopo 10 anni, in cui sono evidenziate le carenze del quartiere, un sempre maggiore eccesso di traffico, mancanza di una struttura pubblica e di un'area verde attrezzata, questa amministrazione si preoccupa di pubblicare un bando 6 mesi prima della scadenza dell'attuale convenzione, per assegnare l'area per i prossimi 20 anni, dimostrando ancora una volta, se mai ce ne fosse stato bisogno, un'innata incapacità di perseguire gli obiettivi che i cittadini si aspettano. Tutto questo a 6 mesi dalle prossime elezioni amministrative, un vero atto di scortesia istituzionale verso la prossima amministrazione, a meno che non si giudichi l'attuale punto all'ordine del giorno un viatico per la prossima campagna elettorale. Per l'ennesima volta arriva in Consiglio una sorta di atto di indirizzo
per delegare la Giunta a fare una convenzione della quale nulla sappiamo se non delle famose indicazioni. Si danno indicazioni troppo generiche. In un contratto si devono indicare con esattezza la durata e i costi dell'affitto, e questo non è il caso. In questo caso la durata è fino a un massimo di 20 anni, eventualmente rinnovabili, ma che potrebbero essere 10, 5 o altro. Inoltre il canone d'affitto dell'area, utilizzato per fini agricoli, viene stabilito in euro 16.500 euro annui e potrà eventualmente essere ridotto in relazione ad attività di rilevante utilità sociale che il concessionario si impegnerà contrattualmente di svolgere secondo le indicazioni date dal bando. Ma cosa stiamo votando? Cosa stanno votando i consiglieri di maggioranza? Ancora un ennesimo atto di fiducia? Sembra un atto di indirizzo per la Giunta che richiama altri atti di indirizzo già votati in Consiglio, Meschio e Carnielli e le caserme, tanto per ricordare, per costruire un bando del quale già si intuisce l'assegnazione, ma sappiamo tutti poi come sono andati a finire i precedenti atti di indirizzo. Solo per far capire queste mie osservazioni voglio confrontare la delibera che stiamo per votare con la convenzione redatta nel 2009 e di seguito nel 2014. Nella convenzione datata 2014, all'articolo 8 risoluzione così si esprime: il Comune, fatti salvi di somma urgenza che richiamano la disponibilità immediata del bene, ha facoltà di risolvere la presente convenzione con l'esclusione di ogni formalità legale, con semplice preavviso motivato di 120 giorni, inviato con lettera raccomandata nei casi di, e qui fra i 4 casi citati, al punto di, per qualsiasi esigenza del Comune. Ora in commissione consigliare, il sindaco alla mia domanda per quale ragione si andava a modificare un impianto di convenzione che per 10 anni aveva dato buoni risultati, portandolo nelle scadenze da 5 a 20, afferma che si è pervenuti a dare questa indicazione per dare modo ai vincitori del bando di avere una garanzia temporale per i futuri investimenti in impianto di coltivazioni che realizzeranno nell'area. Come ho già detto, pur accordando sugli obiettivi sociali della concessione dell'area, il vero problema è la durata della convenzione. Con la convenzione a 20 anni si vanno a condizionare e limitare gli obiettivi delle prossime 4 amministrazioni. Non credo che nessuna amministrazione vorrà privare dell'area una cooperativa che opera nel sociale, ma credo che gli obiettivi di un'amministrazione siano quelli di operare con la massima efficacia a favore dei propri cittadini, senza vincoli. Negare questa possibilità alle prossime amministrazioni vuol mettere in evidenza che San Giacomo dovrà sopportare in futuro un ulteriore aumento del flusso del traffico e la palestra e il parco dovranno andare a frequentarli in qualche altro posto. Nella delibera ci sono poi delle anomalie che hanno destato la mia curiosità. Manca il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato. Non credo che la mancanza sulla crocetta su favorevole o contrario sia una dimenticanza. Forse se avesse potuto avrebbe segnato astenuto per non andare contro l'amministrazione. Credo che non sia possibile votare una delibera senza un parere di regolarità tecnica che deve garantire i consiglieri nel loro voto. D'altra parte, se fosse stata una svista, dal 24 di settembre, 2 anni fa, 5 anni fa, una vita fa, data di riferimento del parere in delibera, si avrebbe avuto tutto il tempo e gli strumenti necessari per ovviare questa lacuna, integrando successivamente il parere. Se non è stato fatto vuol dire che il responsabile non è in grado di porre il proprio parere favorevole. Ricordo che non è la prima volta che è successo con questa amministrazione, provocando l'astensione di alcuni consiglieri di maggioranza. Vedi il consigliere Bassetto, ricordo. Altra anomalia che ho individuato nella delibera, pagina 5, fra gli obiettivi prefissati, c'è quello di recupero di uno spazio urbano dismesso. Chiedo se questa affermazione è un'altra scortesia dell'amministrazione verso l'attuale associazione che bravamente gestisce l'area. Cosa vuol dire che l'area attualmente è degradata? Da quanto mi è possibile vedere e dalla mia precedente esperienza di amministratore, l'area è tenuta in modo dignitoso e coerente con le indicazioni date dalla convenzione in essere. Se l'amministrazione non è dello stesso parere, voglio che lo dica esplicitamente e che si preoccupi piuttosto che le prossime coltivazioni che verranno impiantate nell'area.
Dico impiantate perché dalla somma richiesta per l'affitto per la durata della convenzione si presume che la coltivazione individuata sarà un vigneto, visto che tutta l'area è nel disciplinare di OCG. Ma le associazioni, le cooperative sociali che si presenteranno al bando, un minuto? Lei doveva avvisarmi un minuto prima, cazzo. No. Come facciamo? Vabbè, posso continuare per il secondo giro? Grazie. Consigliere Domini, sì. Prego. Grazie Presidente. Sul tema raccolgo il testimone del consigliere De Vallier, con il quale condivido l'importanza di impegnarsi per rendere effettivi i diritti della comunità, in particolare dei più deboli. E credo che sia pienamente condivisibile la scelta di concedere, tramite convenzione, l'area denominata Ex Torres ad un'associazione di volontariato o di promozione sociale. A maggior ragione se ciò viene fatto attraverso una procedura ad evidenza pubblica, ispirata al principio di trasparenza che deve guidare l'attività della pubblica amministrazione. Veniva citato in apertura di questo Consiglio Comunale l'inquinamento da fitofarmaci. Sul tema il BUR numero 88 di quest'anno, del 2018, con particolare riferimento all'agricoltura biologica come quella al punto all'ordine del giorno di cui stiamo parlando, individua nell'utilizzo di varietà resistenti alle principali fitopatologie la strategia per ridurre l'uso di fitofarmaci, specialmente nelle aree limitrofe ad aree abitate, scuole e parchi come quella di cui stiamo parlando stasera. Anche la Regione Veneto, all'articolo 2 della legge 24 del 1990, è intervenuta sul tema dell'agricoltura biologica e della lotta alle fitopatologie e in particolare invita alla rotazione o al massimo all'alternanza delle monoculture. Sempre sul tema della viticoltura biologica è intervenuta anche l'Unione Europea con regolamento del Consiglio numero 834 del 2007, incluso negli obiettivi e principi della produzione biologica, ed è imperniato sull'uso di varietà e specie appropriati e adatti al clima e alle condizioni generali e agricole della regione. In particolare vengono suggerite varietà autoctone locali, che di solito hanno una maggiore resistenza ereditaria ai principali patogeni e parassiti tipici della nostra regione. Alla luce di ciò proporrei di integrare il punto 3 del deliberato come segue. Il progetto dovrà essere orientato prioritariamente ad iniziative di agricoltura sociale, biologica, finalizzata alla realizzazione di coltivazioni non monoculturali che valorizzino la varietà delle culture locali, anche sperimentali. Quindi questo si configura come emendamento? Come un emendamento, esatto. È pronto qui. Nella ritenuto? No, dove? In che punto? Beh, dopo mi darà. Dal deliberato punto 3. Deliberato. Punto 3, primo bullet. Sì, alla fine. No, alla fine. Comunque dopo mi dirà dove inserirlo, mi consegnerà la copia firmata. Allora, consigliere Domini, la invito intanto a raccordarsi con l'assessore De Nardi. Io intanto do la parola al consigliere Darè. Bene, sono contento che il Brolo sia diventata area Torres. Era il Brolo delle Suore di San Giacomo, le battaglie del FAI. Non mi sono dimenticato dell'assessore Napoli quando abbiamo acquistato quell'area con il suo bell'articolo di Sansering, e quindi i sanseri, quelli che compri alle terre, però quei 65.000 metri mi pare siano un patrimonio del comune di Vittorio Veneto e una ricchezza che in questo modo viene valorizzata per scopi sociali che ritengo ineccepibili, iniziata già con la lavanda, iniziata con altre culture, e quindi penso che questo sia un aspetto sociale sicuramente doveroso da parte della nostra città per il reinserimento, per dare sollievo anche alle famiglie di chi ha queste difficoltà.
soprattutto anche perché c'è una comunità, diciamo, che lavora, che veramente sta facendo un'opera sicuramente molto egregia e quant'altro. La cosa che mi interessa di dire, non chiediamo 16.000 euro, facciamo un euro simbolico. E le dico anche il perché. Perché se ho sentito già l'intervento del consigliere Domini che parla di biologico, quindi di riflesso non vorrei che diventasse un immenso vigneto. È giusto che quell'area rimanga, diciamo, fate anche il vigneto, ma fate anche il vigneto. Perché mi pare che, diciamo, il coinvolgere le persone in difficoltà, diciamo, assieme a tante altre persone abbia dato dei risultati eccellenti. Non vorrei che si trasformasse solo nell'ennesimo vigneto, magari bio, perché adesso si andrà su quello, sarà il futuro, il prosecco sarà bio, ma diciamo che va bene anche va bene anche il vigneto, perché porta degli introiti interessanti anche per la cooperativa e quindi per la gestione anche poi del mercato che viene fatto dalla cooperativa sul proprio negozio. Quindi noi siamo sicuramente favorevoli a questo, penso che sia anche il caso di non caricare di un affitto, pensiamo di lasciare una cosa più tranquilla, però con delle diciture chiare di che non diventi una monocultura, perché perde lo scopo iniziale dell'area. È un'area sicuramente vasta e sicuramente si può fare questo e quello, facciamolo con delle considerazioni che siano degne di un'opera sociale condivisa, ma soprattutto che non diventi un finanziamento che non va bene. Grazie consigliere Darè. Consigliere Saracino. Beh, insomma, ci sono già i miei colleghi, soprattutto Darè, ha fatto capire che come viene utilizzata l'aria e da chi viene utilizzata al momento è qualcosa di eccezionale, è una bellissima immagine di una funzionalità per persone speciali che riescono a integrarsi nel nostro mondo e che non è facile, quindi quello che fanno è indubbiamente una cosa bellissima. Io vorrei tornare sul nocciolo di questo atto di indirizzo. Chiedo anch'io un parere tecnico, cioè dal punto di vista degli uffici, perché bene o male diamo un mandato a predisporre un bando, quindi insomma se quello che è scritto è corretto mi piacerebbe, come è stato fatto per la mozione sull'asilo, che ci fosse un parere tecnico. Grazie. Ma non è questo? Sì, no, il parere tecnico c'è, l'architetto Antoniazzi, aveva firmato, messo addirittura anche la data, scordandosi semplicemente di mettere la crocetta che ha posto qua in pubblico, pur essendo già firmato. C'è anche il parere del dottor Sergio Gallo e il parere della dottoressa Paola Costalonga. Allora, del dottor Gallo e della dottoressa Costalonga c'era il parere favorevole. Ho detto infatti ho appena spiegato, ripeto perché forse mi avvicino anche al microfono per essere più chiaro. L'architetto Antoniazzi aveva posto la firma e la data, e qui in pubblico, essendosi scordata di mettere la crocetta su favorevole, l'ha appena apposta sotto anche l'occhio della telecamera. Grazie. Quindi, consigliere Posocco, a lei la parola. Sì, grazie, condivido anch'io la delibera, anche pur condividendo i dubbi espressi dal mio collega Fasan. Riguardo la durata fissata un massimo di 20 anni, perché lei, signor Sindaco, ha detto 20, poi 10, non si è capito, rimane 20? Perché lei durante l'esposizione... Allora, io ho detto che in commissione abbiamo detto potrebbe essere anche 10 o meno, massimo 20. Ma qui, qui è scritto 20. Qui rimane 20. Massimo. Sì, rimane quello che c'è scritto qui, volevo dire. Riguardo
all'intervento del consigliere Domini che saluto e do il benvenuto in quanto prima non ero presente. Allora, diciamo questo, riguardo al suo emendamento, non vorrei tecnicamente porre dei paletti a chi prenderà l'area, nel senso non è esatto tecnicamente quello che dice, non è esatto quando dice le varietà autoctone sono più resistenti, non è vero, è una leggenda, sì, ma tecnicamente se noi per dire il mais, se noi mettiamo il mais autoctono, per quanto bello che potrebbe essere il recupero, però Piralide, fusariosi, la cultura viene devastata, quindi rischiamo semplicemente di non raccogliere, quindi far perdere il reddito a chi coltiva. Cioè, volevo mettere l'agricoltura in questo periodo, e qua il consigliere Dus magari converrà con me, da biologica si sta portando, e qui facciamo un bando con possibilità di arrivare a 20 anni, verso l'agricoltura sostenibile, verso l'agricoltura ecologica, che significa produrre rispettando la biodiversità e mantenendo le risorse del suolo, evitando consumi d'acqua e evitando l'utilizzo di pesticidi e un eccessivo utilizzo di nutrienti. Nell'emendamento che propone, secondo me, andiamo un po' a mettere un paletto troppo, diciamo, impegnativo per chi prenderà l'area, da un punto di vista tecnico le parlo, quindi non sono perfettamente d'accordo. Anche le varietà mediamente resistenti che si stanno sviluppando adesso alle fitopatie, ai parassiti, al momento io ci andrei cauto a dire che portano un vantaggio. C'è un po' di tutto nel mercato ancora, siamo ai primi livelli di sperimentazione, quindi vincolare un attimo chi prende l'area è un po', come dire, non so, è un po' pericoloso, diciamo, per chi utilizza l'area vedo un vincolo troppo importante. Se parliamo di agricoltura biologica, sì, io personalmente ci aggiungerei nell'ottica di futuro di come sta andando agricoltura sostenibile e ecologica. Ecco, questa era la mia osservazione, quindi non sono molto convinto del suo emendamento, per quanto apprezzo, insomma, il tentativo. Ecco, grazie. Grazie consigliere Posocco. Consigliere Dus. Sì, beh, allora, innanzitutto mi fa piacere che, a parte la voce discordante del consigliere Fasan, le altre voci mi sembrano tutte raccordanti sul fatto che questa sia un'area particolare sulla quale operano delle persone particolari e quindi da parte nostra va la nostra ammirazione. Detto questo, credo che l'emendamento del consigliere Domini risponda a una preoccupazione che è sempre maggiore sia in città che fuori città, nel senso che è quella di un'attenzione sempre maggiore a quello che si coltiva, a quello che si mangia, a quello che si respira. Essendo questa un'area particolare vicino alle scuole, si era tentato appunto di presentare un emendamento che potesse vincolare chi poi va a coltivare su quel terreno e lo faccia con delle dovute accortezze. Se qui non è che siamo tutti degli agronomi, se ci sono delle sollecitazioni che possono modificare l'emendamento, non credo che il consigliere Domini è molto sì. Ecco, sì, esatto. Vabbè, dopo magari lo vediamo assieme, credo che si possa trovare sicuramente la strada giusta. Ecco, anche siccome, ripeto, questo è un punto un po' particolare e per evitare il gioco delle parti che fa parte spesso di questo Consiglio, se può essere utile, io credo che anche da parte dei consiglieri di maggioranza non ci sia nessun problema a rivedere il limite di durata di questa convenzione. Se lo si vuole portare a 10 anni, benissimo, portiamolo a 10 anni. Se può essere questo un punto d'incontro per votare tutti assieme questo ordine del giorno. Ecco. Grazie consigliere. Consigliere Botteon.
Sì, quindi prima invito il consigliere Posocco, che sicuramente è del campo, ad integrare magari l'emendamento, quindi in modo da poterlo votare all'unanimità, se possibile. Dopo volevo solo un chiarimento, perché proprio non ricordo. In questa delibera vengono stabilite le direttive per una convenzione, per la stipula di una convenzione. In passato invece abbiamo approvato delle convenzioni in Consiglio Comunale, vi era proprio la convenzione, veniva approvata la convenzione. E volevo un po' capire, cioè, vi è sempre questa forma in cui vengono date le direttive, oppure vi possono anche essere delle convenzioni, come mi pare di aver ricordato in passato, e quando si può fare una, quando si può fare l'altra, perché qui la convenzione non torna in Consiglio Comunale, giusto? Questo votiamo e poi ma sono convinto che in passato vi siano state delle situazioni in cui la convenzione sia tornata in Consiglio Comunale per la votazione, e volevo un po' essere, se possibile, un chiarimento su questo. Quindi, grazie. Grazie consigliere. Consigliere Carneros. Sì, a dire la verità il mio intervento è sullo spirito di quello del consigliere Dus, avevo prenotato, quindi sarò brevissimo, dicendo che mi pare che vi sia convergenza, almeno quantomeno sullo spirito degli interventi di Posocco, Darè e Domini. Sono tutti finalizzati, questi interventi, alle medesime preoccupazioni, per cui auspicare rispetto, io non sono un tecnico, so che Posocco lo è, Domini si è documentato, ma ecco, auspicherei di trovare la quadra su una formulazione che sia condivisa, che sia tecnicamente corretta e che salvaguardi lo spirito che aleggia, che è aleggiata negli interventi. Perché è vero, quando parlava della vite Darè, Domini diceva non monoculturale, che mi pare sia la stessa preoccupazione. Biologico, non biologico, o ecologico, quello che è la diversità di visione fra Posocco e Domini. Ecco, credo insieme di trovare la formula giusta che tuteli anche l'ignorante in agricoltura, che è Carneros. Sarà un contadinotto, ma comunque è un ignorante in agricoltura, e diciamo al di sopra di tutto sarebbe il mio obiettivo, appunto, di avere il maggior numero di voti favorevoli su questa delibera, insomma. Ecco, fra l'altro almeno in un punto mi fate contento rispetto all'intervento politico che ho fatto prima. Ecco, probabilmente sarà non duraturo, ma chissà che sia, come si può dire, sia stato quello di buon auspicio per una delibera, che non ci fosse una guerra guerreggiata. Grazie. Grazie consigliere Carneros. Allora, sì, sto sistemando anche la modifica che il consigliere Domini ha concordato con il consigliere Posocco. Ok. Consigliere Fasan, quindi sì, diciamo formalmente finito il primo giro, non c'è finito il primo un vero e giro. proprio primo e secondo giro. Secondo intervento, allora, consigliere Fasan. A domanda e risposta. Le risposte, quindi le risposte prima. Ciao. Signor Sindaco? Sì, allora una precisazione mi preme, apprezzando diversi degli interventi che sono stati fatti. Cerco di, fra virgolette, tranquillizzare per quello che è possibile. Al punto 4 mi riferisco alla domanda, che fra l'altro era del consigliere Darè, fra l'altro era una preoccupazione anche nostra, ovviamente. Al punto 4 della direttiva c'è scritto: stabilire le seguenti direttive in merito ai contenuti della concessione dell'area tramite
stipula di apposita convenzione. A. Il primo punto dice: l'area sarà assegnata tramite convenzione esclusivamente ad una organizzazione di volontariato o un'associazione di promozione sociale o una cooperativa sociale o associazione tra le stesse mediante procedura eccetera. Quindi il produttore, fra virgolette, tout court, il prosecchista, no, punto, tanto per essere molto chiari. Poi per quanto riguarda... prego? Nemmeno scoprendo qualche artificio appetibile un'area in zona Oddio, DOCG. allora, organizzazione di volontariato, associazione di promozione sociale, cooperativa sociale, oppure un'associazione fra queste. Beh, ma non, poi deve poi garantire, deve... Se mettiamo cooperativa sappiamo già che quel che ne interessa. Sì, ma non è che possiamo... Cioè, c'è la cooperativa. Ma c'è la cooperativa, è già dentro? Bravo. Infatti... Quantifichiamo quanto a vigneto, quant'è l'area totale? 55.000. 55. 55.000. Sì. Allora, sui 55.000 quanto ha cultura bio? Possiamo anche mettere una limitazione, non c'è nessun problema. Lo facciamo anche perché, allora, avendoli visti all'opera, se fai l'ortofrutticolo i ragazzi sono impegnati un periodo con il... Più lungo, chiaro, sì, sì. Sì, con certo. il vigneto, nella vendemmia, così possono le ore essere impegnati. sapere. Quindi, allora, siccome lo scopo è questo ed è condiviso, mi pare, da tutti, e anche nella Nessun finalità problema. della delibera, cerchiamo di capire che non diventi un immenso, l'ennesimo vigneto bio, ma sempre un vigneto. C'è anche da dire che non è che uno si sveglia... No, siccome il prosecco lo beve, ma non che stai pidrio. Sì. Ma non c'è solo tu che lo bevi. Ma voglio dire... Basta, no? No, siccome io capisco il problema... Consigliere Darè e ora consigliere Dus. No, il problema sollevato dal consigliere Darè come dagli altri consiglieri, ripeto, è un problema condiviso, cioè la preoccupazione è che si potesse insediare su quel terreno là un vigneto. C'è da dire che però non è che uno si sveglia la mattina e pianta un vigneto, deve acquisire il terreno, acquisire le quote, avere i permessi, cioè voglio dire, le quote in questo momento non ci sono, non è un processo che uno... Ne so anch'io un qualcosa, scusa Fasan se permetti, ne so anch'io. Boh. Per cui voglio dire, mettiamo le quote tutte... Sì, le quote, ma non si trovano più le quote in Sicilia. Ma se le trova. Sì, va bene, sapete tutti voi altri. Quello che voglio dire, mettiamo tutte le limitazioni del caso, per carità. Attenzione che a un certo punto limitiamo talmente tutto che sti qua non possono più piantare niente. Sì. No, se fai metà dei 55.000 fai metà vigneto, posso anche capire, se lo fai di più diventa una monocultura che è meno, scusa. Possiamo scrivere anche meno, se il Consiglio è d'accordo, non superiore alla metà del coso, pienamente, a me va benissimo, anche meno, anche meno. No, ma se c'è l'indicazione del Consiglio, noi ovviamente ci mancherebbe. Dopo ieri la radici e basta. Alla fine allora qualcuno che studi un emendamento ad hoc fatto in questo senso. Sì, per una estensione o per una superficie non superiore al 50% di quella concessionata. Adesso la sistemiamo in questo senso qua. Va bene. Però una piccola doverosa precisazione. Perché il consigliere Fasan ha detto che venivano date delle direttive e poi la Giunta faceva quello che voleva. Noi non so se sia successo così finora, fatto sta che noi siamo venuti in Consiglio e siamo esattamente, come è stato detto prima, a 6 mesi dalle votazioni. Il 22 maggio 2014 lei ha votato invece una concessione diretta senza passare in Consiglio, senza nessuna direttiva, per 5 anni, 3 giorni prima delle votazioni, punto.
3 giorni prima delle votazioni. Nessuno ha detto niente, ma che lei venga a fare lezioni di trasparenza. No, ha votato anche lei. Sì, ha votato anche lei. Ho visto convenzione dei 15 anni fatti l'ultimo mese, l'ultima dei per me, a Fender. Fermi su ste date. Mancano 6 mesi. Dico 6 mesi. Avete votato. No, era una convenzione urbanistica quella. Convenzione urbanistica. No, guardala. Che io l'ho firmato? Io? Tu c'eri. In giunta? No, proprio no. Proprio no. Ma tu c'eri. Proprio no. Proprio no. In giunta proprio no. Vabbè. In giunta da 4 anni e mezzo prima mai. A differenza di qualcun altro. Andiamo con ordine. Fasan, lei aveva finito il suo intervento, giustamente. Sì, Ancora da cominciare. Non lo so. Veloce. Velocissimo. Fasan? Allora, prima avevo accennato che mancava il parere di regolarità tecnica firmato, il 24 settembre, siamo il 26 novembre, dopo 2 mesi ci siamo accorti che mancava. Giusto per precisare che non ho detto cose a caso. A me va bene che l'abbia firmato adesso, però agli atti non era alcuna firma. No, voglio essere preciso, era firmato ma non contrassegnato. Non è vero, non era vuol dire firmato. Che aveva visto la firma c'era. Firmato ma non approvato. Posso essere... Vabbè. Ascolta. Fasan, la invito a continuare, grazie. Va bene. Allora, c'è un altro punto che non mi è chiaro. Io onestamente, da tutto quello che è stato detto, avrei fatto una proroga magari per 10 anni, così non si può fare. Vabbè, allora se non si può fare, dovete sentire anche questa. C'è poi la sorpresa dell'indicazione dell'affitto con un massimo di 16.500 euro. È la prima volta che vedo un bando indicare un tetto massimo per l'affitto. Di norma si indica un limite minimo lasciando ai concorrenti la possibilità di rilanciare. Forse si è posto un limite massimo per aiutare, diciamo così, l'associazione che dovrebbe vincere. Ma così non si fanno gli interessi della città e si va contro tutte le indicazioni del patto di stabilità che dà l'obbligo all'amministrazione di trarre il massimo profitto. Non vorrei che fossimo già pronti per un ricorso contro l'assegnazione. Si corre il rischio che invece di aiutare l'associazione che dovrebbe vincere il bando, la si penalizzi. Questa volta sì che l'area rimarrebbe incolta e degradata fino al pronunciamento del TAR e alla confezione di un nuovo bando. Meglio quindi la proroga, e qui insisto, o lasciare la patata bollente alla prossima amministrazione. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Botteon. Sì, grazie. A parte ho chiesto un chiarimento che non è arrivato prima, quindi rinnovo l'invito. E ho anche una perplessità sull'importo sui 16.500 euro, nel senso che si parla di bando mediante procedura di evidenza pubblica. Quindi non vorrei dire, però da quel che so, da quel che mi ricordo, le procedure di evidenza pubblica ci sono dei criteri tipo il prezzo più basso, l'offerta economicamente più vantaggiosa, mi pare di ricordare. E quindi c'è l'invito che faceva prima il consigliere D'Arequile a tenere 0 o 1, forse ha un senso in tal senso. Se noi mettiamo 16.500 abbiamo più associazioni, mettiamo che singole associazioni che partecipano, se la giudica quella che fa l'offerta economicamente più vantaggiosa sul bando sul tetto di 16. È una procedura economicamente più, scusa, una procedura di evidenza pubblica non deve tener conto dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Tiene conto c'è anche scritto che può essere addirittura scomputata o No, azzerata. ma dopo penso nel tempo, ma non nell'offerta, non nel bando. No, nell'offerta? Ho capito, nella convenzione, ma nel bando. Nel progetto che presenta. Sì, è scritto, Quindi la commissione valuta il progetto presentato, i diversi progetti. Potrà essere eventualmente ridotto o totalmente scomputato in relazione ad attività di rilevante utilità sociale che il concessionario si impegnerà contrattualmente a svolgere secondo indicazioni che saranno il canone stabilite. di concessione lei mi sta leggendo.
Ho capito, ma sì, grazie. Sì, Perché... se posso provare a Sì, spiegare il sistema. Sostanzialmente viene posto un canone in virtù del fatto che questi obiettivi sono obiettivi sociali, non sono obiettivi economici, o meglio, gli obiettivi sociali superano l'obiettivo economico di fondo, per il quale ogni immobile del comune che non ha un utilizzo diretto, che ne so, l'ufficio tecnico, il municipio, gli uffici di utilizzo per le funzioni proprie del comune, in teoria andrebbe valorizzato economicamente. Questa è la situazione normale. La situazione non normale è data dai servizi sociali. Se tu lo adibisci a un uso sociale, l'uso sociale supera la necessità di valorizzare economicamente in termini monetari il bene. Ci sto, ma Ok. la procedura di evidenza pubblica non contrasta contro questo principio? L'evidenza pubblica serve a selezionare la cooperativa o l'associazione o l'ATI o la PS o quello che meglio è in grado di far convivere la valorizzazione del bene e la funzione sociale del bene. Per cui se ci sono 4 progetti nei quali viene valutato che c'è un progetto sociale straordinario, favoloso, in cui, faccio numeri a caso, 200 disabili vengono integrati, contemporaneamente abbiamo 300 ragazzini in disagio sociale delle scuole che riescono a trovare la loro pace, tranquillità interiore e l'integrazione nella società, e chi vuole metterne altre ne metta, contro un altro progetto che prevede magari, non so, l'integrazione di 3 ragazzi disabili È chiaro, e 500 euro di canone mensile, la commissione tecnica valuterà quale dei 2 progetti è da considerarsi migliore. Quindi, riassumendo in poche parole, in una procedura ad evidenza pubblica in un ambito sociale, l'offerta economicamente vantaggiosa non è il criterio aggiudicante. Sono riuscito a dirlo? Se Mi volessimo conferma? essere Chiedo anche all'architetto Antoniazzi. Se volessimo essere cinici, la miglior utilità sociale coincide anche con un risparmio da parte di tutta la collettività. Se uno vuole proprio star là a fare... Sì, questo è... Non è per quello che lo si fa, ma... Avevo dei dubbi, perché per me procedura di evidenza pubblica volevo dire è offerta economicamente vantaggiosa. In realtà mi dice che non è così. Grazie. Grazie consigliere Botteon. Consigliere Saracino. Sì, no, ritengo a posto il discorso del parere, quindi ringrazio di aver sistemato il tutto e sono d'accordo sul trovare una via, non dico di mezzo, ma condivisa, anche sulle tempistiche. Mettiamoci d'accordo se 10 anni, punto, o arrivare eventualmente a 20, e sul discorso del limitare il terreno a vigneto sono anch'io qua d'accordo, e quindi abbiamo capito che il progetto, a prescindere dall'offerta economica, sarà subordinato al progetto reale di inclusione, che questa è la cosa fondamentale che serve a far emergere da questa delibera, e quindi mettiamoci un attimo, non so, l'unica capogruppo, o facciamo tutto qua. Siete d'accordo? Non so, chiedo. Però per appendere, no? No, allora, questa delibera è stata fatta proprio per evitare di cadere in una possibile illegittimità dell'atto con l'affidamento diretto. Facendo il bando ad evidenza pubblica si sceglie una delle associazioni o cooperative sociali, quello che è previsto in questa direttiva, in maniera trasparente, e sicuramente non c'è il rischio che si favorisca qualcuno, perché hai scelto A e non B. Attraverso questa procedura che è ad evidenza pubblica, chiunque abbia le caratteristiche per poter presentare un progetto che risponda a queste
ai desiderata del Consiglio Comunale del Comune di Vittorio Veneto, concorre e vinca il migliore. Ok. Qui c'è già il secondo emendamento che sistema la massima superficie a vigneto, e poi il discorso dei 10 anni è soltanto a pagina 5, giusto? No? Ci sono anche nelle premesse. Adesso lo vediamo. A pagina 3. Qua. Sì. Pagina 3. E a pagina 5.4b, giusto? Bon. Allora, diciamo che quest'ultimo, il discorso della superficie a vigneto massima e questo di 10 anni potrebbe essere un emendamento unico, giusto? A firma del sindaco? Sì, certo, adesso li leggiamo. 50%. Non superiore al 50%. Consigliere Criscuoli? No, era solo una domanda tecnica, io non mi intendo, ma bastano 10 anni per una rotazione? Adesso io ho un ricordo delle elementari, la rotazione agraria che veniva fatta ogni 4 anni. In 10 anni basta produrre per l'agricoltura, per rinnovare poi il terreno? Ah, ok. Quindi... Allora, intanto io metto in votazione l'altro. Hai bisogno di questo? Sì. Allora, sì, però avevo bisogno. Mi dai, segretario, mi dai la copia solo di confronto. Allora, io passerei a votare i 2 emendamenti, d'accordo? Intanto quello del consigliere Domini / Posocco, va bene? E poi quello della superficie massima a vigneto e dei 10 anni rinnovabili. Esatto. No, perché questo è già firmato, Carreno, solo per questo. Sì, li votiamo tutti e 2. Tecnicamente sì. L'amministrazione fa proprio o aggiunge la firma normalmente nella tecnica legislativa. Va bene, allora vediamo quello di Domini. Allora, eccolo qua. Allora, a pagina 3, il ritenuto. Sul ritenuto punto A, sul primo punto, a iniziative di agricoltura sociale biologica, si aggiunge e sostenibile, d'accordo? E qui continua, finalizzata alla relazione di coltivazioni anche sperimentali, quindi dopo sociale e biologica si aggiunge e sostenibile. E anche... No, aspetta un attimo, qui si aggiunge e sostenibile. Dopo la parola coltivazioni si aggiunge la frase non monoculturali che valorizzino la varietà delle colture locali. Si riprende anche sperimentali. Ok? Stessa operazione. Sì, l'emendamento prevede che la stessa operazione sia fatta, e qui ho perso il segno perché non ho più la mia, sia fatta a pagina 5, eccolo qua, a pagina 5, allora l'ultima riga di pagina 4 è la stessa frase, ad iniziative di agricoltura sociale biologica si aggiunge e sostenibile,
finalizzata alla realizzazione di coltivazioni, dopo coltivazioni si aggiunge la stessa frase, non monocolturali, che valorizzino la varietà delle colture locali, riprende, anche sperimentali, punto e virgola. Giusto? Praticamente i due inserimenti vanno nei due punti che ho letto. Questo è, diciamo, l'emendamento Domini. E adesso se mi date l'altro. Sì. Possiamo votare questo allora? Allora possiamo votare l'emendamento Domini come così, come l'ho letto? No, bisogna votare i due emendamenti separati e poi... Allora, per l'emendamento Domini, favorevoli? Dai, ormai si fa più presto. Contrari, quindi contrari, nessun contrario, unanimità. Secondo emendamento. Ho capito, ma lo posso leggere? Ah, ok. Allora, emendamento 2. Prima di ritenuto di stabilire le seguenti direttive in merito ai contenuti, nelle premesse, quindi, vediamo, pagina... Ritenuto di stabilire, ritenuto siamo a pagina 3, il ritenuto è il secondo capoverso. Prima di ritenuto di stabilire, inseguire il seguente punto, considerato che la superficie adibita a vigneto non potrà comunque superare il 50% del totale dell'area, chiuse virgolette, e nel deliberato di aggiungere alla fine un punto 5, quindi nel deliberato a pagina 4.123 si continua a pagina 5 dove c'è il punto 4 e alla fine del punto 4 aggiungere il seguente punto 5, di limitare la superficie che potrà essere adibita a vigneto ad un massimo del 50% del totale dell'area. Quindi questo va inserito alla fine del deliberato, come punto 5. Un attimo. I 10 anni va soltanto cambiata la cifra? Ecco, allora i 10 anni sono da modificare a pagina 3, vediamo se mi ricordo, a pagina 3 punto C, ritenuto punto C, e a pagina 5 4.b. Praticamente il capoverso, la durata della concessione tramite convenzione è fissata fino ad un massimo di 10 anni eventualmente rinnovabili. Giusto? Bene. Metto in votazione questo secondo emendamento, favorevoli? Unanimità. A questo punto metto in votazione il punto intero con i due emendamenti testè approvati. Dichiarazione di voto, Fasan si è prenotato per la dichiarazione di voto. Bene, la riduzione a 10 anni mi soddisfa. Sì, è la norma questa, non è un privilegio di fare dichiarazione di voto. Ho visto che questa sera abbiamo, un po' più lontano, la maggior parte dei consiglieri sono degli esperti agricoltori che vanno a porre limiti e dare indicazioni. No? Io non so che mestiere faccia Domini, ma spero che gli abbia fatto qualcuno che di mestiere se ne intende, perché sennò andiamo ad aggravare. Mi sarei tenuto le mani più libere, invece messo i 10 anni e poche altre cose, no? Che però andasse a buon fine, che la cooperativa che gestisce attualmente lo prenda. Comunque il mio voto sarà favorevole, malgrado le perplessità complessive di tutta l'operazione. Grazie. Grazie consigliere. Non ci sono altre dichiarazioni di voto, quindi a questo punto metto in votazione. Questa è la sua, segretario? Sì, questa è la mia. Metto in votazione il punto numero 9 all'ordine del giorno, direttive in merito alla concessione
del terreno denominato area ex Torre di San Giacomo per finalità sociali con gli emendamenti che abbiamo prima approvato. Favorevoli? Unanimità, nessun contrario e nessun astenuto. Bene, grazie consiglieri. Punto numero 10 all'ordine del giorno, mozione presentata dal consigliere comunale Paolo Sant'Antonio, gruppo Forza Italia, pervenuta in data 15 ottobre, ad oggetto organizzazione e programmazione dei lavori del Consiglio Comunale. La parola al consigliere Sant'Antonio. Leggo la proposta di mozione che è autoesplicativa. Premesso che le sedute del Consiglio Comunale dovrebbero essere programmate con cura, avendo come primaria finalità di farle svolgere in orari che consentano ai consiglieri comunali di adempiere in modo ottimale alle loro funzioni, ai funzionari e ai dipendenti comunali di supporto all'attività consiliare di svolgere il loro lavoro in condizioni normali, ai cittadini di poter assistere ai lavori consiliari sia in aula sia attraverso la diretta televisiva. Premesso che si ritiene opportuno e doveroso che le sedute consiliari, al fine di un loro proficuo svolgimento, debbano chiudersi in via ordinaria entro la mezzanotte del giorno di convocazione, prevedendo eventualmente già in convocazione la continuazione del giorno successivo o in altra data, nell'ipotesi che la quantità e la importanza degli argomenti all'ordine del giorno faccia ritenere di non poterli trattare entro la mezzanotte del giorno di convocazione. Premesso che lo sforamento della mezzanotte, con proseguimento addirittura fino ad orari antelucani, come purtroppo è avvenuto anche recentemente nella primavera scorsa, può essere considerato ammissibile solamente in casi del tutto eccezionali di necessità di adozione di atti e deliberazioni consiliari entro termini e scadenze perentorie e non procrastinabili. Il Consiglio Comunale delibera di invitare il Presidente del Consiglio Comunale a programmare le sedute consiliari con cura ed attenzione, avendo quale obiettivo primario il loro svolgimento in orari normali ed accettabili. Verrebbe da dire, secondo la efficace gergalità popolare, in orari da cristiani, sia per i componenti dell'Assemblea consiliare, sia per il personale comunale di supporto ai lavori consiliari, sia per i cittadini che intendono seguire le attività del Consiglio stesso, considerando anche la eventualità che il proseguimento della seduta nel giorno successivo o in altra data indicata sia previsto già in convocazione, nell'ipotesi che la quantità e o la importanza degli argomenti all'ordine del giorno facciano ragionevolmente prevedere la impossibilità della trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno entro la mezzanotte del giorno di convocazione del Consiglio Comunale. Ecco, la mozione non ha bisogno di illustrazione ed è chiara, ma poiché è stata presentata il 15 di ottobre scorso, è doveroso ricordare che il Presidente Tocquet è riuscito nuovamente, nonostante la presentazione della mozione, nella mirabolante impresa da Guinness dei primati a superare le 3 di notte anche nell'ultima seduta consiliare del 12 novembre scorso. Ed ora siamo all'1:20 e siamo alle solite. Grazie consigliere. Consigliere Dus. Sì, prego. Ma, sentendo la lettura della mozione presentata dal consigliere Sant'Antonio, non si potrebbe che non essere d'accordo con quanto da lui scritto, nel senso che tutti credo condividiamo il fatto che si debba discutere in un orario giusto e dando la possibilità a tutti di poter seguire e lavorare in un orario diurno quantomeno.
È chiaro che questo non è colpa certamente del consigliere Sant'Antonio, che non ha l'esperienza del governo della città in questo momento, cosa che invece magari potrebbe avere il consigliere D'Arè, potrebbe testimoniare quali siano poi le difficoltà oggettive nella programmazione quotidiana e nel lavoro poi di trasposizione all'interno del Consiglio Comunale. E dico questo perché credo che sia volontà di tutti poter mettere nelle condizioni i consiglieri sia di maggioranza che di opposizione di lavorare, ripeto, nelle ore diurne e nei migliori dei modi. Questo spesso non è possibile per un insieme di cause che non sono, credo, imputabili solo al Presidente del Consiglio. E la soluzione da lui proposta, se non sbaglio, ma questo magari mi potrebbe aiutare il consigliere Carnelos o il consigliere Botteon o anche gli altri consiglieri di minoranza, era un leitmotiv che già trovava voce nei consigli comunali di anni fa. C'è da aggiungere poi che spesso è proprio, se io guardo l'ordine del giorno, le mozioni e le interpellanze, le interrogazioni sono presentate dalla stessa minoranza, nonché dallo stesso soggetto che in questo momento ci sta chiedendo di ridurre i tempi del Consiglio Comunale. Allora, per ridurre i tempi si possono trattare degli argomenti, magari i più importanti, quelli legati al bilancio all'inizio, e poi trascinarci per le calende greche quelli invece riferiti a questo punto all'ordine del giorno che stiamo discutendo, o da altri che magari si ritengono meno importanti. Questo per dire, per tornare al discorso iniziale, che quando si prepara un consiglio comunale uno ha in mente una scaletta, come si è visto questa sera, e la scaletta prevedeva la parte dell'amministrazione, oltre alle questioni legate alla comunicazione o alla cessazione di carica, e in particolar modo prevedeva la questione legata al bilancio. Poi si sono aggiunte n altre interrogazioni, altre mozioni che sono giustamente nei diritti della minoranza e che però hanno comportato ad avere un consiglio comunale lunghissimo. Allora si potrebbe dire, ma allora iniziamo prima, e quindi poi iniziare prima hai la conseguenza che le persone come lei, che è un grande lavoratore, ci accusano e ci dicono non potete dovete mettere nelle condizioni i consiglieri comunali di poter seguire i consigli e quindi non potete fare i consigli durante l'orario di lavoro. Benissimo, allora non le facciamo nell'orario di lavoro. Allora voi chiedete, spezzettate il consiglio comunale in più consigli comunali. Benissimo, spezzettiamo il consiglio comunale in più consigli comunali, così siamo qui praticamente 5 volte al mese. È un discorso che questo è un refrain che ritorna, credo, ogni volta che si discute di amministrazione, e ripeto, credo che il consigliere D'Arè possa testimoniare come la gestione poi in concreto in consiglio comunale sia abbastanza difficoltosa. Grazie consigliere Dus. Se non ho capito e qual è la soluzione? Se permettete consiglieri, così siamo tutti... Ve la suggerisco io. Come non c'è? Ve la suggerisco io la soluzione. Scusa? Chiedo scusa? No, ha il microfono acceso. Sì. E quindi sto facendo i commenti. Ho capito, ma... Spenga il microfono. Allora... Stanco perché l'una e 20. Stavo dicendo... No, io personalmente non sono stanco. Allora, stavo dicendo esattamente questo, che vi ho esplicitato una statistica degli ultimi consigli comunali, così è a disposizione dei consiglieri che devono intervenire, e precisamente la statistica, mi sono preso i verbali, la statistica riguarda i consigli comunali inizio e fine, quello che vedete sono le frazioni di centesimi di ora alla fine. Nei 4 anni di amministrazione D'Arè abbiamo avuto durata totale, durata media 4 ore e 12 minuti, durata media netta 4 ore e 11 minuti. Queste rappresentazioni sono la durata media nel diagramma in azzurro
e la durata media netta in rosso. Le due linee che vedete sono i limiti delle 4 e delle 5 ore. 2014, amministrazione Tonon, questi sono i dati presi dai verbali. Anche qui abbiamo i limiti delle 4 ore e delle 5 ore. Conteggiando, i consigli comunali totali dell'amministrazione d'Are sono 49, la durata media di 4 ore e 12 minuti, la durata media netta di 4 ore e 11 minuti. I consigli oltre le 5 ore sono stati 16. L'amministrazione Tonon, stesso numero di consigli comunali fino a quello della scorsa volta, è aggiornato al consiglio comunale prolungatosi oltremodo la settimana scorsa. Consigli comunali totali 49, durata media 4 ore e 16 minuti, durata media netta 4 ore e 11 minuti, consigli oltre le 5 ore numero 13. Ho avuto modo anche di parlare di sfuggita col Presidente Antiga, fino alla volta scorsa le durate addirittura medie e nette erano esattamente di 4 ore e 12 minuti. L'ultima seduta ha aumentato di 4 minuti la media. Ecco, questi sono dati che vi metto a disposizione. Non ho avuto in questi 4 anni e mezzo particolari sollecitazioni di iniziare prima il Consiglio Comunale. Capisco che è un equilibrio difficile, però anche quando ho tentato di iniziare prima, poi si è visto che i consiglieri non sono arrivati, sono arrivati in ritardo. Prego, la parola, consigliere Sant'Antonio, le ridò la parola. Prego. Sì, io. Sì, infatti c'erano altri prima di lei, in ogni caso. L'ordine prevedeva il consigliere Botteon. Sì, allora, commento alla proposta del consigliere Sant'Antonio. Tutta la vita, è da 9 anni e mezzo che lo dico e continuo a dirlo ed è la prima volta che vi è una proposta effettivamente concreta da votare in Consiglio Comunale sul tema. Non ci avevo mai pensato prima e assolutamente sono favorevolissimo. Manca una precisazione: se lei va a guardare gli argomenti oltre le 5 ore troverà che c'è sempre il bilancio. Quando c'è il bilancio, tipo oggi, il bilancio piano opere pubbliche, sicuramente si va oltre le 5 ore. Quindi un po' di accortezza: c'è il bilancio, si inizia prima. Non occorre iniziare prima sempre. C'è il bilancio, si inizia alle 6. Le commissioni consigliari sono alle 6, ci siamo sempre tutti. Non ho capito perché il Consiglio Comunale non si possa fare prima. Chi ha un'attività commerciale, le commissioni magari viene, ma una volta penso che quando c'è il Consiglio Comunale riesca a venire, credo, poi magari non è sempre vero. Quindi solo nei casi, in alcuni casi, quindi quando c'è il bilancio, le 3 volte l'anno che c'è il bilancio piano opere pubbliche, il 2 sì, inizia prima, secondo me. Si mettono meno punti all'ordine del giorno o si spezza, non sempre in quei casi. Quindi a seconda di quello che c'è, il fatto che le interpellanze possano allungare lascia un po' il tempo che trova, di poco, di molto poco. No, calma, c'è il bilancio oggi, siamo tardi perché c'è il bilancio, non perché se guardi il dibattito, poi c'è stata per il primo punto iniziale che non doveva esserci, tra parentesi, l'altra volta c'è stato mezz'ora di dibattito sul fatto di invertire i punti all'ordine del giorno, cosa che poi è stato modificato mentre oggi non si poteva. Siamo bravi a perdere tempo, effettivamente, c'è qualcuno bravissimo in questo Consiglio Comunale, però il discorso di base è quello: basta un po' di elasticità e basta almeno provarci. Ci ha tentato, mettiamo il prossimo volta c'è il bilancio, mettiamo le 6, vediamo chi viene, cerchiamo di venire incontro. Le persone dicono: io non posso venire alle 6 mai, in realtà alcuni mi pare di averle viste alle 6, un po' tutte le persone le ho viste alle 6 nelle commissioni consigliari, e in quei casi, in quei rari casi, 3 volte all'anno si inizia alle 6, secondo me. E se ci sono tantissimi punti si fanno 2 consigli comunali. È semplice, non è difficile, è semplice. Secondo me mezzanotte presto si può fare l'1, ma mettere un'ora, perché come la volta scorsa il Consiglio Comunale alle 2:30 di notte parlare di tematiche delicate, importanti come l'asilo, secondo me è ignobile. E quindi sono favorevolissimo alla proposta,
magari col cambiamento, aggiungendo un'ora all'orario suggerito dal consigliere Sant'Antonio. Grazie consigliere Botteon. Consigliere Fasan. Sì, grazie Presidente. Ho valutato con interesse quel riepilogo lì, no? Vedo che c'è una certa affinità fra le due amministrazioni. Peccato che no, voi eravamo in 20, non in 16 consiglieri. No, l'amministrazione da Re, il consiglio era dato da quanti consiglieri? 16. Ah sì? Però non so. Comunque i dati... Non saprei che dirle, ma io ero convinto di, sarà l'età, però io dico che è significativo non la quantità del lavoro prodotto, non la quantità del lavoro prodotto dai consiglieri, ma la qualità. A fare i numeri, no? 14 punti l'ordine del giorno, 3:30 di mattina, e chi se ne frega. Cosa viene fuori da 14 consiglieri dopo 8 ore di lavoro e 8 ore di consiglio? Qui si va contro la funzione del consiglio. Mi capisce? Vede che è stanco anche lei, non mi capisce. Allora chiedo, ma per me mi hanno messo qui il peggio microfono e tutti qua. Indubbiamente. Allora, noi com'è che facevamo? Sì, com'è che facevamo? Si scriveva qui con prosecuzione fino a dopo le ore 24, oppure si andava il giorno dopo. Facevamo anche 18-20 punti l'ordine del giorno, facevamo 2 giorni consecutivi, ma non abbiamo mai fatto le 3:30 di mattina, per rispetto anche delle minoranze. Carneos, tu non c'eri, se c'eri dormivi. Guardi, consigliere, qua ci sono tutte le date: 28 giugno, 23 luglio, 8 settembre, 29 settembre, 28 ottobre, 27 dell'11, 24 del 12, 10 marzo, 24 marzo. Alle 8 si finiva a mezzanotte e l'1 al massimo. Però qui vedo anche scritto inizio ore 20:50, 20:50, 20:00. Se voi guardate l'orario di inizio è lo stesso, della... Eccolo qua. Comunque, se posso approfondire, no? Presidente, lei non deve certificare il numero dei punti all'ordine del giorno, ma la qualità degli interventi. È chiaro che alle 3 di mattina non sto parlando con l'assessore Denardi, sto parlando con il presidente Tochet. Capisce quello che è il problema? Ecco, con la massima benevolenza il contributo che posso dare. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Saracino. Sì, beh, insomma, sono d'accordo col punto proposto, perché insomma arrivare, che casualmente sono sempre i temi più importanti che vengono in qualche modo trattati tardi, vabbè, la gente ne prenderà atto al momento delle elezioni. Diciamo una cosa, doveva essere l'amministrazione del cambiamento, in realtà state continuando in tutto e per tutto come faceva la Lega. Vi siete lamentati per anni che i consigli comunali andavano oltre a ore tarde, li state continuando. Carnelos, guardi, lei al momento stia zitto che sto parlando, se deve intervenire lo farà dopo. Uno tra quelli che secondo me può dirlo qualcosa è Botteon, che c'era anche la volta prima. Mi pare che lei 5 anni fa non fosse seduto qua in consiglio comunale. 10 anni fa, io parlo di 5. Sì, ho capito, ma mi pare che 5 anni fa i consiglieri di minoranza... No, mi dica se devo continuare a parlare con... La invito a continuare il suo intervento, sì, perché fuori microfono non viene registrato e verbalizzato. Il grillo rosso parlante qua che continua, speriamo che adesso mi faccia finire. No, va bene Carnelos. Sto dicendo che sono d'accordo, Botteon potrà anche confermarlo, è stata una richiesta fatta anche dalla precedente minoranza che eravate voi, di finirli prima, continuate come la Lega, complimenti. Grazie consigliere Saracino, la parola al consigliere Carnelos. Mi piacciono
i paragoni, quantomeno vorrà convenire che abbiamo portato le interpellanze e le interrogazioni prima. Qualcosa ci riconoscerà o no? No. Ah, grazie. Prego. Come sono fatti? Visto che Gius dice che non servono a niente. Visto che Gius dice che non servono a niente. Lei la stampella della destra più destra, ma almeno la destra la rispetto, la stampella no. Allora io sono d'accordo sul fatto che ci voglia sicuramente un cambiamento regolamentare sul punto. È un dato innegabile, nessuno di noi è Stakhanov e a certe ore tutti siamo stanchi, anche il Presidente. È vero, il ruolo gli impone di dire che non è stanco, ma è normale che sia stanco. Non è proprio così. Beh, vabbè, super genio. Allora forse aveva il giorno libero oggi, perché stare 4 ore in classe sappiamo come si sta, e credo, dopo, per carità, sei superiore a noi, mi inchino, per carità. Io sono carne e ossa di fatto e di nome, e le confesso che essendo di carne e ossa a una certa ora sono stanco. Tra l'altro si potrebbe anche dire, beh, che te frega, se te va a lavorare a scuola, chi superata passata mezzanotte puoi startene a casa. Non l'ho mai fatto e non voglio farlo. E quindi una soluzione bisogna trovarla. È vero, potrebbe sembrare automatico, chiusura a mezzanotte. I punti che decidono, importanti, meno importanti, quel che è, vanno nella data successiva prevista dalla convocazione. Una cosa così drastica però cozza contro, in qualche caso, provate a immaginare che dobbiamo discutere l'esercizio del diritto di prelazione, scade il 28 di marzo, bisogna che sia depositata l'eventuale prelazione, c'è il Consiglio Comunale il 27, qua dipende, tu sai che per certe materie, o anche il bilancio scade, ci sono dei termini perentori oltre i quali c'è lo scioglimento, o altri casi simili, in cui effettivamente bisogna che la norma regolamentare preveda una certa flessibilità. Allora, è indubbio che sarebbe... Ah, ecco, è vero, qualcuno dice facciamolo il giorno prima. Conosco amministrazioni che per fare in modo di avere meno non posso usare il termine volgare, cosa fanno? Le fanno di mattina perennemente, sapendo, naturalmente, amministrazioni per mortificare le minoranze. Provate a immaginare se l'amministrazione non avesse convocato o si sognasse di convocare i consigli comunali alla mattina alle 10 o alla mattina alle 9:30. Immediatamente e giustamente i consiglieri di minoranza, ecco, è fatta apposta perché non vogliono che veniamo pure per romperci le scatole. E io concorderei con loro in una scelta di questo genere. Facciamo alle 6, ho detto prima, io al limite posso farlo, lo statale di turno può farlo, ma l'artigiano, il piccolo artigiano, il piccolo commerciante che fa politica per passione come tutti noi, dice ma come, io le ore verso le 6, 7 e sono quelle che vendo di più e me ne fate alle 6 e succederebbe sicuramente se qualche volta l'avesse fatto alle 6 o alle 5:30, giustamente, ecco, ho fatto apposta perché dopo se venire, perché poi gioco che lavora
in agricoltura finisce sempre tardi, gli pone alle 4. Allora, secondo me, dovrebbe esserci una norma regolamentare che dica i consigli comunali terminano alla mezzanotte, salvo casi improrogabili e eccezionali, in cui allora eccezionali e, cosa ho detto prima, straordinari, improrogabili, nei quali su insindacabile decisione del Presidente si può andare oltre la mezzanotte, eccezionali ed improrogabili. Tenete presente che io ho amministrato e siccome ai consiglieri non ne frega niente dell'amministrazione, prelazione o non prelazione, in questo caso parlo del gioco delle parti, maggioranza e opposizione, guarda caso in 2 amministrazioni diverse in cui le parti erano invertite, salta fuori la stessa, come si può dire, percentuale di risultati, e non è a caso. Tenete presente che fa parte del gioco delle parti, da parte della minoranza, rompere alla maggioranza. L'avremmo fatto noi per 5 anni, lo fate voi per 5. Per evitare, sì, perché arrivo alla proposta, quella di stilare l'articolo regolamentare in modo che si stabilisca una data certa, scusate, un'ora certa, e anche perché qui aggiungo una cosa che può essere impopolare, ma io dico sempre quello che penso. È stata come si può dire, un calpestare la dignità dei consiglieri comunali, stabilire che quello che avviene in tutti i consessi assembleari, che quando si va oltre la mezzanotte è un altro giorno. E ne parlo da questo profilo per quello che riguarda quel contributo, quelle 4 euro che un'amministrazione paga. Ah, certo, che va anche l'introdotto, perché è dignitoso finire a mezzanotte, quindi ci vuole una norma che lo stabilisca. È altrettanto dignitoso che nei casi necessari ed improrogabili, se si fa dopo mezzanotte, in qualche modo il riconoscimento dell'impegno di queste 16 persone è simbolico, ma vada riconosciuto. E fra l'altro l'eliminazione di questo aspetto probabilmente è stata determinata dalla scelta di dire, beh, se non c'è il geton, te verrà chi finisce prima. Non è così, perché le opposizioni di adesso, come quelle di 5 anni fa, erano entrambi dignitose. Non facevano dopo mezzanotte per l'obolo. Però è stato, come si può dire, la volontà di dare un calcio ai consiglieri, quindi di stabilire quella minima cosa che è normale in tutti i consigli del globo. E allora fra l'altro, non ha nemmeno raggiunto l'obiettivo per cui era stata fatta. Era stata fatta per togliere l'obiettivo di tenerla lunga. Sì, finisco. Sì, ha superato. Allora, secondo me ha superato i limiti. Metterei, è che nella formulazione bisognerebbe che si trovassero i capigruppo o la commissione competente. Ecco, questo è. Grazie consigliere, ma ho ascoltato attentamente la sua sollecitazione, ma non le sembra
che 13 consigli comunali che vanno oltre le 5 ore, cioè un poco più di un quarto dei totali, non siano una cosa eccezionale e del tutto... perché è questo da dire? Sempre mezzanotte, quasi sempre. E mezzanotte non è dignitoso, vi assicuro, né per chi ci ascolta né per noi. Questa è la proposta. In tempi brevi, naturalmente. Mezzanotte trovo che sia troppo restrittivo. Tra le 4 e le 5 ore trovo che la maggior parte dei consigli comunali, come vedete, sia nella durata, sia nell'amministrazione Tonò che nell'amministrazione un pochino di più sull'amministrazione da Re, ma si tratta di percentuali, tra le 4 e le 5 ore sono quasi tutti i consigli comunali. Tant'è vero che la durata media è di 4 ore e 12 minuti. Anche lì sa... Prego. Andiamo avanti rispettando l'ordine. Consigliere Sant'Antonio, secondo giro. Prego. Beh, innanzitutto ringrazio il consigliere Dus per avermi dato del gran lavoratore. In effetti stamattina io ero a Milano, questa sera sono qua in consiglio, domani sono a Padova e non prendo il permesso, ok? Quindi lo considero un gran complimento, un gran complimento. Boh. Dopo dico, e questa è la premessa, non è serio e dignitoso per la città avere dei consiglieri comunali che discutono di cose importanti alle 3 di notte. Il problema non è superare le ore, è che si affrontano problemi importanti per la città alle 3 di notte. E prova ne sia che abbiamo affrontato uno dei più grossi problemi della città, l'ex Carnielli, che non era perentorio, caro Carnelos, alle 3 di notte. Non era perentorio. L'abbiamo fatto di sabato mattina, l'abbiamo fatto alle 3 di notte il 6 di giugno e non era perentorio. Quindi questa è una tecnica di spostare gli argomenti importanti della città di notte. Allora, io vorrei chiedere al segretario, che è stato segretario a Padova, quante volte ha superato nei suoi consigli comunali, nei consigli comunali di Padova, la mezzanotte. Probabilmente pochissime volte. Poi il passato, allora, il passato, caro Dus, è passato. Mi fanno ridere, allora, mi fanno ridere i paragoni e le slide con le medie, che poi le controlleremo, ma mi fanno ridere le slide con le medie, i paragoni del passato, 5 ore. Allora, se io voglio migliorare un processo, non guardo il passato poi tra l'altro al sottoscritto gliene può fregare di meno, visto che è la prima volta che è qua dentro, quindi non guardo il passato di 10 anni fa. Poi vuol dire, il paragone è proprio veramente, no, non calza assolutamente, perché voi dovete confrontarvi con i migliori, non con chi faceva i consigli comunali di 7-8 ore, ok? Allora, ecco, cioè, secondo voi questo è un consiglio comunale, la gente che guarda per TV, con gente che blattera mentre uno sta parlando alle 3 di notte, secondo voi è un consiglio comunale? Ecco. Quindi dovreste essere più seri e dire vogliamo migliorare le condizioni, non guardiamo il passato, e trattiamo soprattutto gli elementi di qualità non alle 3 di notte, perché cambiare il futuro di una città, l'urbanistica di una città come l'ex Carnielli è stato trattato alle 3 di notte e questa è una vergogna per tutti quanti. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Saracino. Allora, c'è da dire una cosa, l'articolo 5,1 sulle funzioni del Presidente del Consiglio Comunale dice che programma l'attività del Consiglio, quindi dovrebbe essere il Presidente a porre come primi punti quelli che per forza vanno in scadenza
il giorno dopo, come nel caso che ha fatto Carnelos, quindi è una mansione già compresa nel regolamento, non dobbiamo creare niente. Io rilancio dicendo, sono dipendente pubblico, non ho mai usato nessun permesso, non è un vanto ma è un dato di fatto per correttezza verso i miei colleghi, e dico, io sono anche pronto a mettere un emendamento per rinunciare ai gettoni di presenza. Io qua sono perché voglio rappresentare la città e evolvere al meglio, non per un gettone di presenza. Anche se rinviamo il Consiglio Comunale un giorno dopo o una settimana dopo, mettiamo che si prende solo un gettone di presenza. Cioè non siamo qua per cosa? Per un gettone di presenza? Io non la faccio così la politica, la faccio per passione e per la città, quindi togliamolo. Se vogliamo rinviarlo in 2 giorni, prendiamo solo un gettone. A me sta benissimo, non aumentarlo, perché se no saremo dei speculatori sui consigli comunali, cosa non giusta nei confronti della città. Io ribadisco, questa esigenza era già stata fatta notare dalla precedente minoranza, che adesso è maggioranza, credevo, ma purtroppo anche su altre cose, non ha voluto cambiare le cose. Grazie. Grazie consigliere Saracino. Consigliere Dus, prego. No, credo in dichiarazione di voto, così faccio 2 cose in una. La proposta che ha fatto il consigliere Carnelos credo che sia quella più percorribile, perché quello che se no dopo dovremo andare comunque a modificare un regolamento anche con la proposta del consigliere Sant'Antonio, per cui modifichiamo subito questo regolamento, si faccia, la mia proposta è che il consigliere Carnelos insieme al presidente si trovino e propongano alla prima commissione una proposta di modifica del regolamento, studiata anche con gli uffici per capirne poi l'applicabilità di questa cosa, per evitare che poi ci siano norme contrastanti, e proviamo a sperimentare questa strada. Sì, posso anche concordare. Faccio presente che secondo me non è tanto la mezzanotte, perché se io comincio alle 6 e vado a mezzanotte, a finire a mezzanotte, ho 6 ore di consiglio comunale, quindi si dovrebbe fare riferimento all'ora di inizio e alla durata. Io ho visto che i consigli comunali oltre le 5 ore cominciano a diventare un po' pesanti, e quelli che sono andati oltre le 5 ore sono stati quei consigli comunali straordinari, per cui se ci dovesse essere una modifica al regolamento dovrebbe tener conto della durata del consiglio comunale, non tanto dell'ora di fine, perché se io comincio alle 5 del pomeriggio e pongo la mezzanotte come limite vuol dire che ho fatto 7 ore di consiglio comunale. Botteon, io stamattina sono andato a scuola alle 8, ho avuto tutta la mattina, tutto il pomeriggio, e oggi sono in consiglio comunale. Ma devo dire la verità, non è questione di Superman, io non sono stanco, se la città mi chiede di lavorare io lavoro, punto. Ma non per la stanchezza, forse per altri motivi. Forse per altri motivi. Non ci sono altri interventi, non ci sono prenotazioni. Quindi? Allora, il punto all'ordine del giorno è questo. Il punto dell'ordine del giorno è, leggo, il Consiglio Comunale delibera di invitare il Presidente del Consiglio Comunale a programmare le sedute consigliari con cura ed attenzione, avendo quale obiettivo primario il loro svolgimento in orari normali ed accettabili, cioè in orari da cristiani, sia per i componenti dell'Assemblea consigliare sia per il personale comunale di supporto ai lavori, e questo secondo me viene già fatto, non per modestia ma viene già fatto, sia per i cittadini che intendono seguire l'attività del Consiglio stesso, considerando anche l'eventualità che il proseguimento della seduta nel giorno successivo o in altra data indicata sia previsto già in convocazione, nell'ipotesi che la quantità e o la importanza degli argomenti all'ordine del giorno facciano ragionevolmente prevedere la impossibilità della trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno entro la mezzanotte del giorno di convocazione. Qui non potrò mai essere d'accordo su quest'ultima riga, su quest'ultimo punto. Dice... Banchi della maggioranza, ripeto,
Io ho esplicitato la proposta fatta dal consigliere Carnelos: o la si vota prima della mozione, o se no noi si boccia la mozione e si presenta un'integrazione con la proposta di Carnelos. Cioè, capisco la difficoltà, dobbiamo scriverla, però io ripeto, poi ci dovremo comunque trovare a riscrivere il regolamento, perché questa cosa qui non è attuabile. Per cui per adesso, Presidente, adesso io ho questa mozione. No, consigliere Botteon, non capisco. Io ho letto esattamente il testo della mozione Sant'Antonio. No, io ho finito di leggere, permetta un attimo. Ho finito di leggere il testo della mozione Sant'Antonio e a questo punto, se non ci sono emendamenti, se non ci sono altre proposte, io devo mettere in votazione. Cioè, questo dice il regolamento. La proposta del consigliere Dus era: troviamoci e facciamo delle proposizioni. Però è anche vero che comunque, questo dovrà dirlo il consigliere Sant'Antonio, il consigliere dovrebbe avere il diritto di vederla votata come l'ha presentata. Questo sta nella sua... La mozione è la sua, giustamente. Sì, lei ha giustamente il diritto di chiedere di mettere ai voti la sua, indipendentemente dagli emendamenti che potrebbero essere approvati. Allora metto in votazione la mozione ex articolo 22 a firma del consigliere comunale Sant'Antonio. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Un astenuto, 8 Criscuoli, se non sbaglio, aiutatemi, 8 contrari e 5 a favore, quindi 5 e 1 6, 6 e 8 14, 15, 16, 17, sì, i conti dovrebbero tornare. Dus da Sie Fasan. Sì, all'inizio. No, Dus da Sie. Avevamo detto quando arriva Posocco faremo la nuova nomina, invece non è mai stata fatta, quindi Dus da Sie Fasan. Quindi, ripeto, 5 favorevoli, 1 astenuto e 8 contrari. C'era scritto in casi eccezionali. Vabbè. Sì, questo l'ho fatto notare anch'io prima e su questo lo stiamo già facendo. Allora, consigliere Carnelos, ma io raccolgo questa sollecitazione anche del consigliere Sant'Antonio e a brevissimo, la settimana entrante o questa settimana, proporremo una riunione di... Certo che è andata così, non sapete tra dove mi desmonte, dice il proverbio, ma la proposta è finalizzata appunto a trovare un punto di incontro, ma così fra l'altro il consigliere Fasano ha capito benissimo. Allora andiamo avanti perché altrimenti facciamo altro che le 3. Consigliere Sant'Antonio, ancora lei la parola per il punto numero 11, mozione ex articolo 22, prego. Saracino? Prego, parola al consigliere Saracino. Dove sta? No, che non lo trovo, eccolo qua, prego. Bene, il punto più importante sono le 2 di mattina, va bene, nessun problema, andiamo avanti. Allora,
Questa mozione è nata da una volontà condivisa di manifestare una nostra insofferenza di come veniamo trattati dal Presidente del Consiglio Comunale. Non è certamente nata in un atteggiamento, ma in una serie di atteggiamenti che ci ha portato a redigere questo atto. Premesso che, come stabilito dall'articolo 5,1 del regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento del Consiglio Comunale, il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, convoca le sedute del Consiglio, programma l'attività del Consiglio e assicura ai gruppi consigliari e ai singoli consiglieri un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio Comunale. Considerato che in diverse situazioni il Presidente in carica ha dimostrato scarsa propensione ad una guida rappresentativa dell'intero Consiglio Comunale, caratterizzando il proprio comportamento più come stampella dell'Esecutivo Comunale che come guida autorevole e imparziale dei lavori consigliari, che tali comportamenti funzionali alle esigenze dell'esecutivo, reiteratamente concretizzati in situazioni ordinarie, si sono macroscopicamente evidenziati nel corso dei consigli straordinari richiesti dalle minoranze, in particolare quelli del 19-12-2017 e del 30-10-2018, con tentativi di impedire o depotenziare i contenuti degli argomenti richiesti dalle minoranze. Che il Presidente in carica ha dimostrato scarsa attitudine ad una programmazione funzionale ed ordinata dei lavori consigliari, finalizzata ad un lavoro ottimale dei consiglieri, dipendenti in servizio di supporto ai lavori consigliari e al diritto dei cittadini di poter partecipare fisicamente o seguire in diretta l'attività consigliare, confinando argomenti di fondamentale e vitale importanza per la comunità vittoriese in tempi e orari inaccettabili e insostenibili per le persone normali. Auspicato che si possa disporre negli ultimi mesi di vita della consigliatura in atto di una guida di garanzia del Consiglio Comunale che potrebbe essere assicurata anche da esponenti della maggioranza che hanno dimostrato autonomia di giudizio e non acritico vassallaggio verso l'Esecutivo, come avvenuto nella seduta del Consiglio Comunale del 19 luglio 2017. Il Consiglio Comunale delibera di invitare il Presidente del Consiglio Comunale a rassegnare le proprie dimissioni finalizzate alla ricerca di una guida che trovi il massimo consenso e la massima condivisione tra i componenti e le forze politiche dell'Aula civica. Grazie. Consigliere Carnelos. Sì, prego. dunque, non accetto quei toni. Lei sa benissimo, i consiglieri sanno benissimo quanto sia poco benevolo nei suoi confronti e quante volte sia capitato, come si può dire, l'affettuoso battibecco o la decisa posizione critica, ma quei toni non sono accettabili. È davvero il punto più basso dei consigli comunali che nella mia vita ho partecipato, e sono stati tanti agguerriti, però toni di quel genere sono inaccettabili e davvero dimostrano, e poi si parla di cortesia istituzionale, i Madamin, parla di cortesia istituzionale e ogni aggettivo e parola di quella mozione è un'offesa alla dignità del Presidente, che avrà 1000 torti, e vi dico anche di più, probabilmente piacerebbe anche a me che ci fosse qualcun altro, anche perché, e qui è l'ora tarda, non ci sente nessuno, lo possiamo dire, l'accordo che ha portato a Tocchetta ha un nome e un cognome, anzi ha 3 nomi e 3 cognomi, ed era fondata soprattutto su una cosa di questo genere, proprio per evitare la politicizzazione, per individuare un soggetto della società civile che prima mai aveva fatto il politicante o che usava il politichese. Questa è la risposta.
E allora, siccome i toni sono di questo genere, io mi rifiuto di avallare con la mia presenza un voto di quel genere. E credo che potrebbe essere un segnale che toni di questo genere non si utilizzano, e siccome che garantisce la legalità, il numero legale, siamo noi di maggioranza, e l'abbiamo garantito alle 8, alle 9, alle 10, all'1, alle 2, alle 3 e mezza. L'altra volta, certamente, con il presupposto che ci fosse un accordo. Momento, ma no, siccome, ripeto, se i toni fossero stati civili, sarei sceso anche nel merito della questione, non voglio scendere nel merito della questione, perché vi possono essere delle sfumature, ma non si usano quei toni. Non si usano quei toni, non li ho mai sentiti, né credo li abbia mai sentiti da Re, Scottà e della Libera. Ed erano agguerriti anche loro, sapete, le minoranze. Basta chiederlo da Re, basterebbe chiederlo della Libera o a Scottà. Eppure cose del genere, mai, È evidente che chi l'ha scritta non conosce l'ABC della politica. Non conosce l'ABC dei rapporti interpersonali, davvero un quidam de populo. Ma sa, anche i quida de popoli, di populo, nell'epoca della demonizzazione della politica, e uso un termine che ha usato dal presidente di Confindustria Veneto, a cui mi accomuna anche la parentela, ma non importa. Eccola, ecco cosa ha creato la demonizzazione. E quindi io me ne vado. Non lo so se i miei colleghi intendono fare altrettanto, ma io non garantisco il numero legale quando si dicono contumelie, offese e falsità. Non prevalebunt, dicevano, e si è detto in un certo secolo. Dico non prevalebunt. Buonasera. Grazie consigliere Carnelos. Consigliere Sant'Antonio. Buonasera. Allora, la richiesta di dimissioni del Presidente del Consiglio Comunale non è frutto di un colpo di testa dopo la tardiva e rinviata convocazione del 30 ottobre, come si è cercato di far credere. Nasce da una presa d'atto sia della sua incapacità di condurre il Consiglio con competenza ed autorevolezza, sia dalla sua parzialità. In più occasioni chiaramente schierato in quella posizione che Alessandro De Bastiani ha definito di assessore aggiunto. Sarò pure un parvenu dell'Aula, come detto di recente da un collega blasonato che vi siede da oltre 20 anni. Ma non sono una verginella dal candido manto da non capire che il Presidente possa tirare acqua al mulino della maggioranza che lo ha espresso. Solo che lo deve fare nel rispetto del regolamento, che non è un optional da invocare quando serve alla maggioranza e da ignorare quando ad essa non serve. Vengo al concreto. Seduta del 19 luglio 2017, punto 8 all'ordine del giorno, Piruè a Piazza Meschio. Emerge in aula un problema serissimo, il diritto dei consiglieri di visionare per tempo gli atti necessari per deliberare con cognizione di causa su un argomento delicato che poteva configurare futura responsabilità erariale. Per regolamento, articolo 39, cito testualmente, i documenti relativi agli argomenti dell'ordine del giorno vanno depositati in forma cartacea presso il municipio dal giorno successivo alla convocazione.
quindi 5 giorni prima della seduta consiliare. I colleghi da Re e Fasan avevano richiesto documenti richiamati in delibera riguardante la convenzione redatta dall'avvocato Piva tra Edilvi, Zurich e Comune e che non erano inizialmente riusciti a visionare. Richiamato sul mancato rispetto di questo diritto, il Presidente si esibiva in un siparietto disarmante, tra il comico e il ridicolo. Atti secretati, non secretati, forse riservati, forse solo da vedere e da non detenere, forse da trattare in seduta segreta, quindi da revocare a breve senza pubblico o forse con pubblico da far però uscire al punto in oggetto. Mezz'ora di discussione, dove in certi passaggi, lo documenta plasticamente la registrazione televisiva, il Presidente dava l'impressione di non sapere neppure di cosa stesse parlando. Poneva fine alla confusione l'intervento pacato ma chiaro del vice segretario Costalonga in funzione di segretario, cito da verbale. Mi sono confrontata personalmente con l'avvocato Piva e ho ritenuto non soltanto di darne visione ai consiglieri, ma anche di rilasciare copie ai consiglieri che ne facessero richiesta espressa. Sempre seduta del 19 luglio 2017, punto 9 all'ordine del giorno, piano triennale opere pubbliche. La mano alzata in dissenso della collega Sonego mandava in fumo il tentativo dell'amministrazione di fare un nuovo supermercato a lato Cadoro. Risultato votazione: 8 favorevoli, 8 contrari, 1 astenuto. Per ben 3 volte il Presidente ripeteva approvato. Per ben 3 volte il vice segretario Costalonga, sottovoce ma ferma e decisa, ripeteva non è approvato. Evidentemente anche stavolta il ruolo di assessore aggiunto prendeva il sopravvento su quello di Presidente. Risate a bizzeffe del numerosissimo pubblico che eccezionalmente gremiva l'aula nonostante l'ora notturna. Per quella figuraccia, fatta in spirito di servizievole servizio alla Giunta, ebbi poi a definirlo Novello Pitagora, fondatore di una nuova aritmetica tra Meschio e Cervada. Seduta del 19 dicembre 2017. Punto unico all'ordine del giorno. Ritiro delibera piano parcheggi, richiesto con consiglio straordinario dalle minoranze. Apriti cielo. Una serata memorabile, col colpo di teatro del proiettore delle dissolvenze sullo schermo, di cui lei, Presidente, solamente lei, è responsabile unico. Una pagliacciata, dove il comico, il ridicolo, il grottesco si sono intrecciati e quasi ci fosse la regia di un maestro della commedia all'italiana. Un misto dei De Regge, di Petrolini, di Pappagone De Filippo, di Tognazzi e Vianello, di Franchi e Ingrassia. Risate assicurate a rivedere ora il filmato, ma anche tanta malinconia. Con il collega Saracino quasi fosse un criminale da assicurare alla giustizia, mentre invece aveva fatto il suo dovere di presentare la richiesta di consiglio straordinario, come tra noi concordato e sottoscritto. Dopo aver mancato al suo dovere, come articolo 5 del regolamento, di dare preventiva informazione alle questioni sottoposte al Consiglio, quantomeno in riunione ai capigruppo, con un botto spettacolare degno di un consumato pirotecnico, annunciava in apertura di seduta, con tono solenne e grave ed austero: sarà necessario stabilire, se sia il caso o meno, di demandare alle autorità competenti la valutazione circa la rilevanza penale dell'eventuale illecito. Non si è mai ben capito se volesse mandare a monte la seduta o intimorire il collega Saracino, forse l'una o l'altra cosa insieme, magari sotto le spinta di qualche gonnella di palazzo assetata da un uso improprio delle pandette. Pensando forse di essere più principe e signore che non Presidente del Consiglio, ha probabilmente ritenuto di dover concentrare in sé i connotati del politico di razza, in conformità al pensiero di Niccolò Machiavelli. Bisogna dunque che egli sia golpe leone ad un tempo. Peccato che un po' maldestro, un po' pasticcione, un po' troppo servizievole verso la Giunta, piuttosto che forte come leone e astuto come la volpe, è finito per risultare forte come e astuto come
Chiedo il tempo al Presidente, grazie. La risposta del segretario generale Spessotto alla mia richiesta di chiarire se la convocazione fosse corretta era inequivocabile e lapidaria. La cito da verbale. 7 minuti sono Per me trascorsi si può in questo procedere dal punto di vista del Consiglio di questa sera. Il segretario riportava il principe presidente dal XVI al XXI secolo. L'Ambaradan crollava miseramente come un castello di carte e si connotava per quello che era. Il prodotto della creatività gigionesca di un novello Edoardo Bennato sul ritmo di una celeberrima canzone degli anni 70. Saracino, in prigione, e che ti serva da lezione, per non far più del Consiglio eccezionale convocazione. In prigione, in prigione. Tralascio le valutazioni dell'ultima convocazione del 30 ottobre, superato ormai di un minuto tuttora il ben suo impressa tempo. nella memoria. Ho finito. Anche di questo indecoroso tiramolla la responsabilità è unicamente del Presidente. Mi limito a ricordare che sia il segretario generale sia il signor prefetto, da noi interpellati per iscritto, hanno entrambi confermato che la convocazione del Consiglio straordinario è avvenuta oltre i tempi regolamentari. Grazie. Consigliere Fasan. Allora, a questo punto senz'altro è più difficile che abbia affrontato. Vedo che il sindaco mi fa ampi gesti della mano. Sindaco si ricorda, poi sto un po' più lontano, c'era un must fra di noi i 15 anni che lei era in minoranza. Antiga, lei è profumatamente pagato, si ricorda? Non passava a consiglio comunale che il consigliere Tonon diceva: Antiga, lei è profumatamente pagato per fare il suo compito, sia equanime, sia quello che te vuole. Vabbè. Allora, anch'io avrei qualcosa da dire di come sono stato trattato, no? Non mi è stato portato alla convocazione del consiglio comunale, il Presidente avrebbe dovuto sospendere e rinviare di 2 giorni come avevo proposto. Vabbè, non è stata fatta. In altre occasioni non si è comportato in maniera convenente e comunque posso dire che vedo che il sindaco dissente, ma ascolti per piacere, non abbia preconcetti su quello che sto dicendo. Sto dicendo Gli ho solo detto la non verità. stavo ascoltando per caso? No, ma facevo di no con la testa, pensavo che avesse o un problema ai cervicali. Beh, meno di lei per fortuna. No, io non ce li ho i cervicali, c'ho ancora la testa sulle spalle. Vabbè, allora conosco il Presidente da almeno 50 anni e lo considero tuttora un amico personale, una persona onesta, diritta, un po' così come Presidente non è stato il massimo di quello che doveva fare, però questa sera io non voterò contro il mio Presidente, il nostro Presidente. Mi dispiace per i consiglieri di minoranza, non avevano d'altra parte nemmeno firmato. Lasciamo questi 6 mesi che vadano come vadano, speriamo che il prossimo Presidente del Consiglio piaccia di più di quelli che sono stati Antiga per 15 anni e Tocquet per gli ultimi 5 anni. Potrebbe farlo lei magari, Sindaco, se le va male facciamo che fa lei Presidente del Consiglio, magari, che ne so, visto che ha imparato tante cose qui. Pertanto io non parteciperò alla votazione. 10 anni Antiga, non 15. I primi erano Ah sì, Garofalo. ha ragione, vede che l'orario... vede che non a caso le 2:30 colpiscono. Nonostante l'orario ho ancora la testa sulle spalle. Grazie consigliere sì, vabbè, Fasan. lei ha anche tempo per pensare io. Consigliere Dus ha la parola. Sì, la cosa che più mi ha scosso di questi 2 interventi dei consiglieri di minoranza è stato il piacere nella lettura di queste parole d'odio che sono state espresse nei confronti del Presidente, da parte dei consiglieri Sant'Antonio e Saracino. Cioè, proprio sentivo nel loro tono di voce questo gusto per
per queste parole che io ritengo che siano parole che fomentano l'odio. Io posso capire che il Presidente a volte abbia magari compiuto delle leggerezze, e errare è umano, mi dicono e mi hanno insegnato. Io sicuramente non avrei saputo fare meglio di quanto lui sta esercitando il suo ruolo. Condivido appieno quanto ha detto il consigliere Carnelò, se ha fatto bene a uscire dall'aula e a non partecipare a questa votazione e neanche a questa discussione, e probabilmente interromperò anch'io qui il mio intervento perché credo veramente non sia neppure da commentare. Se ci sono stati degli errori è giusto che vengano segnalati, come sempre è stato fatto e come sempre è stato posto rimedio. Però questo odio proprio e l'atteggiamento con cui voi vi siete espressi questa sera credo che sia veramente qualcosa che non pensavo, forse anche non speravo di vedere in un'aula. Probabilmente anch'io sono ingenuo, non ho un'esperienza ventennale e tutto quello che volete, però ne avrei fatto anche volentieri a meno. Comunque ognuno naturalmente risponde per le proprie responsabilità. Noi rimarremo in aula per difendere il nostro Presidente, quando non è mai mancata da parte nostra le critiche e le osservazioni, però ripeto, questi toni, se vi piace così, se voi ritenete che la politica debba essere fatta così, ognuno la esercita come meglio ritiene. Neppure in questo caso io non sono nessuno per giudicarvi, però permettetemi almeno di esprimere il mio giudizio politico all'interno di quest'Aula. Grazie consigliere Dus. Consigliere Darè. Sì, io faccio un intervento naturalmente da consigliere di minoranza. Io non ho votato questo Presidente. Però ritengo che questo passaggio, questo punto all'ordine del giorno sia un motivo anche di fare alcune riflessioni che ritengo doverose da parte anche così tra le parti. Il Presidente di solito garantisce quel passaggio, diciamo, di quell'annullamento del Consiglio Comunale è stato sicuramente un passaggio per alcuni punti sbagliato, probabilmente forse di inesperienza o forse, non so, se lei chiamava magari tutti i consiglieri, come d'altra parte lei ha chiamato me, forse le cose si sarebbero appianate, o forse non era neanche lei che doveva farlo, poteva fare sinceramente il sindaco, essendo l'autorità preposta, visto la grave calamità che ha colpito il Veneto, in cui le scuole erano state chiuse. Il Consiglio Comunale, il rinvio del Consiglio Comunale lo poteva fare direttamente il sindaco con una comunicazione. Però questo è un motivo che vede, diciamo, maggioranza e opposizione scontrarsi in maniera abbastanza pesante, secondo me forse anche penso ingiustificata, perché poi alla fine i problemi della città sono i problemi di tutti, di chi sta in maggioranza e di chi sta in minoranza. Forse trovarsi magari in una riunione di un pre-consiglio magari con consiglieri di maggioranza e di minoranza forse potrebbe anche stemperare questi ultimi 6 mesi, che sono gli ultimi 6 mesi, diciamo, che credo che le sorti dell'impero non le si cambi in quest'Aula. Forse approcci diversi magari possono riavvicinare e trovare una forma lo dico di condivisione, perché il nostro rapporto è quello, il nostro compito è quello di fare l'opposizione. La si può fare dura, la si può fare, diciamo così, magari impiegando meno tempo negli interventi. Vi parla uno che è stato sindaco e che ha avuto 19 esposti alla procura, e andare in procura non è piacevole, andare davanti alla Corte dei Conti non è piacevole, però penso di aver fatto il mio lavoro da sindaco in maniera trasparente ed onesta, penso di aver fatto il mio lavoro da consigliere di maggioranza, di capogruppo in maniera onesta e semplice, di minoranza anche se è difficile,
però credo che questo sia un momento di riflessione da entrambe le parti per trovare una condivisione di gestione di questo Consiglio Comunale che possa avvicinare le due parti, naturalmente con ruoli diversi, ma con rispetto reciproco. Grazie. Grazie consigliere Darè. Consigliere Botteon. Grazie. Allora, mi ero preparato un intervento, ma lo cambio. Innanzitutto, vorrei fare un distinguo perché c'è stato un intervento di Saracino e c'è stato un altro intervento di Sant'Antonio, a me sono sembrate due cose diverse, non le metterei insieme. Quindi l'odio sicuramente non l'ho sentito neanche un pelo nell'intervento, nell'interpellanza di Saracino. Non mi è piaciuto l'intervento del consigliere Sant'Antonio, anche se la parola odio mi sembra decisamente troppo forte. Detto questo, quindi, intanto io credo che il Presidente del Consiglio Comunale Tocchetta abbia fatto del suo meglio e quindi lo ringrazio per l'impegno nel suo ruolo. Però, se uno mi chiede, è sempre stato adeguato nel suo ruolo? Io sinceramente dico no. Ci sono state delle occasioni, alcune sono state citate dal consigliere Sant'Antonio, ma ci sono state delle occasioni in cui non è stato adeguato, e anche in maniera piuttosto grave, quindi sicuramente una persona che viene pagata per applicare un regolamento deve conoscere il regolamento, e ci sono state delle occasioni in cui ha dimostrato di non conoscere, soprattutto sulla parte più importante di tutto, che è il voto, e quindi sicuramente ci sono stati dei momenti di inadeguatezza che potrebbero anche portare ad avvallare questa richiesta di dimissioni. Però se mi dicono la Giunta è stata adeguata, devo dire che ci sono dei momenti in cui sicuramente dico no, quindi probabilmente forse in maniera ancora maggiore si poteva chiedere le dimissioni di alcuni componenti della Giunta. Però tornando al Presidente e al suo ruolo, stasera ho visto qualcosa che non mi è piaciuto, che non avevo mai visto in precedenza, ovvero un atteggiamento che secondo me è stato disonesto. Cioè, non dire una cosa in una riunione che è fatta proprio per dirsi le cose, la riunione tra capigruppo, diciamoci il nostro pensiero, vediamo se troviamo un accordo, se lo troviamo lo portiamo dentro e impostiamo grazie a questo accordo i lavori del Consiglio Comunale. E questa sera c'è stata una riunione, io ho fatto una proposta, è stata condivisa, non c'è stato nessun tipo di intervento di altro tipo, e poi mi sento dire io non sono d'accordo. Io non so come giudicarlo questo intervento, per me questa è disonestà, stasera è stata disonestà. Non voglio però scendere a questo livello, e credo che pur soffrendo mi asterrò, perché come diceva il consigliere Fasan mancano 5 mesi, credo che trovare qualcuno, 6 mesi, trovare qualcuno in 6 mesi non sia facile. Ormai il Presidente ha il suo ruolo, lo farà nel miglior modo possibile, spero in questi mesi che mancano, spero che non faccia più scivoloni come quello di stasera. Grazie consigliere. Consigliere Sant'Antonio. Sì, innanzitutto volevo dire al consigliere Dus che nel mio intervento non c'era nessun tipo di odio, ma solamente un riporto dei fatti come sono accaduti, la successione dei fatti. Che ora si voglia far passare un intervento subdolamente per odio mi sembra una roba scorretta, e vorrei riportare e rileggere le 2 righe, no? Proprio testuali parole da verbale, citate a suo tempo della faccenda del proiettore dal Presidente Tocquet, per capire a che punto siamo. Allora, sarà necessario stabilire se sia il caso o meno di demandare alle autorità competenti la valutazione circa la rilevanza penale dell'eventuale illecito. Che illecito aveva commesso Saracino quando ha presentato le firme? Mi spiega? L'illecito penale, ma è un giudice il Presidente. Quella è stata una vera, io l'ho definita pagliacciata, perché le firme le contestiamo noi, non una terza parte.
È stata una messa in scena incredibile. Che diritto ha il Presidente di dire a Saracino di valutare circa la rilevanza penale? Allora, è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Ecco. Il Presidente può permettersi e noi non possiamo riportare i fatti. Consigliere Botteon. Sì, un secondo intervento solo per sdrammatizzare. Siccome ho vissuto anche la precedente, il quinquennio precedente, Antigua Tocquet vince Tocquet secondo me, perché Antigua calpestava la minoranza a volte. Tocquet secondo me ha fatto degli scivoloni, alcuni imbarazzanti, però sinceramente lo preferisco come presidente rispetto, non è una gran vittoria, però... Consigliere Saracino. Sì, lungi da me parole di odio, anzi no, io più volte ho soltanto richiamato un'applicazione dei regolamenti e di essere avvisato in modo corretto. Questo l'ho detto più volte anche tramite email e scritte, questo richiamo alla correttezza l'abbiamo fatto anche il Consiglio Comunale 29 dove qualcuno sosteneva che noi eravamo stati avvisati del rinvio quando non era vero, cioè è una cosa diversa. Io ripeto, del modus operandi che ha avuto certe volte di non portarci a conoscenza oppure non darci tutte le informazioni o come il suo ruolo gli prescrive da regolamento, cioè certe funzioni deve agevolare tutti i consiglieri, certi avvisi deve darli a tutti i consiglieri, questa a volte è mancata, più volte. Anche l'ultimo del 29 ha sostenuto di aver avvisato, di aver l'accordo con le minoranze del rinvio quando non era vero. Io dico, lungi da me odio, quello ci mancherebbe altro, ma semplicemente degli atteggiamenti che hanno portato nei consigli di minoranza a dire non siamo trattati allo stesso modo di quelli di maggioranza. E questo l'ha detto anche Botteon, alcuni fatti l'hanno dimostrato. Questo, dopodiché, ripeto, non c'è nessun tipo di odio, posso vedere anche il discorso che ha fatto Darè sul cercare negli ultimi mesi di compattarsi e trovare una quadra per arrivare alla fine, però bisogna discuterne. Grazie. Consigliere Fasan. Sì, non volevo solo una precisazione, mi dispiace per il Presidente Tocquet dal punto di vista umano, ma non parteciperò comunque alla votazione, speriamo che passino velocemente questi 4-5 consigli che faremo e andremo al prossimo Presidente. Comunque Antigua, mi dispiace non essere d'accordo con Botteon, non era né meglio né peggio di Tocquet, era Antigua e Tocquet è Tocquet, due maniere diverse di interpretare il ruolo. Grazie. Consigliere Darè. Penso che questo momento difficile di questo Consiglio Comunale, penso dal punto di vista umano sia il peggior Consiglio di questi 4 anni e mezzo. Io inviterei, se è possibile, il Presidente Tocquet e i 2 firmatari della mozione di trovarsi 2 minuti magari, se si parlano tra di loro, perché penso che forse trovare una condivisione e guardarsi negli occhi forse risolve tante cose. Mi chiede l'assessore Denardi, prego. Consigliere Sant'Antonio, forse è il caso che lei si guardi allo specchio e si ascolti quando parla, in alcune occasioni. Io capisco che lei mi ha detto anche già prima, palesemente, che non mi ascolta quando parlo, però Consigliere Sant'Antonio, le starei parlando, minimo di educazione, sa. Cioè, si tratta semplicemente di rispettare le persone, tutto qui, di guardarsi e di rendersi conto che ogni tanto, magari involontariamente, si supera il limite. Tutto qua. Sono disposto, ben disposto a...
Allora, scusate, visto che la decisione spetta a me, vi chiedo, non servono 5 minuti, vi chiedo 2 minuti, sospensione di 2 minuti.
Consigliere Sant'Antonio? Ci siamo parlati all'interno della sala della conferenza dei capigruppo con il presidente Tocchet e il collega Saracino e ci siamo chiariti su alcuni aspetti della condizione del lavoro del Consiglio e abbiamo cercato di dire che i prossimi mesi, per una distensione, diciamo, e per il bene del Consiglio Comunale, che i prossimi mesi il Presidente, insomma, terrà conto anche terrà più conto delle esigenze della minoranza. Pertanto noi siamo disposti a ritirare il punto sulle dimissioni per poter permettere al Consiglio Comunale di avere un clima un attimo più disteso e per procedere fino alla fine del mandato, in buona sostanza, con l'attuale Presidente. Quindi quindi noi ritiriamo la nostra mozione. Da parte mia, ho dato... Come gesto di distensione. Ho dato la mia versione dei fatti. Se qualche errore è stato fatto, io non dico di no. Dovuto all'inesperienza, vogliamo dirlo, nessun problema. Però sulla mia buona fede, io sono pronto a mettere la mano sul fuoco. E quindi sono disposto a prendere in carico le vostre osservazioni. Io cercherò, come ho sempre cercato, di dare il massimo spazio anche alle minoranze. Sarò un po' più attento in questi ultimi 6 mesi che partono da oggi alla fine di maggio 2019. Vi do la mia parola, ma come ho cercato di fare d'altronde fin qua. Bene. Quindi noi ritiriamo il punto e ci auguriamo che questi ulteriori 6 mesi possano essere di lavoro un attimo più disteso e più proficuo per l'intero Consiglio Comunale. Allora, ai sensi del regolamento, io devo mettere in votazione il ritiro del punto numero 11 all'ordine del giorno. Quindi metto in votazione il ritiro del punto numero 11 all'ordine del giorno. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Siamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 consiglieri. Datemi conferma. 3 e 3, 6 e 3, 9 e 3, 12. Quindi 11 favorevoli al ritiro e un astenuto, il sottoscritto. Sì. Consiglieri, buonanotte e ci vediamo al prossimo Consiglio di dicembre, credo. Buonanotte a tutti, grazie.